E poi stamattina abbiamo una mattinata veramente molto molto ricca che comincia con Gherardo Ortalli che ci parlerà della storia fra favola e realtà. Gherardo Ortalli, inutile che ve lo presenti, professore emerito di storia medievale, autore di alcuni libri straordinari, uno recente che parla proprio dell'origine di Venezia e delle fake news sull'origine di Venezia, quindi lo ascolteremo con grande interesse e curiosità. Grazie. Sei troppo generosa nei miei confronti, pensavo parlassi di un altro, invece sono io. E allora dirò qualche parola scritta così un po' in punta di penna, ma nell'occasione, sperando di non affliggervi troppo. Devo dire che il convegno Il vero e il falso nella cultura e nelle arti mi pare un tema splendido, un tema che non va rovinato, cosa che io spero di non fare. Il mio contributo si occupa della storia tra favola e realtà. È davvero la presunzione dello storico di ricostruire il passato come in realtà è accaduto rimane una delle illusioni più ingenue che si possano immaginare. E certamente non sarò io, che con la storia ci vivo, in ragione del mestiere che faccio, a sostenere che il mestiere dello storico sia quello di riproporre come vero un passato che non può certamente contraddirti. Non può contraddirti dicendoti che non hai capito nulla e che quelle faccende non stanno affatto come le racconti. E forse nemmeno il concetto di verosimile può essere accettabile. Ma non vorrei arrivare alla confessione che la ricerca dello storico si riduce a un racconto letterario o ad una narrazione più o meno avvincente. La tentazione è forte, ma bisogna resistere. Che in qualche modo ci si avvicini ad una plausibile ricostruzione di una realtà trascorsa è un obiettivo o un'illusione alla quale non si può assolutamente rinunciare, a meno che non si decida di arrendersi cambiando mestiere. Scelta che in certi casi, devo dire, sarebbe stata molto auspicabile. Su questa premessa avete già inteso che non potrò parlare tanto del vero, che è la dimensione alla quale, se non cambio professione, devo comunque cercare il più possibile di avvicinarmi, quanto del falso, che nell'ambito della ricerca storica trova enormi campi sui quali espandersi quasi a valanga. Si tratterà di operazioni fatte in buona fede o per scopi più o meno legittimi o per ignoranza e per tanto altro. Rimane il fatto che del falso in quanto tale, del falso storico, potrei parlare fino ad essere cacciato a colpi di pietre e quanto al vero che qui vi racconterei si rischierebbe la presunzione. In effetti, con la storia del falso si può partire da molto lontano, magari da Fedro che nel prologo del quinto libro delle sue favole, Favole di Esopo, accenna quegli scultori del suo tempo che falsavano la firma di Prassitele per vender caro quello che facevano e così pretium operibus maius inveniunt, riescono a trovare più quattrini di quello che meritano. E correndo nel tempo il Rinascimento è pieno di statue, monete, gemme, rifatte per accontentare la grande richiesta dei collezionisti, degli amatori, ma non andiamo troppo indietro. Lasciamo stare la falsa donazione di Costantino, a cavallo tra l'VIII e il IX secolo, che, frutto probabile della raffinatissima cancelleria pontificia, segnava giustamente da quel loro punto di vista al pontefice, si sarebbe trattato nel caso di Silvestro I, se ricordo bene, la giurisdizione su Roma, sull'Italia, sull'Occidente intero. E lasciamo stare il Medioevo, le cui credenze potrebbero offrirci un'antologia di stramberie. E mettiamo da parte pure quel neoclassicismo settecentesco che promosse con entusiasmo montagne di falsi che peraltro non erano classificabili come tali,
non essendo proposti come autentici. Ma in questo mio intervento non voglio partire da troppo lontano, col rischio poi di perdermi in un emisfero di falsità incontrollabile come emisfero, non come falsità. Peraltro è sicuro che la storia, nel rispetto della sua matrice greca istoria, ci porta all'indagine, alla ricerca, alla cognizione più che alla verità. Ma poi non bisogna andare troppo per il sottile, ed è facile il rischioso salto della ricerca dalla ricerca alla verità per lo storico. Lo storico che si occupa di eventi, vicende, soprattutto persone che facendo parte del passato solitamente non sono più in grado di difendersi, se non con operazioni messe in essere da altri storici, lì sempre nell'ambito della stessa corporazione. Vorrei dire che lupo non mangia lupo. D'altra parte la storia è bella anche se non è il vero. Ma per meglio capirci mi limiterò a qualche esempio preso qua e là, senza nemmeno troppa attenzione da chirurgo. Per meglio capirci, vi dicevo, partiamo da qualche caso concreto, da qualche esempio, e partiamo proprio da Venezia e dalla sua più che bella storia, una bella storia straordinaria che è eroica, brillante, plurisecolare, ben vendibile nelle librerie, di prim'ordine. Lunghissima vicenda, quella di Venezia, costruita su un'impalcatura di racconti, leggende, proposte assolutamente implausibili, sostenute nei secoli da fior di storici e sociologi. Questo è possibile quando dietro queste favole c'è una capacità di vendita e soprattutto uno spessore concreto. Certo, noi possiamo mettere da parte l'antica matrice troiana con quei profughi che con Enea giungono in laguna, in terre selvagge, quindi prive di qualsiasi tipo di subordinazione o di dipendenza. E poco importa che in realtà ai tempi della leggenda queste terre fossero in realtà ben inserite in già esistenti sistemi territoriali. Arrivare in zone deserte voleva dire non avere nessuna autorità superiore, voleva dire la libertà originaria. E non fa male a nessuno che ancora si festeggi con cerimonie pubbliche il 421 come nascita della città, perché verso la fine del secolo XII un mediocre manoscritto veneziano conservato in Fiandra, anzi in Francia, non era nelle Fiandre, a Metz esattamente, in Francia, togliendo quella riga da chissà dove, ha registrato semplicemente anno domini currente 421 secco edificatio civitatis veneziano. Questa è la radice di tutto quello che è seguito a proposito della nascita di Venezia. Certamente in merito si poteva fare di meglio, difatti passo dopo passo si giunse alla massima precisazione di quella data così generica, spiegando come la cosa fosse avvenuta sì il 25 marzo, ma nell'ora nona, e con Marin Saludo siamo a una precisione ancora maggiore, perché nel 1493 illustrava ufficialmente al Doge che quel 421 era in fondo poca cosa se non si precisava che la fondazione era avvenuta di venerdì, all'ora nona, nel segno zodiacale del Cancro, e si sarebbe poi aggiunto come il giorno fosse quello stesso in cui Dio aveva creato Adamo, diciamo poco per la creazione di Venezia. Poi c'era stato in quel giorno l'annuncio dell'angelo a Maria, e il Cristo era stato concepito dalla Vergine, e infine scriveva ancora in questo giorno, secondo alcuni teologhi, Gesù Cristo, nostro Redemptor, fu dagli ebrei nel monte Calvario crocifisso, sicché è giorno davvero memorabile. Con tutti questi requisiti, e siccome il mito e la favola non sono un reato e poi non fanno male a nessuno, soprattutto
non hanno possibilità di contraddizione da chi viveva nel tempo, regolarmente capita che le nostre autorità festeggino con grandi manifestazioni la nascita di Venezia come riferimento a quell'occorrenza del 421. Quel 421 del resto non faceva male a nessuno. Potrebbe meravigliare che il presunto decreto trovasse un dignitoso spazio anche a Venezia, stante il significato in fondo riduttivo. Riportava una datazione padovana. La prima era stata Padova a proporre quell'anno, una derivazione padovana che poteva essere imbarazzante per la vicina Venezia, antagonista spesso. Ma erano cose ormai sedimentate, così nel caso specifico viene quasi da non sorprendersi pensando a come il giovane Niccolò Zeno, trattando nel 1558 dell'origine di Venezia, quel 421 lo facesse proprio, essendo capace di ben altre fantasie. Noto in particolare per avere, con abbondante fantasia e fortuna, ricostruito fra l'altro la spedizione trecentesca dei suoi antichi predecessori, dei suoi antenati Niccolò il Vecchio e Antonio, collocando lui da scienziato su quelle importanti mappe che preparava a sud dell'Islanda anche una inesistente e ben inventata isola di Frislanda, che gli pareva fosse utile mettere lì. Un'isola destinata poi ad accompagnare i cartografi nelle loro mappe per circa un secolo, prima che a qualcuno venisse in mente di fare sparire. Non voglio peraltro fermarmi più di tanto su Venezia, sarebbe fin troppo comodo. E del resto su questo schema ci ho scritto un intero libro, preferisco dunque parlare anche d'altro, sempre in ambito storico, per il quale del resto il falso è una dimensione di primario rilievo e di costante utilizzo ai fini più diversi, fino a oggi, fino alle ultime nostre vicende. Ma prima conviene sgombrare il campo troppo ampio separando il falso dall'anacronismo. La cosa è molto chiara. Non è detto poi che gli anacronismi facciano male o facciano danni. Ma torniamo all'ambito degli anacronismi. Un esempio per noi non lontano ci è offerto dal bel film del 1955, Braveheart, con lo splendido Mel Gibson, nella parte di William Wallace, vincitore di ben 5 Oscar quel film, e con la nomination per altri 10, cioè erano 15 proposte di Oscar. Avrebbe potuto conquistare anche di più misurando gli anacronismi, che sono infiniti a partire dal fatto che l'idea di combattere per la Scozia era assolutamente fuori tempo, in epoche nelle quali il concetto stesso di nazione e quindi lo stesso nazionalismo era di là da venire, come del resto lo ius prime noctis, che era ancora da inventare, e il kilt dell'eroe sarebbe stato adottato in Scozia soltanto un secolo dopo. In compenso, il blu con cui gli scozzesi si dipingono il volto non era più usato in Scozia da alcuni secoli e poi via di questo passo per una serie pressoché infinita di anacronismi che non toglievano nulla alla qualità del film e ai suoi successi. La qualità della pellicola non aveva da temere da queste cose, da noiosi storici. Ma lasciando gli anacronismi e prescindendo dai banali errori che spesso li accompagnano, quello che oggi ci tocca è un'altra cosa, ragionare del vero e del falso. Cercherò di essere il più breve possibile, vi ho già detto subito, e quindi in particolare del falso, che ben più difficile sarebbe dover pensare al vero. Col vero andremmo a livelli di analisi assolutamente più discutibili, o almeno più difficilmente affrontabili. Dopo questa premessa è superfluo dire che lo storico non può pretendere che il mondo conosca le sue regole e le faccia proprie. Comunque è bene passare al nostro tema, il vero e il falso, lasciando da parte la dimensione che forse è ancora più invasiva dell'anacronismo. Ma anche quanto al rapporto tra vero e falso c'è ben da raccontare.
e restando noi nei nostri ambiti è possibile una serie di classificazioni e sottoclassificazioni amplissima nella quale io mi muoverò soprattutto per rispetto a chi ascolta e del suo tempo di chi ascolta, soltanto per pochi campioni che ritengo passabilmente eloquenti. Comunque sempre premesso che la categoria del falso ha una lunghissima storia e la disponibilità a riconoscerlo per vero si conserva nei secoli, rispondendo evidentemente a esigenze diverse che conviene ricordare. Pensiamo non ai nostri giorni, le cui fake news, magari le più clamorose, a parte quelle che nascono e muoiono nel giro di una settimana o poco più, le verificheremo in futuro, cioè non sappiamo adesso molte di quelle che cosa in realtà sono. Per il momento limitiamoci a qualcuna delle meno lontane fra quelle clamorose, ormai storicizzate. Così mi piace ricordare i diari di Hitler. I diari di Hitler presentati nell'aprile del 1983, però si faceva sapere che quell'anno era quello in cui venivano resi pubblici, ma si dichiaravano recuperati anni prima, recuperati in Europa orientale dai resti di un aereo tedesco abbattuto in tempo di guerra. Si trattava di un documento veramente straordinario. Erano 62 preziosi volumi, il cui valore storico era subito monetizzato nei 9,3 milioni di marchi pagati per il loro acquisto dal settimanale Stern, che era una poca cosa rispetto ai 3 milioni di dollari che a tamburo battente Rupert Murdoch era pronto a versare avendone l'esclusiva. L'eccezionalità dell'evento coinvolse persino la buona fede dei tre rispettabilissimi, davvero di prim'ordine, storici di livello internazionale che furono affascinati dall'importanza straordinaria di un documento del genere, dichiarandone l'autenticità. Peraltro la truffa era troppo grossa per reggere e nel giro di pochi giorni tutto quanto saltava. Anche a prescindere dai contenuti, bastarono le analisi chimiche, le analisi sugli inchiostri, sulla carta e ancora di più la presenza di poliesteri, quindi robe di post-guerra. E questo provava senza alcun dubbio la truffa e la vicenda finiva addirittura con arresti e processi che cadevano non su chi aveva creduto queste cose, ma su chi le aveva proposte. Forse era meglio fare l'opposto, ma questo è opinabile. Qui poi viene in mente anche il vecchio asse Roma-Berlino. Qualcosa di analogo alla vicenda legata ad Hitler la si ebbe in Italia mezzo secolo dopo, nel 2007, con i falsi di Mussolini. I falsi di Mussolini erano costruiti in 30 volumi. A farlo erano state due intraprendenti signore che avevano molto intensamente lavorato nel 1957 e furono poi pubblicati da Bompiani quando la falsità era stata recuperata immediatamente, ma erano comunque un buon affare editoriale, tant'è vero che Bompiani li pubblicò anni dopo, nel 2011, sapendo che li avrebbe venduti, ma li pubblicò come presunti tali, salvando capra e cavoli. Sollevarono qualche interesse, ma vennero di fatto rapidamente relegati nella categoria del falso, nonostante qualche difesa per la verità molto incerta della loro implausibile affidabilità e nonostante la loro diffusione editoriale avvenuta comunque con l'avvertenza, del loro essere presunti, ma siamo ben lontani ormai dal clamore del caso tedesco del 1983. Lasciando da parte la storia, prendiamo fiato con più modeste, in fondo anche più simpatiche false convinzioni, che oggi ancora ci accompagnano, come il napoletano ordine di mare Facita Muina, che ne è stato richiamato anche ieri, è un classico, che si passa e racconta come norma precisa del regolamento del 1841 della Armata di Mare della Marina Borbonica.
tutti quelli che stanno a prora vanno a poppa, e quelli che stanno a poppa vanno a prora, e quelli che stanno a destra vanno a sinistra, quelli che stanno a sinistra vanno a destra, e si fa questa gran confusione. E via dicendo. Con una norma che probabilmente, anche a prescindere dal regolamento del 1841, risulterebbe non essere mai nemmeno esistita. E addirittura quel falso viene letto oggi da una minoranza diciamo di studiosi, come denigrazione maligna, cattiva della realtà napoletana da parte di una Italia settentrionale, che peraltro in Napoli consente di approfittare della situazione vendendo la falsa documentazione con una riedizione opportunamente costruita, opportunamente stampata per i turisti e per chiunque ne sia incuriosito, come se fosse l'autentica del 1841. E non si riuscirà affatto ad impedire la vendita, come ricordo del falso, di questo decreto. La falsa copia è certamente divertente, anche se viene presa sul serio. Anzi, devo dire, è significativo che questa verificata falsità non può passare per ragioni molto pratiche, perché chiude delle ipotesi che sono non convincenti, ma favorevoli anche economicamente, utili e proponibili. È facendo riferimento a tutt'altri ambienti e livelli, ma comunque a quei piccoli passaggi che rimangono i punti fermi nelle ricostruzioni storiche, a questo punto andare con la mente alla povera Maria Antonietta d'Asburgo-Lorena, che a fronte del dramma, questo è molto noto, per la mancanza di pane, è già stato richiamato anche ieri mi pare, per la mancanza di pane sarebbe uscita con lo sprezzante «s'il non plus», se non hanno pane che mangino brioche. È una sapida battuta che però oggi le viene tolta di bocca, assegnata ai suoi predecessori. Forse, si pensa, almeno la prima testimonianza verrebbe dall'infanta di Spagna, Maria Teresa d'Austria, consorte di Luigi XIV. Del resto, la battuta è tanto crudamente efficace che non mancano altre attribuzioni. Si tratta di un caso di quelli in cui, quanto all'attribuzione vero e falso, tutto traballa. La frase «se non hanno più pane, che mangino brioche» è tradizionalmente attribuita appunto a Maria Antonietta d'Asburgo-Lorena, che l'avrebbe pronunciata, come sapete, in quell'occasione col popolo affamato durante una rivolta per la mancanza di pane. In realtà la frase risulta storicamente riportata per essere di seconda mano. Infatti nelle sue confessioni, pubblicate postume nel 1782 al libro sesto, Jean-Jacques Rousseau affermava che già nel 1741 si trovava lui da Madame de Mabily e, non volendo entrare in panetteria vestito in maniera troppo elegante per un negozio troppo modesto, l'abito elegante sarebbe stato considerato non consono, attesta di come una grande principessa, sono testuali, di una grande principessa che, informata dai contadini senza pane, rispose: mangino delle brioche. La principessa a cui fa riferimento non può essere Maria Antonietta, poiché quest'ultima nacque nel 1755 e sarebbe giunta in Francia soltanto nel 1770, ma la battuta è troppo duramente efficace per dover a tutti i costi escludere che sia stata spesa più di una volta. Cioè ci vuole un rispetto anche per la storia falsa, tradotto in altri termini. Qui occorre un passaggio e mi avvio già a chiudere. E andando di nuovo per salti, lasciamo però da parte i piccoli problemi, le battute dei grandi sovrani e saltiamo lontano, cioè passiamo alla vita delle comunità e al loro rapporto col documento, vero, falso, attendibile, inutile, avviandoci però a concludere.
Non risaliamo troppo nel tempo. Lasciamo stare la stranote falsa donazione di Costantino a cavallo fra l'VIII e il IX secolo, che, frutto probabile della raffinatissima cancelleria papale, assegnava al pontefice, come ben si sa, si sarebbe trattato di Silvestro I, mi pare, non vorrei sbagliare, da Silvestro I, la giurisdizione, affidava al pontefice la giurisdizione su Roma, sull'Italia e sull'Occidente intero. La pretesa del falso era di incidere su una realtà universale. Tuttavia non mancano le esperienze in XVI, che per il resto si trovano abbastanza facilmente per le piccole cose e i piccoli ambienti. Penso, anche se non è assolutamente in XVI, ad esempio, alle carte di Arborea. Arborea è la terra della non dimenticata Eleonora d'Arborea. Queste carte, che sono legate già nel nome al piccolo centro sardo, recuperate e presentate nel 1845 da un frate, era il minorita Cosimo Manca de Pattada, giungevano al momento giusto in una fase di malcontento e di timori nei confronti del Piemonte. L'Arborea certamente pensava e sperava di restare in altra posizione. C'erano testi in latino in quel testo, testi in sardo, in italiano, scritti di carattere giuridico in questa documentazione, cronache, lettere. In breve si trattava di una serie molto robusta, molto importante, di documenti che avevano però il limite della falsità. Erano un lavoro perfetto ma non autentico. E messi subito in una prima circolazione, già a partire dal 1846, cioè vengono fatti girare subito perché occorreva fermare quell'operazione in atto, esattamente, tanto per capirci, un anno prima della meno amata, quella che sarà chiamata la fusione perfetta con il Regno di Sardegna, sicuramente sgradita e ormai di fatto inevitabile, questi sono un tentativo di bloccare quella operazione che era inevitabile. Già questo poteva far dubitare della loro autenticità, ma si dovette attendere il 1870 perché chi ne difendeva l'autenticità finalmente si arrendesse. E per dare il colpo finale della totale falsità fu necessaria una commissione scientifica lontana, cioè la falsità non fu accettata per i lavori che venivano fatti nelle zone limitrofe o dai competenti locali, ma occorse l'Accademia delle Scienze di Berlino, che allora era presieduta niente meno che da Theodor Mommsen, il quale decretò la totale falsità di quelle carte. Era un falso che non era andato a buon fine. A questo punto, ma mi avvio a finire, se si permette un altro salto a proposito di vero e falso, passiamo dalla Sardegna ottocentesca alla Cina contemporanea. E viene a mente quello che con una formula ormai diventata corrente, ma per altri lati anche dimenticata, era stato assunto come un documento non scritto. Anche questi sono documenti su cui dobbiamo lavorare. Un po' più complicato, ma non è impossibile. Il documento non scritto era il cosiddetto testamento di Deng Xiaoping. Era il lascito della stagione che si era aperta, la stagione politica internazionale che si era aperta al cadere degli anni 70 col nuovo corso politico ed economico cinese. La fase che si era allora aperta in Unione Sovietica si muoveva verso assolute novità che si esprimevano in discorsi e proposte che oggi potremmo riassumere con l'affermazione che il gatto sia bianco o nero, non è un'affermazione di allora, non importa, importa che prenda topi, o persino che è degno di gloria arricchirsi. Sarebbe curioso anche poter valutare quei testi, ma in questo periodo, nella fase che si era aperta
dopo il 1997 non avrebbe più molto senso, perché anche la modalità del falso è cambiato. Grazie per la pazienza. Ringraziamo Gerardo Ortalli per questa bellissima carrellata attraverso false notizie e falsi documenti, cioè documenti riconosciuti come falsi. Ma mi veniva da chiedere, e poi magari ne parliamo, quanti documenti su cui si basano verità storiche sono invece dei falsi e noi non li abbiamo ancora riconosciuti? Mi viene in mente questa domanda perché c'è la vecchia frase fatta: la storia la scrivono i vincitori, e i vincitori non sempre la scrivono con rispetto agli eventi realmente accaduti. Ma magari di questo parliamo dopo. Grazie Gerardo, una bellissima relazione, come d'altronde ci aspettavamo. Grazie della soluzione. Adesso diamo la parola a Ernesto Carafoli, professore emerito di biochimica al Politecnico di Zurigo, che ci parlerà di vero e falso nella scienza, dal lontano passato ad oggi, con una carrellata che ci aspettiamo molto interessante. Grazie. Grazie Francesca. Cambiamo registro, oggi parliamo di scienza adesso, non più di quello di cui si è parlato sinora, che era o generale o comunque aveva a che fare con la cultura, diciamo, non scientifica. E vi comincio con uno shock. Tutti sapete che gli scienziati nel generale convincimento erano considerati nel passato come dei sacerdoti laici, solo intesi a cercare la verità senza alcun altro fine. E invece, esattamente 40 anni fa, è uscito un libro, e il libro è questo: I traditori della verità, e esaminava il lato oscuro della scienza, vale a dire il comportamento fraudolento di molti scienziati. Aveva una appendice questo libro in cui erano esaminati 34 casi di frode scientifica dal passato lontanissimo fino ad oggi, e di questi casi alcuni riguardavano scienziati che hanno fatto la scienza, di fatto, veramente colossi. E questo naturalmente era sconvolgente. Vediamo di leggerlo insieme questa cosa qui. Il libro di Broad and Wade era uscito 40 anni fa, discuteva un argomento che aveva sconvolto la comunità scientifica. Ho già detto, fino a quel tempo gli scienziati erano considerati, specialmente i grandi scienziati, come dei sacerdoti laici in sostanza, circondati da un'aura di nobiltà intellettuale, solo interessati alla ricerca della verità. Appunto l'appendice diceva che le cose non stavano in questo modo, che c'era un lato oscuro anche nell'operazione di questi grandissimi scienziati. E io ne ho scelto, in questa appendice che ne elencava 34, alcuni anche non c'entravano molto con questo discorso, io ho enucleato i 6 più importanti, che erano tutti i personaggi che tutti conosciamo, i quali hanno di fatto fatto la scienza, padri della scienza, propriamente detti. Allora, queste conclusioni di Broad and Wade portano ad una possibile conclusione paradossale, cioè che l'avanzamento della conoscenza scientifica non sia dipeso dall'applicazione rigorosa del metodo scientifico, ma dalle intuizioni, sia pure geniali, di scienziati che, ignorando il metodo scientifico o addirittura alterando i risultati sperimentali, hanno proposto ipotesi e teorie che il futuro ha dimostrato corrette. In altre parole, i grandi scienziati sarebbero quindi degli scommettitori fortunati, i migliori di loro essendo quelli la cui intuizione il futuro ha dimostrato corretta. Spinta all'estremo, la conclusione ridurrebbe i grandi avanzamenti della scienza ad una sorta di esercizio mentale di lancio della moneta. Ovviamente la conclusione è paradossale.
i grandi scienziati accusati da Broad e Wade possono aver trascurato le prescrizioni canoniche del metodo scientifico, ma hanno avuto attenuanti che escludono, che potrebbero escludere, l'intenzione di commettere frodi, ad esempio il fatto, e questo è molto importante, che al tempo della loro attività non esistevano o erano grossolanamente inadeguate le tecnologie necessarie a provvedere ineccepibile sostegno sperimentale delle ipotesi che proponevano. Ora, nella lista dei 34 scienziati considerati frodatori, nell'appendice, 6 nomi, come ho detto, sono di importanza enorme nella storia della scienza. Tolomeo, Galileo Galilei, Isaac Newton, John Dalton, Gregor Mendel e Robert Millikan. Anche perché ad un altro potevo scegliere, ma questi sono ovviamente nomi di tutti i giorni e sono importantissimi. Il libro porta anche una serie di esempi di frodi del tempo più recente. Sono discorsi diversi che farò più avanti. Mi voglio adesso per il momento soffermare sui casi di questi grossi scienziati. Perché? Perché dopo il grande clamore che il libro ha provocato, sono nate una serie di ricerche approfondite, fatte anche molto bene, le quali hanno portato a discutere in modo più positivo il comportamento di questi 6 scienziati. Vediamo per esempio il caso di Galileo, al quale erano rivolte 3 accuse. La prima era che l'esperimento sulla caduta dei gravi dalla torre di Pisa Galileo non avrebbe mai eseguito, era troppo vecchio per farlo, tra l'altro, sono molti gradini fino alla torre di Pisa. In realtà l'esperimento non è stato descritto da Galileo, ma dal suo discepolo Viviani, solo che Galileo non lo ha detto. Secondo accusa, l'esperimento sulla velocità di percorrenza di sfere su un piano inclinato, compiuto con un'apparecchiatura troppo rudimentale, secondo le ricerche di molti scienziati, troppo rudimentale per dare i risultati descritti, però molto recentemente l'esperimento è stato ripetuto con le stesse apparecchiature, confermando i risultati di Galileo. Terza accusa era l'osservazione delle fasi di Venere, in cui Galileo avrebbe plagiato da una lettera scrittagli dal discepolo Castelli. In realtà Galileo aveva compiuto le osservazioni mesi prima della lettera di Castelli, ne aveva soltanto ritardato la pubblicazione. Quindi, da questo punto di vista, le accuse potrebbero essere considerate cadute. Abbiamo pubblicato 2 articoli, io e Enrico Bucci, pubblicati su European Reviews, in cui tutto questo lo esaminiamo in dettaglio. Qui vado soltanto di fretta, ma chi è interessato può leggere queste cose. Isaac Newton, fine del secolo XVII, inizio del secolo XVIII. L'accusa: velocità della propagazione del suono nell'aria, la cui misura era stata prevista da Newton in una sua celebre equazione, molto celebre. Le misurazioni da lui effettuate davano però risultati che differivano per il 18% dalle previsioni dell'equazione. Newton aveva applicato delle correzioni alla sua teoria per ottenere la concordanza con i risultati pubblicati, lo chiamano il fudge factor, fattore d'imbroglio in sostanza. Non aveva però mai ritoccato i risultati, anche secondo la maggior parte delle pubblicazioni presenti. Anche Newton è innocente dall'accusa. Terzo caso, John Dalton, XIX secolo. È il padre, come sapete, della teoria atomica nella chimica moderna. Secondo l'accusa, gli esperimenti che lui ha compiuto, che l'ha portato alla teoria, sarebbe stato impossibile da realizzare con le tecnologie esistenti a quel tempo. In realtà Dalton aveva cercato di ottimizzare le condizioni sperimentali sino da ottenere quello che aveva in mente. Aveva sbagliato ad interpretare la chimica delle reazioni che avvenivano, ma non aveva fabbricato o falsificato i risultati. 200 anni dopo la formulazione della sua teoria, la riproduzione dei suoi esperimenti con un dettaglio che egli non aveva raggiunto, ha infatti consentito di raggiungere gli stessi risultati. Questo è un caso più serio.
Mendel, come sapete, è il padre della genetica in sostanza. Il principale accusatore di Mendel è Roland Fischer, un'autorità enorme nel campo di ricerca in cui aveva lavorato Mendel. All'inizio Fischer era tutto a favore di Mendel, poi dopo ha cambiato idea. Secondo Fischer, i risultati della maggior parte degli esperimenti di Mendel erano stati falsificati per confermare le sue previsioni. In particolare, la critica riguardava gli 2 esperimenti cui i risultati potevano essere ottenuti con una probabilità oltremodo bassa, ma l'accusa era stata poi estesa al lavoro di Mendel in modo più generale. Data l'autorità enorme di Roland Fischer, le sue accuse hanno prodotto una grande mole di pubblicazioni a favore o contro Mendel, la maggior parte delle quali però considera le accuse di Fischer circostanziali, non generali, e che l'evidenza disponibile non sia a favore di falsificazione da parte di Mendel, però il dubbio rimane ancora. Millikan, l'elettrone, il lavoro del 1923, accuse scorrettezze nella descrizione dei risultati dei famosi esperimenti sulla carica elettrica dell'elettrone. Sono esperimenti molto famosi, i fisici lo sanno, delle goccioline d'olio nebulizzate in un campo elettrico la cui migrazione da un polo all'altro dello strumento avevano dimostrato che la carica elettrica dell'elettrone era una costante e ne misurava il valore. Però un tedesco, Felix Ehrenhardt, non era d'accordo con questi risultati e aveva ottenuto cariche elettriche migliori di quelle dell'elettrone. Più recentemente l'analisi dei quaderni di laboratorio di Millikan, è stata una sorta di inchiesta quasi, ha dimostrato che Millikan, contrariamente a quanto dichiarato, non ha riportato i dati su tutte le goccioline d'olio, ma ne ha scartate alcune sulla base di caratteristiche da lui giudicate valide. Aveva scelto un set di 58 goccioline da pubblicare in base a considerazioni sperimentali, non per ottenere un risultato in miglior accordo con la sua teoria, per sue considerazioni sperimentali che lui considerava valide. Aveva però scritto di aver utilizzato tutte le goccioline, non solamente 58, e rimane qui da capire il perché della menzogna che sicuramente c'è stata. Tolomeo, questo è un punto fondamentale. Astronomo di Alessandria, I secolo d.C., autore della teoria geocentrica che tutti abbiamo, conosciuto e digerito, che aveva descritto nel suo famoso libro Almagesto, che io ho fatto con gran fatica, la fatica di leggerlo, osservazioni astronomiche che non poteva avere fatto ad Alessandria. Erano state fatte infatti 3 secoli prima da Ipparco a Rodi, non ad Alessandria, dove si potevano fare, ma le aveva usate senza darne credito ad Ipparco. Aveva inoltre accuratamente descritto come propria la descrizione di un equinozio del settembre del 139 d.C., la cui descrizione non poteva avere fatto assolutamente ad Alessandria, ma che aveva estrapolato anche questo da dati di Ipparco. Nel caso di Tolomeo, quindi, l'accusa di plagio e l'accusa di aver falsificato i risultati sono documentate e difatti ho circondato di rosso il caso di Tolomeo. Per concludere il caso di questi grandi del passato, le ricerche approfondite basate su 9 elementi divenuti recentemente disponibili, cito anche il nostro lavoro, chi lo vuole leggere, ha stabilito con modo ineccepibile che soltanto nel caso di Tolomeo le accuse sono documentate e giustificate. È stato un comportamento fraudolento. Per completezza occorre ricordare che se la maggioranza delle analisi apparse di recente scagiona Mendel dall'accusa di comportamento fraudolento, sono apparsi anche molti contributi di segno contrario, per quanto di peso minore. Un appunto può essere messo a Millikan, il quale, pur non avendo falsificato o inventato i risultati, ha volontariamente omesso, il perché non si capisce, contrariamente alle sue dichiarazioni, di includere nelle sue pubblicazioni tutti i risultati dei suoi esperimenti. Quindi il caso di Millikan, se si vuole proprio essere pignoli, può essere ancora considerato discutibile. Però a questo punto è diventato importante definire quali sono, cosa vuol dire comportamento fraudolento, anche definire le caratteristiche, la gravità. Per esempio, c'è da dire che le accuse dei grandi scienziati del passato riguardavano problemi di grandissima importanza per la scienza ed erano quindi per ciò stesso episodi rari.
La loro discussione aveva valore essenzialmente storico e la decisione di colpevolezza o innocenza non comportava problemi particolari. La situazione, ecco il punto importante, è cambiata radicalmente negli ultimi decenni, essenzialmente nel dopoguerra della Seconda Guerra Mondiale, con una vera e propria esplosione del numero di casi di frodi scientifiche. Ora quasi sempre però riguardanti argomenti di importanza minore. Sono divenuti un fenomeno di massa, hanno diversi meccanismi e soprattutto molteplici motivazioni. È quindi divenuto necessario definire il fenomeno nei suoi diversi aspetti. Lo hanno fatto enti di ricerca, università, enti governativi ed altre società. Cito qui soltanto la dichiarazione di Singapore e la dichiarazione di San Francisco, producendo linee, guide e documenti che hanno definito il fenomeno in tutte le sue caratteristiche, proponendo strumenti per contrastarlo rapidamente. Per stabilire se un comportamento è stato fraudolento è necessario stabilire, punto primo, se il comportamento è intenzionale o se crea sostegno fittizio ad una determinata ipotesi, altrimenti si tratta di errori o negligenza. Punto secondo, se il comportamento viola qualitativamente e quantitativamente gli standard del tempo in cui è stato avvenuto. È molto importante perché variavano gli standard con il tempo. Punto numero 3. Se il comportamento ha danneggiato altri soggetti e se ha recato vantaggio all'autore. Se sì, è possibile, anzi augurabile, l'intervento dell'autorità giudiziaria. Punto numero 4. E questo è importante, il giudizio sulla gravità del comportamento eventualmente fraudolento è incrementale e va dal semplice errore di comportamento che potrebbe essere dovuto a semplice negligenza a casi in cui l'intervento dell'autorità giudiziaria può essere considerato. Mentre i punti 1 e 2 qui sopra sono sufficienti per definire frode, solo pochi sistemi giudiziari procedono per frode per casi senza risposta al punto 3. Si deve dire, questo ancora è troppo presto. E quindi adesso le procedure scientifiche sono, io ho scelto le procedure adottate dal governo degli Stati Uniti con una serie di articoli, il primo articolo dei quali è questo. Il comportamento fraudolento è definito come l'invenzione, fabbricazione, no? O falsificazione o il plagio nel proporre, eseguire o valutare ricerche e riportarne i risultati. L'invenzione, fabbricazione dei risultati e la sua registrazione, questo è il fraudolento quando si invenzione. L'invenzione cos'è? È la costruzione dei risultati o la sua falsificazione e la sua registrazione o pubblicazione. La falsificazione è la manipolazione di materiali, equipaggiamento o procedure di ricerca o l'emissione o modificazione dei risultati tali da non rappresentare accuratamente la ricerca nelle pubblicazioni. Il plagio è l'appropriazione di idee, procedure o parole di altre persone senza dar loro il credito appropriato. Il comportamento fraudolento non comprende rari errori o differenze di opinione, è definito universalmente dalla triade fabbricazione, falsificazione e plagio, acronimo FFP. Importantissimo questo. Un punto molto importante nella dimostrazione di condotta fraudolenta è che deve essere dimostrata dalla preponderanza delle prove, mentre invece nella legge penale comune deve essere dimostrata oltre ogni possibile dubbio. Piccoli ipotetici dubbi possono quindi essere ignorati. Ora, cosa è successo? Che nel passato, come dicevo, le frodi scientifiche eventuali, in realtà in buona parte soltanto suggerite, riguardavano i grandi ricerca di grosso calibro, quindi fatta nei grandi centri universitari generalmente. La ricerca scientifica capillarmente diffusa come la si conosce oggi non esisteva proprio. Solo i grandi problemi erano quindi affrontati, anche perché molto doveva essere ancora scoperto, evidentemente. E la professione di ricercatore che si occupava, se non di minuzie come oggi, di piccoli problemi come modo per guadagnarsi da vivere, non esisteva. E quindi non v'era mercato per le frodi, che quando venivano potevano solo riguardare i grandi problemi della scienza. Come ho detto appena poco fa,
La situazione è cambiata in modo drammatico nel secondo dopoguerra del secolo scorso. La ricerca, che era ancora rimasta essenzialmente un'attività di elite, per varie ragioni è divenuta rapidamente un'attività di massa, con il risultato che anche le frodi sono aumentate esponenzialmente, ma hanno riguardato e riguardano nella larghissima maggioranza la miriade di piccoli problemi della ricerca quotidiana. Nel nostro tempo i possibili casi di attività fraudolenti di respiro più ampio sono molto rari, ce ne sono, ma molto molto rari, e sono molto meno chiaramente caratterizzati di quelli del passato. Si può comunque, e questo devo dirvelo, citare lo scandalo che tutti conoscete, il scandalo vero e proprio dell'uomo di Piltdown. Questo si parlava ieri di archeologia, questa è antropologia, ma uno scandalo famoso. E posso anche dire, forse molti di voi non lo sanno, che al momento si pensa anche ad accusare di frode personaggi assolutamente carismatici, icone, quali Pasteur o addirittura Sigmund Freud. C'è una definizione di Freud che dice che l'autore più citato dopo il Vangelo è Sigmund Freud. Quindi è una icona vera e propria. Insomma, c'è un libro enorme su Freud che ne documenta documenti quantomeno discutibili. Bene, i casi, non andiamo adesso nel dettaglio, i casi più noti di frode scientifica spicciola nella maggior parte dei casi del giorno d'oggi sono questi che ho elencato qui. Alcuni di questi autori li ho anche conosciuti personalmente, come Webster, come Spector e altri, ma non è importante. Riguardano soltanto individui, ma anche enti di ricerca, per esempio, come qui si vede, industrie farmaceutiche, per esempio. Non andiamo nel dettaglio qui. Le ragioni quali sono di questa esplosione di massa? Prima di tutto alla generale diminuzione dei fondi disponibili per la ricerca, associata al grande aumento del numero di ricercatori e quindi alla necessità di pubblicare ad ogni costo. C'è uno slogan, una frase famosa, publish or perish. Numero 2, esplosione della ricerca in aree geografiche non più sottosviluppate come una volta, accoppiate a regolamenti che richiedono pubblicazioni in riviste internazionali per ottenere titoli professionali e promozioni di carriera, con compensi in denaro per pubblicazioni nelle riviste della Science Citation Index, che sono 4.000 circa. Numero 3, è importantissimo questo, proliferazione delle riviste open access. Noi siamo in era digitale, le pubblicazioni su carta stampata sono diminuite, adesso tutto si pubblica in modo digitale. Ora, all'inizio, quando questo è successo, era una cosa meritoria perché tendeva, per vari motivi che non sto ad elencare, ad eliminare il patrimonio soffocante delle riviste di grido. Ora però le riviste open access, solamente open access, sono aumentate in modo drammatico. Secondo una stima approssimativa sono circa 10.000. A questo punto non ne parliamo neanche, riguarda soltanto la ricerca biomedica e errori nell'analisi statistica dei risultati, di questo non parliamo. Rapidamente, uno per uno, di questi dati di sopra, qui che ho appena elencato, il numero totale degli articoli pubblicati ogni anno ultimamente in tutto il mondo è più che raddoppiato negli ultimi pochi anni. Una statistica di qualche anno fa ha calcolato che è superiore ai 2 milioni. La ragione principale è l'aumento esponenziale del numero di ricercatori, come ho detto, collegato al fatto che le carriere sono divenute sempre più dipendenti dalla pubblicazione dei risultati, particolarmente sulle riviste di alto impatto. La corsa alla pubblicazione è diventata ferocemente competitiva, con l'aggravante che vi partecipano molti più concorrenti. Si può, senza esagerazione, affermare che qualche pubblicazione nelle riviste di vertice è divenuto il fattore importante e essenziale che decide tra lo sviluppo di una carriera o l'espulsione dello scienziato dalla scienza. Il risultato non sorprendente è l'aumentata tendenza ad usare nella ricerca, come si può dire, scorciatoie fraudolente. Numero 2. L'esplosione della ricerca in aree geografiche che non sono più sottosviluppate, accoppiata a regolamenti che richiedono pubblicazioni in riviste internazionali per ottenere titoli professionali, avanzamenti di carriera ed anche premi in denaro. Riguarda in primis la Cina questo problema. Oggi la Cina pubblica quasi 9.500 riviste accademiche, 4.500 delle quali sono scientifiche,
Sono 200 circa quelle pubblicate in inglese. Nella maggior parte delle università cinesi, un autore che pubblica un lavoro in una delle riviste della Science Citation Index, sono 4.000 come dicevo, riceve un sostanzioso premio in denaro che aumenta per la pubblicazione nelle riviste di vertice. Inoltre in Cina la maggior parte dei ricercatori giovani per avere il PhD devono aver pubblicato almeno 2 articoli sulle riviste del SCI e quindi la pressione è diventata enorme. Come mostra questa rivista, negli ultimi 10 anni siamo passati vedete che voi, un aumento strepitoso dei lavori pubblicati in Cina, con la conseguenza naturalmente che il numero dei ricercatori in Cina sono circa 3 milioni adesso, una cosa spropositata, aumentano anche ovviamente la tendenza alle frodi, come è ovvio. Qui direi che sono vari gli aspetti che hanno provocato il fenomeno cinese: spese di pubblicazione esorbitanti, richieste da riviste che pubblicano articoli senza sottoporli alla peer review. Sono andato in spese, eccolo qui, comparse di agenzie che scrivono gli articoli dietro compenso. Io con Bucci ho comprato un articolo per $360, completamente inventato. Di cosa volete parlare? Abbiamo detto vorremmo parlare di un argomento di epidemiologia dei tumori. Quante figure volete? Ma 5 o 6. Quante pubblicazioni? Una ventina. Tempo? Beh, dipende. Se volete molto rapido la spesa è di più. Se lo volete invece più tempo più in là, forse può anche essere una spesa relativa. Abbiamo concordato $360 per un articolo completamente inventato. Premi fasulli da parte di riviste illegittime, specialmente vendita di articoli, avevo appena accennato. Ora, il punto denaro per pubblicazione è un punto molto importante in Cina ancora adesso. Per anni erano circolate notizie che c'erano premi in denaro per pubblicare sulle riviste, ma da ultimo è diventata una cosa più documentata quantitativamente. Quanto prendono i ricercatori cinesi per articoli pubblicati sulle riviste di vertice? Qui il primo studio che parla di questo è stato pubblicato nel 2017 da 3 autori cinesi nella Technology Review dell'MIT. Eccolo qui. I premi in denaro per le pubblicazioni sono molto comuni e gli scienziati che pubblicano nelle riviste di vertice dell'Ovest possono guadagnare anche più di $100.000 per articolo, una somma che neanche nominabile in sostanza. La Cash for Publication Policy è iniziata all'Università di Nanchino. All'inizio un autore che pubblicava sulla rivista SCI prendeva $25, poi è aumentato a 120, poi adesso le somme sono molto più alte. Per articoli su Nature of Science si possono avere premi per un articolo che vanno da $44.000 con una punta massima di $165.000. Capite, cambia la vita, evidentemente. Non solo cambia la vita, ma è un incentivo fortissimo a frodare, è ovvio, no? Naturalmente c'è una novità. Un articolo pubblicato su PNAS, per esempio, produce $3.000 per una rivista come PLOS One 984, così discorrendo, ma è una cosa che adesso si cerca in qualche modo di eliminare o di controllare, perché non tutte le università, per esempio, la applicano. Bene, secondo caso, riviste open access. 20 anni fa, come dicevo, era un'operazione meritoria perché tendeva a eliminare il soffocante predominio delle riviste classiche, le quali dirigevano anche la scienza secondo le loro idee, basandosi essenzialmente su abbonamenti con università, enti, eccetera, e non chiedevano soldi agli autori. Le riviste open access non avevano questa politica. Chiedevano delle spese modeste di pubblicazione agli autori e pubblicavano con rigoroso le prime open access. Ora non è più così. Ed è diventato anche uno sport, quale quello di metterle alla gogna pubblicando articoli fasulli, per esempio, e il primo di questi, lo voglio citare, è pubblicato da John Bohannon, pubblicato nel Journal of Natural Pharmaceuticals,
da un autore chiamato Okorafor Banks, anche il nome stesso secondo me doveva lasciare un po' perplessi, del Vassè Istituto di Medicina di Asmara in Eritrea. Descriveva le proprietà miracolose e anticancro di un composto estratto dai licheni. Il lavoro è stato prontamente accettato. Commento di John Bohannon. In realtà avrebbe dovuto essere immediatamente rifiutato. Ogni revisore con poco più che nozioni di scuola secondaria di chimica e con la capacità di capire un semplice grafico di dati avrebbe dovuto immediatamente rendersi conto delle deficienze dell'articolo. I suoi esperimenti sono così ovviamente carenti da rendere i risultati privi di senso. Io lo so, dice Bohannon, perché l'articolo l'ho scritto io. Okorafor Banks non esiste, e così come non esiste il Vassè Istituto di Medicina di Asmara. Adesso qui vado avanti ho un errore di elenco delle riviste. Negli ultimi 10 mesi, dice Bohannon, ho mandato l'articolo sul composto anticancro miracoloso a 304 riviste open access. Più della metà lo hanno accettato senza rendersi conto dei suoi fatali difetti. Dopo che la rivista aveva accettato il lavoro, io mandavo la seguente lettera standard all'editore. Sfortunatamente, rileggendo il manoscritto, abbiamo scoperto un errore imbarazzante. Ci siamo resi conto che il lavoro non contiene un difetto molto serio che invalida le nostre conclusioni e ritiravo l'articolo. Questo è stato il primo esempio. Ha provocato una specie di sport adesso, di pubblicazione di risultati fasulli, a posto costruiti, e qui ve ne mostro uno o due che sono molto importanti. Tutti quanti quelli che hanno un po' che diriggono laboratori ricevono quasi settimanalmente richieste di mandare articoli e riviste open access. Ed è una cosa irritante questa, perché insistono, tanto che 2 colleghi americani hanno deciso di compiere una beffa. Hanno pubblicato un articolo che ripeteva senza fine 7 parole dal titolo "Get me off your fucking mailing list". Mi scuso per la parola un pochino volgare. Questo articolo aveva un abstract, se voi volete provare a leggerlo, che ripete senza sosta le 7 parole del titolo. Aveva anche una bellissima figura, come volete qui. Era stato accettato come eccellente contro la richiesta di una pubblicazione di fee di $150. Questa è stata la prima beffa, ma poi molte altre, ve ne cito un'altra qui, e questa qui è un articolo che ieri uno ha citato Orson Welles, no? Un articolo beffa questo di un autore di Harvard, esasperato dalle continue richieste di articoli da parte di riviste open access, truffaldine, aveva usato un motore, che è questo qui che cito in blu, per costruire un articolo assurdo in cui titolo, frasi e parole non avevano il minimo senso. Già i nomi degli autori ne indicavano l'assurdità: Pinkerton, LeBrain e Orson Welles, per dirne una. Lo aveva mandato a 37 riviste, era stato accettato rapidamente da 17, con il commento nuovo ed innovativo, che lo avrebbero pubblicato contro un versamento di $500 che l'autore non aveva però accettato di pagare. Però l'autore ha fatto un'altra cosa, ha cercato l'indirizzo della rivista che lo voleva pubblicare, ha cercato molti indirizzi, e uno di questi aveva sede in un club spogliarellistico di Londra. Tanto per dire l'entità della... Allora queste beffe erano beffe che erano tutte diciamo, tese a mascherare riviste clandestine, riviste predatorie, però c'è una beffa famosa, quelli che qui non sono in scienza la possono conoscere, la beffa di Sokal, il quale Sokal non voleva esporre le riviste truffaldine e mettere all'agonia, voleva invece discutere i pregiudizi ideologici di una rivista famosa che è Social Text, che pubblica riviste postmoderne, della teoria postmoderna francese, come forse sapete, e voleva mettere a prova il rigore del pensiero umanistico sulla fisica,
lo dico per i fisici qui, l'influenza della filosofia postmoderna su di esso. Aveva mandato alla rivista un saggio all'apparenza molto buono, che corrispondeva formalmente alla linea ideologica della rivista, ma che in realtà era privo di senso. Il titolo era, lo dico in inglese, Transgressing the Boundaries Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity. Anche il titolo è un po' strano, no? Il saggio considerava la quantum gravity un costrutto linguistico e non altro, ed era stato accettato e pubblicato nel maggio del 1996. Contemporaneamente, però, Sokal aveva prontamente pubblicato su lingua franca un secondo articolo nel quale aveva rivelato la frode, la beffa, scrivendo che il saggio era appena pubblicato da Social Text e in realtà un pastiche of left-wing Kant, phony references, grandiose quotation and outright nonsense in mathematics and physics. È stato uno scandalo enorme questo. Aveva coinvolto anche gli editori di Social Text che non avevano accettato il diritto di Sokal di ingannare la rivista. Però dimostrava che Sokal aveva colpito nel segno. La validità intellettuale di molta ricerca influenzata dalla filosofia postmoderna basata sulla critica generale della società e della cultura era in discussione. 30 anni più tardi la beffa di Sokal, che molti della ricerca di Sokal l'hanno sentito nominare, ma la beffa nuova di Sokal dopo 30 anni ha dato ancora più peso alla cosa. La nuova beffa, chiamata Social Square, cioè aumentata, moltiplicata, è stata organizzata da 3 autori americani, i cui nomi sono qui. Il loro scopo era in realtà lo stesso di Sokal: combattere la politica editoriale di riviste di notevole profilo e prestigio che pubblicano articoli di autori anche rispettabili su temi di critica generale della società, come la teoria postcoloniale, gli studi di genere, la teoria della devianza, la teoria critica della razza, il femminismo intersezionale, la sessualità e così via. Tutti i temi nei quali, e questo è il punto importante, solo certe conclusioni sono permesse. Erano i temi del grievance studies, è difficile tradurre la parola grievance in italiano, diciamo teoria del lamento in sostanza, ecco, nei quali i lamenti sociali venivano prima delle verità oggettive. Il metodo dei 3 autori era quello di Sokal, avevano scritto 20 articoli che promuovevano deliberatamente con la gergalità adatta idee assurde e dati moralmente discutibili e li avevano mandati a varie riviste del campo dell'area Grievance Studies. Intendevano continuare il progetto sino a gennaio del 2019, però è finito prima per un intoppo che non sto a discutere. Dei 20 articoli, 4 erano stati pubblicati, 7 erano in esame e 6 erano stati rifiutati. Ora vi dico alcuni titoli incredibili in sostanza. Uno in particolare, Human Reaction to Rape Culture and Queer Performativity at Urban Dog Parks in Portland, Oregon. Era stato giudicato incredibilmente innovativo, ricco in analisi ed estremamente ben scritto ed organizzato, pubblicato in Gender, Place and Culture. La serie di basarsi su osservazioni in situ suggeriva che i cani posseggono la cultura dello stupro e si domandava se si soffrono anche di oppressione basata sul genere percepito. Altro titolo, pubblicato in Sex Roles, aveva un titolo molto avvincente, ve lo leggo: Ethnography of Breast Restaurants Masculinity, Themes of Objectification, Sexual Conquest, Male Control e Masculine Toughness in a Sexually Objectifying Restaurant. Pubblicato anche questo. Questo è un pochino più, insomma, il primo lasciamolo da parte perché leggerlo è un pochino imbarazzante. Però era importante l'ultimo qui. Dei 3 articoli accettati, uno era stato mandato ad Affiglia, Journal of Women and Social Work, da Maria Gonzalez e Lisa Jones, pseudonimi, ed era la traduzione e riscrittura in linguaggio femminile del capitolo 12, volume 1 del Mein Kampf di Hitler. E il titolo era Our Struggle is My Struggle, Solidarity Feminism in an Intersectional Reply to Neoliberal and Choice Feminism. Una sorta di rivalutazione del Mein Kampf in sostanza. Però c'è alla fine dell'articolo una cosa un pochino migliore. Dice: questo è preoccupante perché il lavoro degli esponenti della grievance continua ad essere insegnato nelle scuole, e lo sappiamo questo, a disegnare curriculum educativi,
ad essere propagandato da attivisti, ad influenzare le produzioni dei media e a disinformare i giornalisti ed i politici sulla vera natura della nostra realtà culturale. Questo adesso è ancora molto attuale, come sappiamo. Però qui la rivista Predatori non è uno scherzo da poco. Diciamo c'è una specie di catalogo delle riviste Predatori che adesso, dato che il tempo scorre, non voglio soffermarmi, che le definisce. Voglio dire questa cosa. Voi non lo sapete questo, ma un'analisi molto recente di Markacek e Strolek ha trovato che 324 riviste predatorie sono indicizzate in Scopus, uno dei maggiori motori di ricerca, con 164.000 articoli pubblicati nei 3 anni dal 15 al 17. Circa il 3% degli articoli indicizzati su Scopus è di riviste predatorie. Capite la conclusione? Qui, no? Il rischio che c'è per la credibilità scientifica. Da dove vengono? Vengono dalle le riviste predatorie, come è prevedibile, è impossibile che vengano dagli USA, per esempio, o dalla Svizzera o anche dall'Italia. Vengono da paesi in quali non si è coscienti di questa cosa. Ed è una cosa molto molto brutta, perché le riviste predatorie richiedono spese di pubblicazione, anche poco, $150, ma se uno lavora nello Zambia o in Paraguay non sa queste cose. C'è gente che magari per i quali $150 sono molto. È questo che rende particolarmente ributtante la storia delle riviste predatorie di questo tipo, perché si approfittano del non sapere le cose delle persone che vivono in aree che non sono quelle che noi conosciamo tutti, in sostanza. Ed è un problema molto molto grave questo, che va risolto in qualche maniera. Bene, qui adesso non voglio, siccome è tardi, non voglio fare le conclusioni, voglio soltanto citare una cosa ultima, per fare un favore qui alla nostra componente di genere femminile. 2/3 degli individui che hanno commesso frodi documentate, parlo di scienze della vita, dove è più facile trovare le frodi, erano maschi. Il numero supera la proporzione maschi-femmine. Farà piacere sentirlo questo a Francesca e alle altre 2 persone, 3 di sesso femminile che sono nell'uditorio. Io non voglio dire altre cose, come trattarle, eccetera. Per ora, tanto per sommarizzare questa è l'ultima diapositiva, ci si limita a sanzioni accademiche, cioè alla perdita del titolo di studio, per esempio, alla perdita del titolo di carriera, ma non si ha, a meno di casi radi, non si fa ricorso molto di rado all'autorità giudiziaria, a meno che non vi siano casi, non vi siano conseguenze per la comunità, morti, eccetera. E nemmeno in questo caso è sempre così. Tutti conoscete il caso, per esempio, del nostro conterraneo Paolo Macchiarini, che lavorava al Karolinska, che aveva proposto una innovativa chirurgia di trapianto di trachea, per cui sono morte 6 persone, ha perso il posto al Karolinska, però gira tranquillamente dappertutto senza essere stato in nessun modo sanzionato. I casi siamo ancora agli inizi. Occorre in modo molto necessario che si pensino a metodi per punire i casi di frode scientifica quando perlomeno fanno danno alla comunità. Se poi uno imbroglia perché è malato di mente oppure perché vuole un vantaggio momentaneo, perché si scoprono questi casi, vabbè, uno scappellotto può anche bastare, eliminarlo dalla scienza. Però quando ci sono danni alla comunità la cosa è più grave. Tutti sapete i casi naturalmente recentemente successi delle cellule staminali, adesso anche nessuno sa qui che c'è la teoria di Steiner, che tutti sapete, la teoria steineriana che ha provocato l'architettura biodinamica col cornoletame, eccetera, eccetera, ha una particolarità molto più importante, la medicina antroposofica, la quale cura, per esempio, il cancro col vischio e muore la gente e non se ne fa nulla. Io ho cercato all'Accademia dei Lincei di proporre una inchiesta sulla teoria di Steiner a livello di medicina antroposofica, non è stato possibile. Casi così esistono ancora.
Beh, io sono andato un po' in ritardo, mi dispiace, ma adesso mi smetto e vi dico grazie. Siamo noi che ti ringraziamo per questa carrellata straordinaria che ha toccato il falso da diverse prospettive, dal concetto di falso al falso legato all'autorialità, al falso, quest'ultima parte straordinaria, al falso io non ne sapevo nulla, quindi io ho imparato un sacco di cose e finché parlavi appunto del falso legato all'autorialità mi venivano in mente i falsi di Modigliani, vi ricordate lo scandalo famoso? Non sono autentici, sono autografi, dissero. Ecco. Comunque grazie infinite, adesso io Presidente apro la discussione, dammi ordini. Direi di sì perché sono state messe tante cose, dopo ci prendiamo un caffè, ma tanti elementi, tanti problemi sono stati avanzati che aprirei la discussione e sentiamo se qualcuno ha qualcosa da chiedere. Vieni qua Ernesto. Ecco, Andrea? Allora, sì. Uso il microfono a beneficio di chi ci sente da lontano. E volevo tornare però solo una cosa che diceva adesso Ernesto. Ed era, ora, io francamente non riesco a vedere nel fatto che diano incentivi materiali le autorità cinesi per i loro ricercatori che pubblicano articoli in un certo modo. Cioè, è un modo per creare, diciamo, una pressione selettiva per pubblicare meglio. Ce l'ho con le riviste che le tue beffe hanno messo in evidenza così crudamente, insomma. Quindi, e se devo dire la verità, come presidente della commissione dell'Ateneo di Padova per l'integrità scientifica, l'idea che insomma l'espulsione dalla scienza o anche il biasimo pubblico, eccetera, ho visto che fa miracoli anche quando si tratta della cosiddetta sanzione orale, che in realtà è una lettera che viene scritta. Quindi, tutto sommato, insomma, fa parte dei metodi con cui la scienza corregge se stessa. Insomma. Quindi, francamente, insomma, l'idea dell'agonia pubblica è abbastanza importante. L'ultima cosa, non hai parlato di un fatto che ti coinvolge in prima persona, che hai fatto il giro del mondo, sulle facce straordinariamente diverse che può assumere la frode scientifica. E magari puoi commentare il fatto del celebre lavoro perfettamente corretto con gli autori fasulli. Sì, questo ti ringrazio Andrea, questo è un caso che non l'ho citato, avevo un'idea positiva che è capitato a me come direttore di una rivista di un certo prestigio nell'area biofisica e biochimica, cioè è un caso che rivela una motivazione che non è legata a ansia di notorietà, anche momentaneo denaro, guadagno, perché questi cinesi che pigliano i soldi poi spariscono, non li trovi più. Quelli si beccano $150.000 e cosa fanno? Anche da noi cambierebbe la vita, giusto? Insomma, così, in quel modo. No, motivazione diversa. Una volta, è successo una decina d'anni fa, è arrivato un articolo alla mia rivista che era stato valutato da uno dei componenti del comitato di redazione impeccabile, perfetto. Era un articolo che descriveva le due proteine molto importanti per il diabete e l'obesità, la meteorina, insomma non andiamo nei dettagli. E questo lo sapete bene, no? I brevetti che ci sono dietro, obesità, sono cose che hanno un valore commerciale enorme. E quindi questo lavoro è stato accettato subito e dopo 2 settimane io ricevo una telefonata da un mio collega di Harvard, di uno degli istituti di Harvard, Dana-Farber, era Bruce Spiegelman, famosissimo biologo molecolare, mi dice: avete pubblicato questo articolo una settimana scorsa? Dico: certo, è un ottimo articolo. Sì, d'accordo, ma l'articolo era il mio lavoro. Cosa vuoi dire? E io ho comunicato questi risultati 6 mesi fa ad un convegno. Evidentemente qualcuno, adesso si può fare, no? Immediatamente,
ha pubblicato i risultati perché io avevo 2 richieste di 2 brevetti, adesso sono fregato. Perché questi brevetti, la legge dei brevetti, non so se lo sapete, è complicatissima, è sufficiente che compaiano in pubblico i dati, fraudolenti o no, è finita. E lui sta ancora lottando dopo 12 anni, perché erano cose di molti milioni di dollari queste, no? Quindi la motivazione era di colpire commercialmente un competitore. Cosa è il risultato? Io appena ho saputo questo, gli autori erano 5 autori greci dell'Università della Tessaglia. Ho telefonato al rettore dell'Università della Tessaglia e dico questi autori, gli ho spiegato il caso, dico ma voi li conoscete in qualche modo, spiegare dove hanno trovato i dati eccetera eccetera, perché in 6 mesi era successo. E lui mi telefona dopo un po' di tempo, qualche ora, mi dice non esistono, non ci sono. E sono stato esterrefatto, erano 5 autori inesistenti. Naturalmente ci hanno attaccato tutti i webs, no? Perché ma come non vi siete accorti che non avete guardato? E effettivamente la colpa era anche nostra, perché l'autore, che è il mio collega del comitato editoriale che ha pubblicato l'articolo, non ha guardato i 5 greci se avevano pubblicato altre cose, eccetera. Ma certamente posso dire che è stata una colpa, ma con molte scuse. Noi pubblicavamo in quegli anni 12.000 articoli all'anno, ricevevamo 12.000 articoli all'anno, è virtualmente impossibile fare questo, no? Adesso c'è l'Orchi, tutte queste cose qui, ma a quel tempo non c'era proprio. E alla fine è il risultato che questi 5 autori non esistevano. In realtà poi ho parlato del Dipartimento di Grecistica dell'ETH di Zurigo, dove stavo quell'anno ancora, avevo ancora dei rapporti, e i nomi greci erano greci sì, ma greci come dire, che so, per dire il mio nome Karafolic con la K finale, per dirne una, insomma. Sì, greci sì, ma insomma non parevano tanto chiari. Bene, allora abbiamo la rivista di cui parlo, la nostra rivista era pubblicata da Elsevier, che era come sapete come Springer è l'altra grande casa di produzioni scientifiche. Hanno iniziato un'indagine e dopo pochi mesi mi hanno scritto: dimentichiamocelo professore, tutto questo è stato fatto in un internet café di Shanghai, questa frode, quindi inscopribile. È stato il caso dell'anno, ti ricordi Andrea, no? Tutti l'hanno ripreso perché la motivazione è completamente diversa. Noi probabilmente c'era di mezzo, io penso, qualche grande multinazionale del farmaco che aveva in ballo questa cosa e ha voluto levare il brevetto al povero Spiegel, povero, per modo di dire, povero a Spiegel, ma che ne ha altri di brevetti e ricco sfondo anche lui, ma insomma è stata una motivazione totalmente diversa dalla malattia mentale, dall'ambizione personale momentanea, dalla volontà molto frequente di compiacere il capo del laboratorio, mostrando risultati non veri che a lui piacerebbero. Tutte queste cose personali non c'entravano. Io penso che poi c'entrato, non so ancora come è finita la cosa. Qualche multinazionale che voleva impedire il brevetto a Spiegelman. Caso diverso come motivazione, ma vi sono altre motivazioni, addirittura lite fra moglie e marito, cose del genere, insomma, che si accusano a vicenda, non è vero quello che è scritto, ma sì che è vero quelle cose lì, insomma. Qualcun altro? È molto interessante e mi sembra che la tua relazione rientri nello schema generale seguito finora di smascherare il falso. L'abbiamo visto nel cinema, l'abbiamo visto nelle arti, l'abbiamo visto nella storia, però secondo me, penso che quando si passa alla scienza bisogna perlomeno fare una distinzione preliminare tra le ricerche che pretendono di essere falsificabili, tutte le ricerche sperimentali,
e nella mia disciplina c'è un grande dibattito sulla possibilità di riprodurre certi risultati in certi campi dove c'è molta statistica, e questo è un argomento tecnico che oggi non tratterò, rispetto a quegli ambiti che tu hai raccontato in cui questa pretesa non c'è. Cioè, faccio un esempio in concreto. Il famoso esempio di Sokal è un campo in cui si raccontano delle storie. La ricerca consiste nel raccontare storie, non nel raccontare esperimenti che si pretende essere riproducibili in una situazione replicabile. Cioè, se tu fai la stessa situazione sperimentale dovresti riprodurre gli stessi esperimenti. Lo stesso è il caso di Freud, per fare un esempio. Cioè, Lì c'è molto da dire però su Freud. Che hai citato nei casi. Sì. Sono tutte... Sai che se ti interrompo, un autore addirittura, Freud, l'ha scritto nel suo libro in modo diverso, Freud, cioè Frode, capisci? Il nome di Freud, alterato in quel modo lì, come errore, dice lui, ma non era errore, è fatto apposta. Ecco, sì, sono errori, non rientrano nello schema che permette poi, diciamo, lo smascheramento del falso, perché non aveva inizialmente la pretesa. Sono belle storie che spesso resistono, metti la psicanalisi, perché sono storie ben raccontate, e questo rientra in Maria Antonietta, le brioche, il pane e così via. Ecco, nella scienza farei perlomeno questo tipo di distinzioni, perché hanno metodi molto diversi. Puoi dire che questi settori scientifici sono scientifici, ma perlomeno però, avendo un metodo molto diverso, non pretendono neanche di avere quel rigore della falsificabilità che caratterizza tutte le discipline sperimentali. Questo. Io aggiungo un'altra cosa ancora, perché hai detto benissimo, il fatto per esempio di Freud, non ho parlato per quanto nella rivista che avevo citato, nell'articolo che avevo citato ne parliamo a lungo, vedi, a me non me ne importa nulla dell'equinozio del 129 d.C., ma se mi tolgono me personalmente come modo di sentire e mi accusano, non in modo individuale, ma in generale, di essere motivato da cose che guardano il nostro intimo modo di pensare e di agire, allora di colpo si reagisce, capisci? No? Cioè, se io parlo dell'equinozio, che se ne frega? Ma se io dico, guarda che tu fai questa cosa perché amavi tua madre di nascosto, roba del genere, questa è una cosa ben diversa come sensibilità, e allora si reagisce, capisci, no? Per questo Freud è attaccato molto duramente, adesso per questo proprio. Ancora due, dopo ci prendiamo il caffè. Sì, solo un commento, magari non c'entra molto col vero e il falso, no? Ma c'è un problema generale oggi con le riviste scientifiche e il sistema peer review. Ieri proprio un mio collega ha twittato una cosa in cui dice: finalmente è successo anche a me. Una rivista ha chiesto a me di fare da referee per un mio lavoro. Questo genere di cose stanno succedendo perché il sistema sta esplodendo. E tra l'altro i cattivi comportamenti sono presenti anche sull'altro versante, e cioè di chi giudica i lavori scientifici. C'è un caso molto famoso, e lui ne ha parlato in un libro, quindi è pubblico, insomma, di un mio collega che si chiama Randolph Menzel, il quale a un certo momento ha spedito a una rivista molto importante un lavoro che lui riteneva molto importante, innovativo. Passano le settimane, passano i mesi, non arriva la risposta. A un certo momento vede che su una rivista scientifica altrettanto importante è uscito sostanzialmente un lavoro del tutto simile. Si incavola tantissimo, scrive all'editor e dice: ma non è che magari questo che ha scritto il lavoro era uno dei miei reviewer? Risposta, anzi non risposta, imbarazzata dall'editor, che non gliel'ha mai detto, però. Sì, ha dei limiti gravi anche il peer reviewing, molto gravi. Sì. Ma capita, sai. Volevo chiedere una precisazione rispetto a quello che diceva il professor Legrenzi, cioè il caso di Freud, cui forse lei faceva riferimento, è quello della denuncia di Masson,
dell'archivio freudiano di Vienna, per cui Freud avrebbe avrebbe rinunciato alla propria teoria, ad un aspetto della teoria del polimorfo perverso, eccetera, eccetera, per non essere espulso dalla Federazione Medica viennese, dall'Ordine dei Medici di Vienna. È questo oppure? Sì, no, questo è successo ed è vero, però non era il punto fondamentale, cruciale della teoria psicoanalitica. Questo era un punto quasi marginale, in sostanza, che riguardava la sua espulsione da una... Non metteva... Freud era ossessionato come tutti lo sappiamo, dall'origine sessuale di tutto il comportamento nostro, in sostanza. E questo non riguardava questo aspetto qui, capisci? Sì, però professore, Freud aveva rinunciato a denunciare una realtà, cioè una serie di fatti di violenza da parte dei padri e dei genitori nei confronti dei figli che erano stati poi presi in cura presso di lui. E questo è il caso. No, è vero, questo ha fatto di peggio. Per esempio, non è noto che un paio di persone da lui curate, secondo lui guarite, si sono suicidate invece. Cioè, non l'ha mai riportato questo. Ora, l'analisi famosa, per esempio l'analisi dei sogni, è in buona parte fasulla. Cioè, ti posso dire un caso, io da giovane ero psichiatra, facevo, da giovani, no, l'entusiasmo, scoprire l'origine dell'aggressività, dell'amore, quelle cose lì. E quindi ho lasciato per un po' di tempo il mio maestro Aloisi e sono andato in psichiatria a Modena e dovevo fare l'analisi, quindi obbligatoria per essere specializzati in psichiatria. Lo sapete, quelli che lo sanno questo. Vabbè, era il mio analista di Firenze e io avevo letto tutti i Freud di Astrolabio, figuriamoci, non sapevo a memoria, tutti i Musati, eccetera. E io gli inventavo i sogni per fargli piacere, no? Glieli inventavo. E lui era felicissimo, facciamo molto progresso, però ho sbagliato una volta, mi sono dimenticato, ho raccontato lo stesso sogno, inventato, no? E lui si è inferocito come una belva, dice, mi ha mandato via con infamia, fine dell'analisi, capisci? Ora, i sogni di Freud, non so se tu hai letto l'astrolabio dei sogni, l'avrei letto, suppongo, no? Sono cose da ridere, in sostanza, in parte, da ridere. Tutto può essere ricondotto alla sessualità, se vuoi, tutto. Va bene. No, infatti... No, proprio volevo un commento da Gerardo sul fatto che i falsi e le storie che raccontate sono adorabili rispetto a quelle della scienza. Pensa a quelli che ci sono adesso, che sono già storicizzati, ma usciranno tra 10 giorni. No, ma io volevo... tu hai chiuso già, giustamente, andiamo di là. Ma volevo dire, non esiste una logica di mercato, per cui uno che pubblica su quelle riviste di quello spaventoso elenco che tu ci hai proposto, non è che sparisca dal quadro delle persone rispettabili, degli scienziati rispettabili. No, in Cina sparisce con i suoi soldi in tasca. Questo capita, però non sempre, però si tratta più delle volte. Tu lo sai benissimo, il più delle volte le frodi spicciole di adesso sono causate, e qui il capo laboratorio tende... Guarda male. Pardon. Sì, vabbè. Basta. Scusatemi. No, ecco, ricominciamo e diamo subito la parola a Paolo Legrenzi, emerito di psicologia, che ci parlerà della specie umana cerca l'adattamento, non la verità, ma il mondo cambia in fretta. Comunico anche che abbiamo fatto una piccola modifica all'ordine delle relazioni, perché subito dopo Paolo Legrenzi parlerà Giorgio Vallortigara, perché le due comunicazioni sono collegate. Quindi do subito la parola a Paolo Legrenzi. Grazie a voi, grazie per essere qui. Ho avuto una perplessità nel preparare questa mia relazione. Avevo un'alternativa. Potevo collegarmi alla relazione che mi ha preceduto,
perché attualmente nelle scienze cognitive, che è il settore di ricerca che io ho praticato e che pratico, c'è un grande dibattito che si collega ai falsi nella scienza, per così dire, sulla possibilità di replicare alcuni risultati in alcuni ambiti delle scienze cognitive. In particolare, tutte le ricerche che si avvalgono della risonanza magnetica e che richiedono un complicatissimo metodo di sottrazione che implica una metodologia statistica sofisticata. Però non mi è parso corretto, perché sto scrivendo un libro sull'argomento con Carlo Umiltà, il quale non è presente e quindi non mi sembra corretto anticipare, anche perché lo specialista di questo aspetto che vi ho citato, cioè della statistica nella replica degli esperimenti e nella irriproducibilità di alcuni risultati, è un argomento un po' specialistico e forse non adatto a questo nostro convegno. Potrebbe venire inteso come una coda alla relazione precedente nell'ambito delle scienze cognitive. Viceversa, vorrei collegarmi nel mio intervento a tutta una serie di interventi che è iniziata con il falso nel cinema, secondo il detto famoso di Paul Valéry, che il cinema è il falso ottenuto attraverso il vero. Abbiamo visto i belli esempi nelle dittature del secolo scorso in cui, in particolare, il filmato più lungo che ieri ci è stato mostrato è quello di Terezin, cioè dove veniva addirittura costruita una città verosimile per far vedere le condizioni degli ebrei. Poi abbiamo visto anche lo smascheramento del falso nelle arti e lo smascheramento, diciamo, del falso nella storia e poi infine nel capitolo che adesso stiamo iniziando, nella scienza. Lo smascheramento del falso è una bella storia che come tale si riproduce in tutti questi campi. Se adesso noi volessimo fare il tentativo, non so se è un po' tirato, di estendere questo schema alle scienze cognitive, in particolare per chi, come la grande prevalenza degli scienziati cognitivi oggi, di quelli che fanno esperimenti, ha un approccio evoluzionista, come si potrebbe applicare tale schema? Cioè, cos'è il vero? Ecco, il vero nelle nostre discipline in genere è una descrizione della realtà fatta secondo un certo criterio. Il criterio che si sposa poi anche con il senso comune che noi abbiamo, per esempio, nella nostra visione del mondo, nella percezione del mondo, è il realismo ingenuo. Noi, in genere, pensiamo di vedere le cose come stanno. Questo è il realismo ingenuo. Lo studio della visione si è particolarmente, centrato sui casi in cui questo vero, che è descritto in termini della fisica di Newton e in termini, fisico-geometrici, in realtà non corrisponde a come funziona il nostro sistema ottico. In certo qual modo produce un falso se voi prendete come criterio la fisica di Newton. Ci sono gli esempi delle illusioni ottiche, gli esempi animali. Io non mi soffermerò su questo punto perché ritengo che Valortigara lo svilupperà. Quello che mi limito a dire, perché è collegato a tutte le relazioni che mi hanno preceduto, è che una grande differenza tra la realtà così come viene descritta da un fisico, cioè la realtà oggettiva, e il mondo che noi ci rappresentiamo, il mondo che noi vediamo, è costituita dal fatto che nel mondo che noi ci rappresentiamo c'è molta più intenzionalità
di quanta non ce ne sia secondo una descrizione oggettiva fatta da un fisico del mondo esterno. Faccio un esempio, e l'esempio è tratto da un celeberrimo esperimento del 1944 condotto da 2 migrati dall'Europa, forzosamente migrati dall'Europa, per essere più precisi, Fritz Heider e Marianne Simmel. Nel 1944, che è una data interessante dal punto di vista del loro esperimento, perché è quando esce il film di Dumbo, cioè quando Walt Disney inizia a fare i cartoni animati, loro fanno un esperimento così concepito. Mostrano con una tecnica molto primitiva, siamo nel 1944, un filmato che è costruito con una tecnica che ancora io ho visto costruire nell'Istituto di Psicologia di Padova quando avevo 20 anni, che consisteva, 20-23 anni, consisteva nel filmare tante immagini e poi nel proiettare, fare tanti fotogrammi che poi proiettati diventavano in movimento, si vedeva il movimento. In questo film si vedeva il movimento di 3 oggetti, un triangolo, 3 oggetti geometrici. Un triangolo grande, un triangolo piccolo, un quadratino. I movimenti e poi c'è una sorta di gabbia prigione, diciamo così, un rettangolo che si poteva aprire e chiudere, non c'era altro. Se voi mostrate con determinati movimenti nello spazio-tempo come sullo schermo si muovono questi oggetti e chiedete alle persone di descriverle, questo movimento, la maggioranza delle persone, non tutte, non dice vedo 3 quadratini che si muovono in questo modo, ma in realtà proietta su questi movimenti delle intenzioni. C'è un quadratino buono che viene insidiato da un triangolo grande e cattivo, l'altro triangolo lo difende, quindi danno una descrizione in termini animistici, per così dire, come se questi oggetti avessero delle emozioni. Ecco, questa intenzionalità è presente in molte altre situazioni in cui noi ci costruiamo una rappresentazione ingenua del mondo esterno. Allora, se noi vogliamo, come posso dire, se prendiamo come criterio il vero e vediamo quello che produce il nostro cervello, cioè il nostro sistema visivo, vediamo che c'è questo scarto sistematico dovuto a un vero più vero di quello che è, se possiamo fare Valéry, cioè è un falso, ma che ci fa un vero più vero, un vero a cui è stato aggiunto qualcosa dal nostro organismo. Naturalmente, in un'ottica neo-darwinista, noi cerchiamo di capire perché questa aggiunta dell'intenzionalità è stata fatta. E la spiegazione oggi prevalente, su cui non entro in dettaglio, è che in realtà, quando noi vivevamo da cacciatori-raccoglitori, era molto funzionale avere questa visione intenzionale della realtà esterna, perché poteva corrispondere a pericoli presenti nell'ambiente, e cioè a esseri viventi con intenzioni ostili che noi dovevamo per tempo riconoscere come tali, e quindi il movimento veniva visto come un movimento intenzionale. Successivamente a questo famoso esperimento, con l'evoluzione delle tecniche della psicologia sperimentale, è stato fatto un esperimento sui neonati, tale per cui se i neonati vedono un oggetto cadere nel loro campo visivo, il neonato è interessante perché non può aver avuto apprendimento, mentre nell'altro caso potresti ipotizzare che c'è apprendimento di questa persona che vede nel movimento delle foglie il pericolo di un personaggio ostile, di un altro. Ecco, il neonato, se vede un oggetto cadere, pensa che questo sia stato lanciato da qualcheduno. Il titolo dell'articolo è Agenti segreti, come se ci fosse fuori dallo schermo un agente segreto che lancia qualcosa. Ma in realtà e perché fa questo? Perché ancora una volta aggiunge questa intenzionalità al movimento che non viene percepito
come una caduta naturale. È interessante, rispetto alla relazione precedente in cui si parlava del falso di Galileo, che per esempio, gli esempi servono tanti, ma faccio questo esempio perché si collega alla relazione precedente, quando è stato ripetuto l'esperimento sulla caduta dei gravi lungo un piano inclinato, la percezione di una caduta naturale, come voi vi aspettate, da un punto di vista del nostro, diciamo, ingenuo, è una percezione perché il movimento venga vissuto come naturale, come un movimento che effettivamente si verifica nel mondo, più accelerata di quello che, secondo la fisica, non è il movimento come è stato misurato da Galileo con quel famoso apparecchio che adesso viene conservato nel Museo della Scienza di Firenze. E perché questo? Perché questa accelerazione iniziale, che è un'aggiunta, probabilmente serviva per segnalarci un cambiamento nell'ambiente circostante. Quando noi vivevamo da cacciatori-raccoglitori, tutte queste, come posso dire, più vero del vero, era funzionale alla nostra sopravvivenza. Il grande problema delle scienze cognitive oggi e dei premi Nobel che dai tempi del 2002 che sono andati a Kahneman e poi ad altri studiosi, soprattutto nell'ambito dell'economia, è capire perché in passato questi scarti che ancora oggi voi ritrovate se fate gli esperimenti erano funzionali. Naturalmente spiegare se erano incorporati nel cervello i tempi di cambiamento del cervello di Homo sapiens, ma anche degli animali di cui ci parlerà Valortigara, sono tempi di cambiamento lunghi, non fanno parte dell'apprendimento della vita di una persona, fanno parte della dotazione molto ricca con cui noi nasciamo e quindi sono molto difficili da sradicare. Questo adattarci all'ambiente lo troviamo in altri meccanismi cognitivi, meccanismi superiori alla visione. Per esempio nella categorizzazione c'è un famoso esperimento di Gilbert pubblicato su Science in cui si mostra che se noi presentiamo ai partecipanti all'esperimento una serie di visi aggressivi e di visi bonari, il criterio per classificare un viso come bonario o come aggressivo dipende da quanti sono i visi aggressivi e quelli bonari. Cioè se i visi un po' alla volta bonari prevalgono, noi cambiamo il criterio di classificazione. Anche questo cambiamento della classificazione degli eventi nel mondo esterno è funzionale a un certo tipo di descrizione che ci aiuti di più a classificare qualcosa, per esempio, come aggressivo. Uno dei grandissimi risultati delle scienze cognitive riguardanti il vero e il falso, noi abbiamo un terzo livello, non nel sistema visivo, non nel sistema attentivo di categorizzazione, quello con l'esperimento di Gilbert, poi ci potrebbero mostrare molti altri esperimenti in cui l'attenzione aggiunge qualcosa, fa un vero più vero del vero, ma è nel campo dei miei studi, particolarmente dei miei studi, cioè nella psicologia del pensiero. L'uomo è stato costruito nella sua storia evolutiva sempre per ambienti lontanissimi da quelli in cui ci muoviamo oggi, ragion per cui molte nostre tendenze naturali nel pensiero sono disadattive oggi, ma erano adattive in questo lontano passato molto lungo in cui vivevamo da cacciatori-raccoglitori. Anche qui, per non restare nel vago, faccio un esempio. L'esperimento più praticato, più replicato a proposito delle frodi, della psicologia del pensiero, è un esperimento molto semplice, che tocca però il cuore del rapporto tra il vero e il falso. Questo esperimento consiste
nel presentare 4 cartoncini. Gli esperimenti del bisogno del pensiero sono l'opposto di quelli sulla risonanza magnetica, sono facilissimi da fare e hanno risultati schiaccianti, non occorre la statistica. Voi presentate 4 cartoncini appoggiati su un tavolo, come 4 carte da gioco. Su questi cartoncini ci sono una vocale, una consonante, un numero pari e un numero dispari. Quindi A, B, 2 e 7, poniamo. Poi presentate una regola e questa regola dice se su una faccia del cartoncino c'è una vocale, sull'altra faccia, quella che non vedi perché sono appoggiati sul tavolo, c'è un numero pari. Adesso la prego, lei, partecipante all'esperimento, di controllare se questa regola, se la regola è se su una faccia c'è un numero pari, se su una faccia c'è una vocale, sull'altra faccia c'è un numero pari, se questa regola è vera oppure falsa. Ecco proprio il nodo del nostro convegno. Un risultato che è stato molte volte replicato in moltissimi contesti, più di 180 volte, questo esperimento è stato fatto con varianti, mostra che per tutti è molto facile chiedere di poter girare la carta con la vocale per vedere se dietro c'è un numero pari, perché il compito di chi partecipa all'esperimento consiste nell'indicare le carte che sarebbe utile girare per decidere se la regola è vera o falsa. In tal caso è ovvio che se dietro la carta che presenta una vocale c'è un numero pari, la regola è vera. Se c'è un numero dispari, la regola è falsa. Questo tutti riescono a farlo, anche i bambini, con varianti di questo esperimento, lo fanno anche i bambini a 5-6 anni. Ha avuto un certo interesse storico perché c'era un importante psicologo, Piaget, che riteneva che un bambino non sarebbe stato capace di fare questo. Viceversa, un adulto non fa quello che, secondo Piaget, tutti avrebbero dovuto essere capaci di fare, cioè scegliere anche la carta con il numero dispari, con il 7, in quanto carta utile da girare per vedere se la regola è vera o falsa. Può essere la stessa carta, appoggiata da un lato sulla A, visibile, e dall'altro lato sulla 7, visibile. Ecco, perché questo? Perché in realtà il nostro sistema cognitivo non è costruito in maniera tale che la verificazione e la falsificazione siano simmetriche. Noi siamo fatti per verificare le nostre credenze, le nostre ipotesi, quello che pensiamo succeda nel mondo. Non siamo stati costruiti per falsificare, cioè per andare a cercare i casi che metterebbero in crisi una nostra idea. Ieri questo punto è stato accennato anche da Pievani per la forza delle fake news, la tendenza a confermare le nostre credenze, le nostre ipotesi, le nostre idee. Un altro, questo nel campo che tecnicamente viene chiamato ragionamento deduttivo, cioè individuare i casi che potenzialmente potrebbero falsificare qualcosa. Un'operazione molto importante nella scienza, perché è l'operazione al cuore del progresso della scienza secondo Popper. Secondo Popper la scienza procede non aggiungendo verità, ma di sicuro aggiungendo falsità, falsificazioni di risultati precedenti. Questo è il modo di procedere la scienza. Anche qua, a proposito della relazione di Telmo, Pievani, anche qua in maniera del tutto controintuitiva rispetto ai dibattiti che abbiamo visto durante il Covid. Un esempio che posso fare nel campo del ragionamento non deduttivo ma induttivo, sempre volto a mostrare che è molto difficile falsificare, che noi falsifichiamo solo in certe circostanze, può essere fatto da questo esperimento che è stato fatto dallo stesso professore inglese che aveva fatto l'esperimento con le 4 carte.
Se voi presentate 3 numeri, 2, 4, 6, una sequenza molto semplice di 3 numeri, e chiedete ai partecipanti all'esperimento di trovare la regola con cui sono stati prodotti questi numeri, in genere le persone dicono una sequenza di numeri pari che crescono, 2, 4, 6. Se però la regola da trovare è una regola più generale di quella che viene spontaneamente in mente quando voi vedete i 3 numeri, per esempio, la regola è 3 numeri crescenti, basta che i numeri crescano, qualsiasi essi siano, ma il secondo deve essere più grande del primo e il terzo deve essere più grande del secondo. Questa è una regola molto difficile da trovare, perché la strategia naturale è una strategia per verificazione, cioè le persone presentano altri esempi per avere la conferma o lo smentita dello sperimentatore, che sono fatti da sequenze di numeri pari che crescono per 2. Invece basterebbero solo 3 esempi per falsificare questa ipotesi, numeri pari che crescono 2, presentando numeri dispari che non crescono per 2 e a un certo punto numeri che non crescono, quando in realtà si vede che se i numeri non crescono ma scendono, la regola non funziona, allora vuol dire che basta che siano 3 numeri che salgono. Questo raccontato così sembra facile. Se voi riproducete questo esperimento molto semplice con un amico, un collega, con un ragazzo a scuola, così via, notate la spontaneità della ricerca del vero rispetto al domandarsi quando questo vero può essere falso. Questo è molto innaturale. Qual è la controprova interessante di quello che io ho detto dal punto di vista della psicologia evoluzionista? Cioè l'idea che il nostro apparato cognitivo, emotivo e così via sia il prodotto, come in molti altri aspetti del mondo vivente, di un processo darwiniano. La controprova è costituita da un esperimento che io ho fatto sotto la guida del mio maestro a Londra alla fine degli anni 60 del secolo scorso, in cui invece di presentare un compito astratto, una regola che riguarda il rapporto tra i numeri pari e le vocali in quel set di 4 carte, voi inventate una storiella, e questo si collegherebbe anche a un tema trattato da Ortalli sulla forza delle storie. Le storie prevalgono molto nella narrazione del mondo rispetto a una descrizione del mondo fatta in termini di scientifici. La storia, una bella storia, infatti resiste nel tempo, vedete Maria Antonietta anche nel film della Sofia Coppola. Se voi presentate una situazione in cui vi dite al soggetto sperimentale, a chi partecipa all'esperimento, immagina di essere un postino. Tu devi decidere se queste 4 buste sono state affrancate in maniera corretta oppure no. Se la busta è chiusa, deve avere un bollo da 5 penny. Per caso allora questa regola vigeva sia in Gran Bretagna e anche in Italia, dove abbiamo replicato l'esperimento. Erano 50 lire, cioè dovevi pagare di più per avere il diritto di chiudere la busta. Allora in questo caso uno poteva imbrogliare mettendo un bollo di valore inferiore e chiudendo la busta. Quello che voi presentavate ai soggetti sperimentali erano delle buste con un bollo da 50 lire, da 40 lire, una busta aperta e una busta chiusa. In questo caso è molto facile, e questo esperimento in una forma diversa si può replicare anche con bambini di 5-6 anni, il che mostra che tutti questi fattori non sono risultato dell'apprendimento, ma sono risultato di come la nostra specie ha incorporato nel cervello queste tendenze e quindi fanno parte della nostra specie. In questo caso è molto facile andare, chiedere di girare la carta, la busta che presenta un bollo da 40 lire per vedere che questa busta sia aperta, che non sia stata sigillata, e che sarebbe la busta corrispondente al 7 nell'esempio precedente, e ovviamente la busta che noi vediamo essere chiusa
per vedere se dall'altra parte c'è un bollo da 50 lire. Perché? Perché diventa facile? Perché in questo caso voi siete un postino, una sorta di poliziotto, è stato replicato con molte varianti, che deve controllare se c'è stato un imbroglione. Chi è l'imbroglione? Quello che pretende spedire una busta con la francatura insufficiente pur avendo chiusa questa busta. L'imbroglione chiude la busta e non mette un bollo sufficiente per avere il diritto di chiuderla e il postino deve controllarlo. Questo esperimento si può replicare, per esempio, mettendo sui cartoncini l'età delle persone, il fatto che uno possa bere alcolici oppure no, è stato replicato in Florida, è stato replicato in tutto il mondo in versioni diverse. Sono tutte violazioni di proibizioni. Ecco questo esperimento, confrontato con quell'altro, come controprova che noi la falsificazione la possiamo fare perché diventa un'operazione plausibile quando si tratta di scoprire gli imbroglioni. E questo probabilmente nella genesi della nostra socialità, quando vivevamo in piccoli gruppi di cacciatori-raccoglitori che si spostavano, adesso ci sono stati grandi progressi per sapere come vivevamo 30, 40, 50 mila anni fa, fatto da altre discipline, in realtà l'imbroglione rispetto alle regole era portava un grande danno a quella mini comunità che si spostava. E quindi questa differenza differenza che non esiste dal punto di vista logico, perché dal punto di vista del ragionamento logico sono due operazioni identiche. Andare a vedere se una regola è del tipo se P allora Q è falsificata dalla combinazione P e non Q, che è l'unica combinazione logica che falsifica questa regola. Ecco, se noi ragionassimo in termini logici non dovremmo avere questa differenza. Così, in analogia a quello che si può mostrare per la percezione e si può mostrare per la categorizzazione. Invece noi abbiamo questa differenza. L'ultimo punto che vorrei sviluppare in questa mia conferenza è che oggi queste differenze, che una volta erano funzionali durante il nostro lungo passato di cacciatore e raccoglitore, perché vivevamo con tempi ciclici, brevi di una giornata, la nostra vita corrispondeva a un ciclo solare, dovevamo prendere decisioni molto veloci in poco tempo, ecco perché non c'era tempo per falsificare le nostre credenze, era molto più funzionale fermarsi allo stadio di verifica, ecco perché era meglio scambiare dei pericoli inesistenti, aver paura di pericoli inesistenti che però avrebbero potuto verificarsi e noi ci avremmo rimesso le penne. Ecco, tutti questi fattori oggi sono diventati fattori non funzionali in una vita complessa come quella di oggi. Infatti, il criterio, se voi vi spostate dalla percezione al pensiero, dove spesso il criterio della razionalità viene dato da discipline come la statistica, come la logica, come la razionalità della scelta, che usano gli economisti, voi avete questi scarti sistematici che oggi vengono chiamati fallacie cognitive e che sono in realtà spesso di danno al nostro muoverci nel mondo, perché ci muoviamo in un mondo molto diverso. Se la specie umana potesse riaggiustare il suo cervello in poche decine di anni, noi li avremmo eliminati, perché nella vita della nostra biografia noi eliminiamo gli errori, procediamo per prova ed errori e impariamo a non ripetere gli errori. Siccome però la genesi di queste fallacie è incorporata invece nella storia della nostra specie, è molto difficile eliminarli e si riproducono sempre. Cioè, in certo qual modo è difficile rieducare le persone qui, perché prima bisogna togliere gli errori e poi bisogna insegnargli cosa si deve fare. Così si spiega il fatto che, dato il maggiore interesse applicativo alla società di questi errori nel campo economico-finanziario, dopo Kahneman sono stati dati altri 5 premi Nobel degli economisti, non c'è un premio Nobel per le scienze cognitive, a scienziati che hanno studiato
questo tipo di errori e che quindi, tornando a Valéry, di cui ho parlato all'inizio, sono, per così dire, dei falsi rispetto ai criteri della descrizione fisica, della statistica, anche della probabilità, un capitolo lungo che oggi non ho trattato. Noi facciamo degli errori sistematici nella probabilità, lo ha detto ieri Pievani. Ecco, in tutti questi casi è un falso, cioè un falso rispetto a questi criteri di razionalità attraverso il quale noi una volta ottenevamo una cosa che era più vera del vero, ma più funzionale alla nostra sopravvivenza. Oggi purtroppo tale funzionalità in certi casi limite scompare, anche se ovviamente nel caso della percezione normalmente è meglio avere una rappresentazione vera del mondo perché è più adattiva. Ma questi scarti sono interessanti perché permettono di fare l'analisi che oggi vi ho schematicamente illustrato e permettono anche di studiare come mai il nostro sistema, per esempio visivo, si è evoluto così. Grazie. Paolo Legrenzi di questa bellissima presentazione che ci fa vedere come non sia solo vero, falso, bianco e nero, ma almeno 50 sfumature di grigio. Io mi corre l'obbligo di giustificare l'assenza di Giuseppe Longo, che non sta bene e a cui mandiamo tutti quanti i nostri più affettuosi auguri. E adesso chiudiamo con Giorgio Vallortigara che svilupperà, credo, analoghe considerazioni, ma nel mondo animale. Inganno e illusioni nella mente animale. Compare nulla, forse deve fare qualche operazione il vostro tecnico perché c'è la... attacco, riattacco. Allora, grazie per l'invito, innanzitutto grazie Presidente, grazie Andrea, grazie a tutti gli amici che sono qua. Naturalmente per quel che riguarda gli altri animali, il tema che avete proposto avrebbe una varietà di possibilità e di, come dire, spiegazione, e io ho deciso di parlarvi di un argomento particolare che è quello delle illusioni e del modo in cui possiamo verificare che anche altre specie siano soggette ad illusioni, e questo ci dice qualche cosa sul modo in cui gli altri animali percepiscono il mondo. Considerate questo caso. Allora, qui c'è una ragazza parzialmente coperta da uno steccato. Se adesso io apro il cancelletto, quello che vi aspettate di vedere è una cosa di questo tipo. E sareste molto sorpresi se invece vi facessi vedere una cosa così. Però a ben riflettere, se guardiamo a quella che è l'effettiva stimolazione che viene fornita nell'immagine di partenza, quello che c'è fisicamente, insomma i quanti, i fotoni di luce che arrivano ai vostri occhi, è del tutto evidente che la rappresentazione più corretta dovrebbe essere quella in basso, no? Perché noi non abbiamo ricevuto alcuna stimolazione sulla retina corrispondente a quelle parti che sono occluse. Però dal punto di vista della nostra esperienza fenomenica è un'esperienza fortissima, invincibile, quella secondo la quale l'oggetto sembra completarsi e continuare dietro l'occludente. E questa è una cosa che facciamo continuamente. Noi in questo momento non vedete per intero il mio corpo, né quello della professoressa, però non avete l'impressione che noi siamo amputati grosso modo a questa altezza, no? Abbiamo l'impressione di continuare, di proseguire dietro. È un fenomeno che si chiama completamento amodale, che è molto stato studiato dagli psicologi e dai fisiologi della percezione, che produce effetti bizzarri come questa
Mercedes lunghissima, per esempio. E un tema qui è sempre stato quello del ruolo dell'esperienza passata, cioè la spiegazione più ovvia è quella di dire, beh, certo, noi riconosciamo gli oggetti parzialmente occlusi perché abbiamo fatto esperienza degli oggetti, li conosciamo, li abbiamo incontrati. Albert Michot, un famoso psicologo belga, aveva fatto degli esperimenti per smentire questa ipotesi, no? Per esempio, se io vi faccio vedere questa immagine e vi chiedo guardatela bene, guardatela a lungo, imparate come è fatta, dopodiché la copro con un dito e quello che vedete, credo, in maniera irresistibile è un triangolo nella sua forma canonica. Posso ripetere l'operazione, posso chiedervi di stare lì mesi a imparare quale sia la vera forma dell'oggetto. Il punto è che ogni volta che la copro, voi continuate di nuovo a vedere la forma canonica. E non è una cosa che ha a che fare col triangolo che sia speciale, perché se utilizzo un'altra figura con la quale avete meno familiarità, accade esattamente la stessa cosa. Quindi l'esperienza passata sembra non essere il fattore causale primario nei meccanismi del completamento amodale e d'altra parte questo è dimostrato anche dal fatto che si possono osservare questi fenomeni in creature molto giovani. Molti anni fa, siamo una collega che sta a Padova, che si chiama Lucia Regolin, avevamo fatto un lavoro utilizzando l'imprinting nei pulcini. Come omaggio a Michot, avevamo sottoposto di imprinting a pulcini appena nati. L'imprinting, sapete, quel fenomeno di apprendimento veloce in fase sensibile, il primo oggetto che gli animali vedono appena usciti dall'uovo diventa la mamma, un partner sociale. Quindi noi imprintavamo un pulcino su un bel triangolo rosso e poi gli consentivamo di scegliere due versioni di questa mamma, una versione parzialmente coperta e una versione, chiamiamola così, amputata, oppure se preferite fatta di un triangolo piccolino e da un trapezoide che sta sotto. Questo rappresenta meglio, diciamo così, le condizioni sperimentali. Era un semplice test di scelta libera, cioè dopo l'imprinting tu ti puoi avvicinare all'una o all'altra mamma, quella che ti sembra più plausibile come madre. E quello che abbiamo trovato è che i pulcini preferiscono la mamma parzialmente coperta. Ovviamente abbiamo fatto tutta una serie di esperimenti di controllo. Vi faccio vedere questo, per esempio. Se voi li allevate con il triangolo parzialmente coperto dalla barra e poi togliete la barra, l'occludente, e consentite loro di scegliere tra triangolo intero o triangolo amputato, scelgono il triangolo intero. E uno dice, beh, magari è perché gli piace, perché c'è più rosso, c'è più quantità di materia. Facciamo l'esperimento di controllo, alleviamoli, e questo è il caso, con un triangolo amputato e vediamo che questa volta preferiscono il triangolo amputato, anche se contiene una quantità di rosso meno rispetto al triangolo intero. Nei bimbi succede più o meno la stessa cosa, questo l'ha fatto Liz Pelkey, una psicologa di Harvard, con una procedura in cui c'è un bastoncino che si muove avanti e indietro parzialmente coperto da un rettangolo e poi a un certo momento si fa vedere o il bastoncino soltanto oppure i due pezzi, che è quello che effettivamente fisicamente avete visto fino a quel momento, e si misura il tempo di fissazione oculare, che è una misura della, come dire, sorpresa manifestata dall'infante. Questa stessa procedura poi è stata utilizzata da un gruppo di colleghi dell'Università di Exeter per ripetere il nostro esperimento originale con i pulcini, ma utilizzando appunto una procedura più simile a quella in uso in psicologia infantile. Lo vedete qua. Quindi i pulcini venivano nei loro esperimenti imprintati o su un rettangolo intero, oppure su una, come in questo caso, oppure sui due pezzetti soltanto, oppure su un rettangolo parzialmente occluso. E questo dà la misura della preferenza, vedete, per i due pezzetti amputati o per l'intero. Allora, i pulcini imprintati sull'intero preferiscono l'intero, che è quello che ci aspettiamo. I pulcini imprintati sui due pezzetti preferiscono i due pezzetti, ma i pulcini imprintati sul rettangolo parzialmente coperto, a dispetto del fatto che vedono la stessa quantità di rosso di questi qua, lo trattano come intero, cioè sono soggetti sostanzialmente alla nostra stessa impressione di completamento. Qual è il meccanismo che ci sta dietro? È fondamentalmente un meccanismo di interpolazione, no? Che era stato descritto dagli psicologi della Gestalt e che oggi noi riusciamo a capire meglio sulla base dei detettori di orientazione che sono presenti nel cervello dell'animale e che sono anche
responsabili di illusioni classiche come questa, che è legata al nome ovviamente del grande psicologo triestino Gaetano Canizza. Il triangolo di Canizza, il mio mentore Mario Zanforlin a Padova aveva mostrato che lo vedono anche i pulcini. Ma ancora più interessante e sorprendente è che lo vedano per esempio le api, che hanno un sistema nervoso molto diverso dal nostro. Se voi le addestrate a discriminare due rettangoli mirror image come questi, cioè orientati diversamente, e poi successivamente fate un test di generalizzazione a queste configurazioni che usano i contorni soggettivi, le api rispondono correttamente. E non è che utilizzino semplicemente questi pezzettini qua orientati dai Pac-Man, perché se voi ruotate i Pac-Man in maniera tale da far sparire l'illusione, in queste circostanze le api scelgono a caso, perché non vedono più, esattamente come non vediamo più noi, i rettangoli illusori. Il meccanismo che sta dietro tutto questo è piuttosto semplice, e cioè nel mondo fisico accade che gli oggetti sono in gran parte opachi, pochi sono trasparenti. Quindi l'occlusione è un fenomeno assolutamente ubiquo e gli organismi viventi devono tenerne conto necessariamente. Quindi quando c'è un pezzettino di un oggetto che voi vedete con un certo orientamento e poi c'è una lacuna e un altro pezzettino con un orientamento simile, collineare, il cervello fa una specie di operazione inferenziale, non è proprio davvero inferenziale, ma insomma, e dice, beh, è improbabile che si tratti di due oggetti separati e distinti con lo stesso orientamento. Qui siamo in presenza della stessa superficie che per accidente è occlusa da qualche cosa. E questo produce le illusioni di cui vi dicevo. Fatemi raccontare anche di un'altra curiosa storia padovana, che è quella relativa, conosciuta da pochi credo, che è relativa ai cosiddetti rotorelief che vennero descritti nel 1935 da Marcel Duchamp. Duchamp mise in rotazione, è stato presentato un po' di anni fa, se ricordo bene qui a Venezia c'erano i rotorelief, e si tratta di situazioni in cui voi vedete una immagine assolutamente piatta, bidimensionale, ruotare sul piano frontale e ottenete delle impressioni molto vivaci di profondità. Vedete, questo è un giocattolo, per esempio, lo si può comprare in molti dei negozi di giochi, e sono state molto usate queste illusioni dagli artisti della cosiddetta op art. C'è una bellissima mostra in questi giorni, in queste settimane a Padova, dedicata proprio a questo. Questo è Fabiano Sousa, per esempio, un artista che ha combinato assieme alcuni di questi effetti cosiddetti stereocinetici con musica e altri fenomeni similari. Questi sono gli stimoli originali utilizzati da Duchamp. Anche qua sono dei dischi che vengono messi in lenta rotazione sul piano frontale. Una cosa che curiosa è che un po' di anni prima, nel 1918, in maniera totalmente indipendente, un oscuro all'epoca, ma non oscuro per gli specialisti, professore di psicologia sperimentale, chiamato a Padova per chiara fama da Graz, che si chiamava Vittorio Benussi, descrisse questi fenomeni con il nome di effetti stereocinetici. La configurazione che lui usò è massimamente semplice, cioè un disco che ruota e questo disco ha un piccolo eccentrico all'interno, oppure ne ha molti, come nella figura di destra, oppure ha degli eccentrici organizzati diversamente. Se voi guardate queste figure, meglio con un occhio soltanto, soprattutto la figura di destra, perché ci vuole un po' di tempo, normalmente perché si sviluppi, avrete l'impressione all'inizio che ci sia una specie di movimento relativo, e cioè che il puntino sembra muoversi in maniera indipendente all'interno del disco grande. Non è così, la figura è rigida, quindi tutto sta ruotando in maniera simultanea. E dopo un po' si verifica la cosiddetta trasformazione stereocinetica, che Benussi descrisse avere un aspetto veramente allucinatorio quando viene realizzata in condizioni di laboratorio, e vedete una specie di cono che sembra puntare verso di voi oppure allontanarsi come una sorta di imbuto. Notate anche che la configurazione è abbastanza bizzarra dal punto di vista della geometria proiettiva, perché se quello fosse un cono che oscilla nello spazio, la base dovrebbe essere un'ellisse, mentre è un cerchio. Il sistema percettivo però è abbastanza tollerante a questo tipo di variazioni.
Qualche anno fa abbiamo provato a vedere se i pulcini sperimentino il fenomeno dell'effetto stereocinetico, usando ancora una volta il trucchetto dell'imprinting, cioè li abbiamo imprintati su configurazioni che potevano dare a noi, esseri umani, l'impressione del cono o dell'imbuto, oppure di un cono troncato, e poi successivamente abbiamo provato a testare gli animali, a sottoporli ad una scelta preferenziale su effettivi oggetti tridimensionali che potevano corrispondere o ad un cono oppure ad un cilindro. E quello che succede è più o meno questo, che quando sono sottoposti ad imprinting sulla configurazione stereocinetica che dà luogo agli esseri umani all'impressione di un cono, scelgono il cono rispetto al cilindro. Viceversa, quando sono sottoposti ad imprinting nella configurazione che negli esseri umani dà l'impressione di un cilindro che oscilla nello spazio, scelgono il cilindro come oggetto tridimensionale. Cioè sembrano essere soggetti allo stesso tipo di illusione stereocinetica che ha così affascinato Benussi e anche Marcel Duchamp. Che cosa vedete qua? E avete l'impressione che ci sia un qualche tipo di paradosso visivo? Cioè la domanda più specificamente è: la gallina sta davanti o dietro allo steccato? Allora, se ci fate caso, c'è un po' di incongruità, perché nella regione delle zampe non ci sono dubbi, le zampe sono parzialmente occluse dallo steccato e quindi la gallina è dietro. Ma nella parte che sta più in alto, la regione del tronco, lì la cosa è un po' bizzarra, perché molte persone hanno l'impressione che la gallina stia davanti, e cioè che il corpo dell'animale stia davanti piuttosto che dietro allo steccato. Queste configurazioni in cui c'è cromaticità o c'è omogeneità cromatica e in cui quindi è difficile stabilire che cosa sta davanti e che cosa sta dietro, sono state molto studiate e Gaetano Canizza le ha utilizzate, era anche un buon pittore, per creare dei paradossi visivi come questi. L'ombrello sta davanti o dietro la ragazza? Allora, nella parte vicina alla mano non ci sono dubbi ancora, perché c'è disomogeneità cromatica e si vede che il manico dell'ombrello sta davanti alla maglia della ragazza, ma nella regione dei capelli molte persone hanno l'impressione che il manico passi dietro i capelli piuttosto che davanti. E lui ne ha fatte molte di immagini di questo tipo. Questo è un altro esempio, no? La canna da pesca del pescatore sta davanti o dietro la vela? Il fenomeno che sta dietro queste storie è conosciuto agli specialisti come effetto Petter e il meccanismo alla base è piuttosto semplice. Considerate due superfici come queste, una grande e una piccola. Qui avete il problema di decidere cos'è davanti e cos'è dietro. Non ci sono altre indicazioni perché la figura è cromaticamente omogenea. Allora, se voi decidete di far stare davanti la figura più grande, il rettangolo più grande, avete bisogno di completare amodalmente, come diciamo noi, cioè di creare dei contorni modali piuttosto piccoli di lunghezza, quelli lì. Ma se decidete che è il rettangolo piccolo che sta davanti, allora avete bisogno di fare una lunga operazione di completamento. Questa è un dipresso l'idea che aveva formulata il professor Petter all'Università di Padova, dicendo che il sistema visivo, come dire, lavora a risparmio, cioè cerca di completare modalmente i contorni lungo la via più breve. E quindi in un caso come questo, per esempio, il completamento avverrà più facilmente per i contorni AB e CD piuttosto che per quelli AC e BD. E questa è la ragione per cui, anche se la figura è multistabile, le persone in gran parte dicono di vedere il rettangolo grande davanti a quello piccolo piuttosto che il contrario. Anche in questo caso, qualche anno fa, con un collega svedese, abbiamo provato a vedere se lo stesso succede non nei pulcini ma nelle galline. Le abbiamo addestrate con delle immagini al computer come queste a scegliere l'oggetto che sembra più lontano. La lontananza in questo caso è definita dagli indicatori di prospettiva lineare che vedete dall'altezza nel campo delle due figure. Quindi non importa che fosse la scala, chiamiamola così, o il rombo, la scelta deve essere sempre per l'oggetto che appare più lontano. In questo caso appare più lontano, per esempio, il rombo. E poi una volta che l'animale aveva imparato, veniva messo di fronte a una situazione ambigua di questo tipo qua.
e doveva decidere che cos'è che sta davanti e che cos'è che sta dietro. In questo caso credo che tutti sarete d'accordo sul fatto che il rombo sembra stare davanti alla scaletta. In realtà non c'è alcuna ragione fisica per questo, è un effetto puramente percettivo che produce questa impressione, ma lo produce anche nelle galline. Sul tema di quanto tutti questi meccanismi dipendano dall'esperienza passata o dipendano invece da meccanismi interni, intrinseci al funzionamento del sistema nervoso, voglio farvi vedere un'altra cosa. Conoscete tutti i fantastici quadri prodotti da Escher e probabilmente i fisici e i matematici tra di voi conoscono anche la variante che è stata descritta da Penrose degli oggetti impossibili. Quando guardate un'immagine di questo tipo, se la guardate, come dire, distrattamente, avete l'impressione che sia un oggetto tridimensionale plausibile, ma se provate a seguirlo un poco con lo sguardo, vi accorgete che c'è qualcosa che non funziona, di bizzarro. E lo stesso accade, per esempio, quando guardate un cubo come questo, che è appunto un cubo di Penrose. Allora, l'incongruità che vediamo qui è qualcosa che ha a che fare con il fatto che noi sappiamo come gli oggetti tridimensionali devono essere fatti, o c'è un qualche tipo di violazione di principio in quelle che sono le giunzioni e il modo in cui le giunzioni debbono accadere nel mondo e che quindi non richiede esperienza? Allora, noi anni fa avevamo fatto un esperimento piuttosto semplice in cui esponevamo pulcini appena nati, privi di esperienza, un cubo di Penrose in cui c'erano degli occludenti che impedivano di vedere le giunzioni critiche. Quindi qua non si riesce a capire se questo è un cubo plausibile oppure no. E poi, dopo questo imprinting, agli animali venivano mostrati o la versione aberrante, diciamo così, oppure la versione corretta del cubo. E i pulcini spontaneamente scelgono il cubo giusto, così come deve essere. Ma notate che loro non avevano mai visto fino a quel momento un cubo reale nel mondo. Quindi anche in questo caso è evidente che il meccanismo causale che sta dietro questi fenomeni, queste illusioni, non è legato all'esperienza passata, non è legato alla nostra esperienza con gli oggetti reali del mondo, ma è legato al funzionamento intrinseco del sistema nervoso. Il che non vuol dire che non abbia a che fare con le proprietà degli oggetti reali. L'idea qui è piuttosto che il cervello si è evoluto nel mondo cogliendo quelle che sono le regolarità statistiche del mondo. Queste regolarità sono state incorporate nel genoma, in buona sostanza, e sono oggi parte del patrimonio dei meccanismi innati di funzionamento del cervello. Quindi, in un certo senso è apprendimento, ma su una scala temporale diversa, non l'apprendimento lungo l'ontogenesi, ma è l'apprendimento lungo la filogenesi, cioè lungo la storia naturale. Adesso vi faccio vedere qualche cosa su cui non ho fatto ricerca, ma mi sarebbe piaciuto tantissimo farlo. Se vi piace Roma, come immagino, probabilmente conoscete o avete visitato il capolavoro del Trompe-l'œil, della falsa prospettiva, che si trova nell'androne all'accesso al cortile di Palazzo Spada. Se non l'avete fatto, forse avete visto La grande bellezza, dove Sabrina Ferrilli descrive brevemente. Lei percorre la galleria, vi ricordate, e poi a un certo momento si gira. Ecco, l'impressione quando la guardate, la percorrete, è quella di vedere un corridoio che potrebbe essere 60 metri. In realtà è molto breve. Alla fine del corridoio si vede in giardino una statua che sembra di grandezza reale, che in realtà è più o meno grande così. E questo è il fenomeno della falsa prospettiva. In maniera abbastanza stupefacente, in anni recenti si è visto che questo meccanismo della falsa prospettiva viene utilizzato dagli uccelli giardinieri, dai bowerbirds, in maniera del tutto spontanea nella costruzione dei loro nidi. Questi uccelli, i maschi, costruiscono una specie di giardinetto utilizzando quello che c'è a disposizione nell'ambiente, tipicamente sassolini, ma anche rifiuti e altre cose,
che abbelliscono in maniera conscia con l'obiettivo finale di attirare le femmine. Ma la cosa interessante è che il modo in cui organizzano i sassolini, per esempio, non è casuale, cioè loro li dispongono secondo un gradiente. Non so se sentite l'audio oppure no, ditemi. Quindi in parole povere, lo vedete qua, i sassolini sono disposti secondo un gradiente, per cui quelli più grossi vengono messi più lontani e quelli più piccoli più vicini, e se, come hanno fatto questi sperimentatori, andate lì e gli distruggete tutto, a parte il fatto che l'uccello si arrabbia un po', poi si rimette al lavoro e li rimette a posto, li rimette secondo appunto il gradiente della falsa prospettiva. E qui vi faccio vedere, come dire, l'esito finale di tutto questo complesso lavoro architettonico. Quella è la femmina che sta osservando e deve decidere se il giardiniere ha prodotto qualche cosa di sufficientemente buono. Se sì, si concederà. Ecco, vedete, è una soddisfazione molto breve. Il meccanismo che produce tutto questo è facilmente comprensibile, no? Dal punto di vista della proiezione retinica. Se voi avete oggetti di diversa grandezza, a diversa distanza, sottendono ovviamente angoli visivi uguali, se aumentano in proporzione, oppure diversi, hanno sempre la stessa grandezza e si trovano a distanze diverse. È stato ipotizzato che il meccanismo potrebbe essere quello che si osserva per esempio nell'illusione di Ponzo. I due rettangoli gialli hanno la stessa grandezza, ma quasi tutte le persone hanno l'impressione che quello in alto sia anche più grande. Qui vedete che sono assolutamente identici. E in realtà, e questo è l'aspetto veramente paradossale, la falsa prospettiva che fanno gli uccelli giardinieri non torna con questa spiegazione, perché il gradiente viene prodotto nell'altra direzione. Se fosse così, si spiegherebbe bene, perché l'effetto sarebbe quello per cui il maschio sembrerebbe più grande di quanto non è. In realtà non è questo, per cui l'unica spiegazione plausibile è che in realtà la femmina semplicemente si limita a valutare, come accade in molte circostanze, insomma, di selezione sessuale, la bravura, la bontà, e quindi una specie di misura della capacità cognitiva del maschio che ha prodotto quel particolare giardino. La bontà dell'effetto, la bontà estetica per certi aspetti. Su questa faccenda della bontà estetica in realtà potremmo anche spingerci un po' più in là, perché probabilmente conoscete famosi lavori che sono stati condotti qualche tempo fa da una collega giapponese sulla capacità dei piccioni, poi duplicata anche nelle api più recentemente, di discriminare quadri di Monet e quadri di Picasso. La procedura è piuttosto semplice anche con le api, no? Prendete un certo numero di esemplari, supponiamo una decina, fate delle coppie, un Monet e un Picasso, e se l'ape va a appoggiarsi sul Monet, per esempio, prende dell'acqua zuccherata, se va sul Picasso prende dell'acqua e basta. Dopo un certo numero di prove gli animali imparano. Il fatto che imparino non ci deve sorprendere, potrebbe essere semplicemente che hanno imparato a discriminare. Per noi sono Monet e Picasso, per loro sono una cozzaglia di colori, di forme, di figure. Quindi non sorprende che le discriminano esattamente come discriminano una rosa da un papavero. Però a questo punto la domanda è: che cos'è che hanno imparato davvero? Hanno imparato a riconoscere individualmente degli esemplari
o hanno formato una specie di categoria generale. Per scoprirlo è sufficiente fare un semplice test. Gli presentiamo a questo punto dei nuovi esemplari, delle nuove coppie di Monet e Picasso e vediamo che cosa succede in prima istanza, la prima presentazione, senza avere un nuovo riapprendimento. E quello che si scopre è che le api addestrate ad andare sul Monet continuano ad andare sul Monet, quelle addestrate ad andare sul Picasso continuano ad andare sul Picasso. Esemplari di Monet e di Picasso che non hanno mai visto fino a un attimo prima. Come dico sempre, questa è una bella dimostrazione, in qualche occasione mi capiterà di dirlo al famoso critico d'arte, che è presidente di un importante museo a Rovereto, che non è che ci voglia un grande cervello per fare il critico d'arte. Il ganglio encefalico delle api contiene 860.000 neuroni, neanche 1 milione, contro gli 86 miliardi stimati del cervello umano. Scherzo naturalmente, perché la discriminazione di cui stiamo parlando qui non coglie gli aspetti semantici, no? Storico-culturali, che sono al di là delle capacità di un piccione o di un'ape, però coglie l'aspetto strettamente percettivo, cioè quel colpo d'occhio che ti consente, dopo un po' di esperienza, di discriminare un Monet da un Picasso, anche se non sei un esperto. E la cosa interessante è che la discriminazione tu la puoi fare in assenza di verbalizzazione, cioè tu non sapresti dire come fai a riconoscerlo, però lo fai, ci riesci. È un tipo di competenza, diciamo così, implicita. Voi direte, beh, questo è interessante dal punto di vista cognitivo-mentale, però non è che ci dica granché sul versante strettamente dell'esperienza estetica, cioè se gli animali vedano o percepiscano qualche cosa che possa essere considerato come bello. Beh, c'è un esperimento che io trovo incantevole, che è stato condotto recentemente, che si avvicina abbastanza a questa possibilità. E l'esperimento è stato di questo tipo. È stato chiesto ad un gruppo di bambini di fare dei disegni, quindi c'è un grande campione di disegni di bambini, e poi questi disegni sono stati valutati da degli adulti, da un campione di esseri umani adulti, come belli o brutti. Valutazione ovviamente soggettiva, ma molto consistente tra i partecipanti al rating, diciamo così, no? Tutti siamo abbastanza d'accordo quando vediamo questi disegni e dire questo è bello, questo è brutto. Ed è una valutazione che non attiene semplicemente al fatto che il disegno sia veridico o d'altro, è qualcosa di complesso che non sapremmo verbalizzare esattamente. Dopodiché, una volta che erano a disposizione questi disegni valutati, insisto, da esseri umani come belli o brutti, si è proceduto a fare un esperimento in cui a dei piccioni è stato chiesto di fare una discriminazione tra disegni belli e brutti, e qui ne vedete un esempio. Quindi, un po' come nell'esperimento precedente, gli stimoli vengono presentati in coppia, c'è un disegno bello e un disegno brutto, e ne uso un numero limitato, diciamo 10, 5 coppie, bello, brutto, e i piccioni devono imparare a fare la discriminazione. Anche qua non sorprende che lo sappiano fare, potrebbero basarsi semplicemente sulle caratteristiche di forma, di colore, eccetera, ma hanno imparato a riconoscere gli individui o hanno imparato qualche cosa di più generale? Anche in questo caso quello che si può fare poi è di fare un test di generalizzazione. Dal campione prendiamo degli esemplari nuovi, ma ancora belli oppure brutti. E quindi ti faccio vedere, piccione, un nuovo quadro bello, brutto, estratto dal campione, e che sia bello o brutto non l'ha deciso il piccione, l'abbiamo deciso noi esseri umani, e vado a vedere che cosa fa in prima istanza. Rispondi a caso, oppure se sei stato addestrato a scegliere il bello, continui a scegliere il bello, o se sei stato addestrato a scegliere il brutto, continui a scegliere il brutto? Si dà il secondo caso, generalizzano la, come dire, categorizzazione astratta di bello e brutto fatta da esseri umani, il che suggerisce come minimo che questo tipo di caratterizzazione, bella, brutta, di categorizzazione, è così generale, perlomeno tra i vertebrati, da poter essere facilmente trasferita dal giudizio di un essere umano al giudizio di un umile piccione. Va bene, grazie per la vostra attenzione e se volete saperne di più, suggerimenti per la lettura. Grazie.
devo dire che ci ha aperto un altro mondo ancora. Credo che questo tema del vero e del falso non finisca più. Allora adesso io direi facciamo un quarto d'ora di discussione su queste due relazioni e poi c'è la proiezione di una cosa assolutamente straordinaria su cui penso che dovremmo ancora fare qualche riflessione. Allora adesso la parola a Ernesto Carafoli. Io avrei una domanda, una curiosità, prima non per Paolo, e poi uno per Giorgio Volotigara, se posso farle. Hai parlato più volte di 30 o 40 mila anni fa, quando eravamo raccoglitori e cacciatori. In che misura è evoluto il concetto di vero o falso? Quando è che è cominciato a diventare moderno questo concetto? Hai un'idea? Naturalmente noi non potremo mai provare, perché non possiamo andare 40.000 anni fa e ripetere gli esperimenti fatti sugli umani di oggi. Però tutta una serie di dati, un pochino nello spirito di quello che ha detto Volotigara, ci spingono, anche alla luce di quello che succede oggi, a credere che una vita semplice, ripetitiva, in cui dovevi prendere decisioni veloci, richiedesse un sistema cognitivo basato sulla simmetria tra verità e falsità, nel senso che in prima istanza veniva premiata di più la rapidità, che noi siamo stati costruiti per controllare la verità, questo è più veloce perché dobbiamo fare meno operazioni che per la falsità, perché la falsità in genere richiede controllare la verità e poi constatare che essa è falsa, quindi richiedono operazioni in più. Quello che sostiene Kahneman, e che oggi molti sposano, è che quindi nel cervello odierno ci sono questi due sistemi, tali per cui le informazioni che noi raccogliamo nel mondo prima passano in quello che lui chiama sistema 1, che lavora molto velocemente e che probabilmente era prevalente in quel tipo di vita, cioè una vita appunto ripetitiva da cacciatori-raccoglitori, dovevi prendere decisioni molto rapidamente, dovevi avere paura dei pericoli, e oggi succede che non abbiamo paura del pauroso, non del pericoloso, di conseguenza di questo, e poi passava a un vaglio successivo di un sistema 2 che era più vicino ai criteri della razionalità scientifica. Il fatto è che oggi sarebbe meglio costruire degli uomini, se potessimo costruirli da zero, in cui ha molto più peso il sistema 2 del sistema 1, ma noi siamo eredi di questo passato. Di questo non abbiamo una prova diretta, ovviamente, ma abbiamo molti indizi convergenti in questa direzione, perché anche nella relazione che abbiamo sentito dopo ci sono dei casi in cui questi meccanismi sono già incorporati nel cervello e in questi casi sono molto difficili da modificare, e ci sono invece la plasticità che ci permette di insegnare ai pulcini, alle galline e così via, premiando alcuni stimoli rispetto ad altri. Ecco, questo è il tema. Però, come dico, noi non abbiamo una prova definitiva, però oggi quasi tutti accettano un'impostazione neodarwiniana, tale per cui in realtà c'è stata anche nella specie una certa selezione e adattamento all'ambiente. Il grande problema nasce dal fatto che gli ambienti sono cambiati troppo rapidamente in pochissimo tempo, cioè è stato stabile per decine di migliaia di anni e non sappiamo per esempio quando in questa stabilità è nato il linguaggio, sono nati i numeri, cioè non sappiamo esattamente, però sappiamo che c'è stata, diciamo, questa storia evolutiva. Poi c'è stato un cambiamento molto rapido. L'esperimento del cubo che tu hai detto, no?
cioè il nostro cervello evoluzionisticamente si è preparato, si è adattato geneticamente a riconoscere, diciamo così, le forme complete. Ma c'è qualcosa di più primitivo che riconosce, penso alla simmetria, penso, che so, al rapporto aureo, penso alla frattalità, c'è qualcosa del genere anche più primitivo che viene prima della forma del cubo completo. Certo, sì. Beh, sicuramente la simmetria è anche stata ben studiata, no? E per esempio, tu ti puoi aspettare che in tutti gli organismi che sono predatori, una maniera facile e importante per riconoscere le altre creature da cacciare sia il riconoscimento della simmetria bilaterale, perché questo tu tipicamente lo trovi negli altri organismi biologici. E in effetti è molto facile, per esempio, insegnare ai piccioni a categorizzare stimoli bizzarri, diversissimi tra di loro, sulla base di bilateralmente simmetrici, bilateralmente asimmetrici. È una cosa che loro fanno quasi istantaneamente e probabilmente lo fanno quasi istantaneamente perché sono preparati, predisposti a questo riconoscimento. Sulla questione del rapporto aureo e della successione di Fibonacci, quella è interessantissima. Tu sai che pochi giorni fa ero a Francoforte e una delle colleghe lavora in un istituto Max Planck che si chiama Istituto Max Planck per l'estetica sperimentale. E io gli ho detto, ma stranissimo questo nome, è un istituto che fa ricerche in neuroscienze in realtà a Francoforte. E mi fa, ma sì, è un omaggio a Fechner. E infatti l'avevo intuito, perché Fechner, il padre fondatore della psicofisica, è stato uno dei primi a occuparsi della faccenda, no? Lui faceva questi esperimenti in cui c'hai dei rettangoli che variano asse maggiore e asse minore e chiede alle persone qual è il rettangolo più bello, cioè qual è il rettangolo che ha la massima rettangolarità ed è quello che si avvicina al rapporto aureo. Però anche lì, sai, c'è tutta un'aneddotica. La più divertente storia che ho sentito è questa. Martin Gardner, che era il famoso autore dei giochi matematici per molti anni su Scientific American, a un certo momento ha raccontato questa storia dell'ubiquità della sezione aurea ovunque e tra le varie cose bizzarre aveva detto, guardate, il rapporto tra l'altezza di una signora e l'altezza all'ombelico, perché questa sia bella, deve stare in rapporto aureo. Nel mese successivo, nel numero successivo di Scientific American, arrivò una lettera di un gruppo di mariti canadesi e dicevano, caro Martin, abbiamo verificato sulle nostre signore, no, i conti non tornano, però ti possiamo assicurare che sono bellissime comunque. Certo. Il rifolo di Policleto, dove il nostro cervello reagisce in modo particolare al rapporto aureo proprio. Sì, assolutamente. No, io credo che lì ci sia qualche cosa di sostanziale, però perché funzionalmente nel caso del rapporto aureo non mi è molto chiaro. Può darsi che non ci sia una ragione funzionale, che quella cosa lì abbia a che fare, come dire, sia una specie di sottoprodotto del modo naturale di fare certe computazioni da parte dei neuroni, però non lo sappiamo per davvero. Ma nel mondo antico, citando Policleto, il risultato era dall'osservazione di centinaia di corpi umani belli, misurati, e da quello era una cosa empirica, dall'osservazione nasceva il rapporto perfetto. Dopodiché Policleto lo applicava in maniera oggettiva e continua, tanto che si diceva che bastava avere la falange del mignolo di una statua di Policleto per poter ricostruire l'intera statua. Nel volto, per esempio, il rapporto perfetto fra la distanza degli occhi era un terzo, un terzo, un terzo, un terzo, un terzo, un terzo. Cioè aveva teorizzato questo, ma lo aveva teorizzato sulla base dell'osservazione. Quindi è un dato che deriva dall'esperienza, ecco. Questo del cervello penso di sì, ma io andavo dietro a questo, cioè lui ricerca la perfezione, come i templi greci, cioè tutta la Grecia. C'è un bellissimo libro che è una raccolta di saggi che si intitola L'esperimento della perfezione, curato da Eugenio La Rocca,
dove appunto si spiega come tutta l'arte greca procede nella ricerca della perfezione attraverso il processo di ricerca e standardizzazione. Per esempio, la ricerca dei rapporti dimensionali nel corpo umano, quando viene trovata la perfezione, dopo Policleto cosa succede? Dopo Policleto si cerca il movimento e infatti Lisippo inserisce il corpo nello spazio, la stessa cosa con l'espressione del volto. Dopo, l'ultima cosa che nasce nel mondo greco è il sorriso, la felicità, cioè la risata. Prima nasce il dolore, poi... E questo è proprio un processo che è stato razionalizzato e studiato, ricerca, standardizzazione, quando è standardizzato passi ad altro. Quindi è un processo, comunque cosa faccia il cervello non lo so. No, ma in realtà però un po' lo sappiamo, nel senso che il punto lì è se questa... Un conto sono i fatti, cioè riconosciamo questi fatti e che c'è questa sensibilità ai rapporti, eccetera. Un'altra cosa riguarda la genesi. Quella che lei menzionava è un modello di spiegazione, cioè che questo sia il risultato dell'esperienza. Osserviamo molti visi e poi riconosciamo certe caratteristiche. Ma i dati suggeriscono invece che i dati, diciamo così, di estetica sperimentale, che in realtà questo tipo di sensibilità ai rapporti precede l'esperienza e che quindi persone che non hanno mai visto rettangoli riconoscono come rettangolo bello quello che sta in rapporto aureo. Io parlo del mondo greco perché Platone e la cavallinità, cioè l'idea platonica è qualcosa che è estratta dall'esistente e a un certo punto si crea la perfetta idea del cavallo. Ho interessantissima la discussione tutta, ma quello che ci si chiede è sostanzialmente se basta aspettare. È vero che per 9 decimi della nostra storia siamo stati cacciatori e raccoglitori, ma oggi è in funzione la selezione e l'evoluzione biologica? Perché mi dice Padre Kevis, un nostro amico neuroscienziato, mi dice che esistono dei segni percepibili mentali, cioè sperimentali, della destrezza, per esempio, che i nostri figli hanno nel mandare messaggi con il cellulare. Questa destrezza con il pollice ha una traccia nel cerebrale. Ma è in piedi l'evoluzione in questo? Basta veramente aspettare. I caratteri acquisiti si trasferiscono oppure no? Questa epigenetica è vera o non è vera? Lo vedete negli animali o non lo vedete? Ma secondo me, come dire, qua c'è una specie di equivoco, no? Perché è un'idea diffusa o che io sento diffusa che nella nostra specie l'evoluzione biologica, come dire, abbia cessato di operare perché è stata sostituita da quella culturale. Ma credo sia un errore terribile, perché l'evoluzione biologica è un meccanismo, la selezione naturale, che richiede certe caratteristiche, cioè la presenza di una fonte di variabilità, il fatto che alcuni individui si riproducono più degli altri e il fatto che ci sia un'operazione di selezione. Queste caratteristiche valgono ancora oggi. La variabilità c'è tra gli individui, il fatto che alcuni si riproducono di più rispetto ad altri, quello che cambia sono semplicemente le fonti di selezione. Ma non importa, voglio dire, supponiamo anche che un domani, ed è plausibilissimo, noi possiamo agire, e già lo facciamo, direttamente sul DNA con CRISPR-Cas9, eccetera. Questo non è che cambia il meccanismo dell'evoluzione, rimane in funzione, solo che agirà, diciamo così, le pressioni selettive su cui agisce sono quelle relate alla nostra nuova attività sociale e culturale, e cioè il fatto che andiamo a modificare direttamente il DNA. Ma la selezione naturale continua ad operare. Sì, certo, però se vogliamo fare cose più rapidamente, magari abbiamo mezzi più veloci. Sì. Allora, andiamo sulla proiezione. Ernesto, vieni qua vicino a me perché è merito tuo se noi adesso abbiamo questi video da far vedere, che sono veramente una cosa... Sì, no, diamo un grandissimo applauso. No, bisogna avvertire o sanno già che devono... Sì.
No, perché questi video sono pazzeschi, questo si apre il sì, dibattito sì. su originale, copia. Mi toccate il coraggio. No, facciamo una premessa, forse, spieghiamo cosa gli facciamo vedere, nel senso che un gruppo di olandesi che conosce Ernesto Carafoli ha provato un esperimento di fare dei falsi Van Dyck, dei nuovi Van Dyck, dei Van Dyck originali che non ha fatto lui. Ecco, il problema è questo. Adesso vediamo come hanno operato. One of Rembrandt's great achievements was to portray human emotions in a much more convincing way than artists had before him, and in many ways for all time. At ING, we believe in the power of innovation, what it can mean to people. We want to bring this innovative spirit to our sponsorship of Dutch art and culture. We knew that for this challenge, we needed to team up with experts from various fields to make this come to life. We're using a lot of data to improve business life. But we haven't been using data that much in a way that touches the human soul. You could say that we use technology and data like Rembrandt used his paints and his brushes to create something new. The first step was to study the works of Rembrandt in order to create an extensive database. We gathered the data from his collection of paintings from many different sources, including 3D scans and upscale images using a deep learning algorithm. Because a significant percentage of Rembrandt paintings were portraits, we analyzed the demography of the faces in these paintings, looking at factors like gender, age, and head direction. The data led us to the conclusion that the subject should be a portrait of a Caucasian male with facial hair between 30 and 40 years old, in dark clothing with a collar, wearing a hat, and facing to the right. From there, we started to extract features only with faces that were related to that specific profile. And we had to create a whole painting from just data. And we used statistical analysis and various algorithms to extract the features that make Rembrandt Rembrandt. We took parts of the face and we started to compare them. And then, based on this, we're able to create a typical Rembrandt eye or nose or mouth or ear. After generating the features, we were focusing on the face proportions. We used an algorithm that can detect over 60 points in a painting. We were able to align the faces and to estimate the distance between the eyes, the nose, and the mouth and the ears. A painting is not a 2D picture. It's 3D. You can see the canvas, you can see the process, and that's what makes the painting come alive. A hive map is essential to make the painting a painting. We incorporated the height map into the painting and printed on a 3D printer that uses a special paint-based UV ink. It printed many layers, one on top of the other, which resulted in the height and texture of the final painting. Sometimes a magical moment to see a painting for the first time. Even if it's computer generated, for me it is something special. I would have believed if I saw it in a museum that it would have been a real Rembrandt, just one I haven't seen before. It will be interesting to see Rembrandt looking at it. He will be happy that there are people trying to understand him and trying to create something out of that. So I think he will be happy. The next Rembrandt makes you think about where innovation can take us. What's next? Era Rembrandt ovviamente, non Van Dyck. Ecco, per me questa
cosa è assolutamente pazzesca. È un originale, è una copia, è vero, è falso? Beh, una copia non può essere perché non esiste Non prima. esiste. Ma neanche un originale di Van Ma Dyck. nemmeno l'originale, certo. Cioè, è un originale fatto da loro. Cioè. Certo, è una cosa incredibile che fra l'altro terrorizza i mercati d'arte, tra l'altro, perché la differenza è soltanto questo è fatto adesso, quello è fatto 340 anni fa, ma tale e quale è identico. Questo è nella natura di questo machine learning che viene adoperato per queste robe, che è una cosa che in qualche modo conosco, insomma. Cioè, quello che manca è il genio di Rembrandt. Cioè, tu prendi dall'archivio di tutto quello che ha già fatto, quello che avrebbe potuto fare. Quindi è una realizzazione possibile, è vero o falso, non lo so definire, è sicuramente di interesse straordinario. Certamente non c'è l'innovazione, non c'è, senza il passato di Rembrandt non riesce a riprodurre il futuro, questo è chiaro. Machine learning non puoi inventarti quello che ancora non è. E quello è il genio umano. Ma come lo definiamo? Una copia non puoi definirla. Non è una copia. È una rielaborazione. È una rielaborazione. Una realizzazione possibile di quello che avrebbe potuto fare. Sì, è un completamente... Diciamo pure però che io ne ho visti tanti, tutti li avete visti, Rembrandt. Questo è uno dei migliori, è perfetto proprio. E quindi come la mettiamo in questo modo? È un miglioramento anche, vogliamo dirlo, no? Le copie sono meno belle del previsto, cioè artisticamente, esteticamente. No. Sì, ma artisticamente è una cosa più bella dell'originale, perché hanno fatto 360 algoritmi, come sai, no? E quindi è qualcosa di non so come definirlo, sinceramente. Non so se è più bella dell'originale, qua sarei dubbiosa. È molto bello, ma non direi, cioè dire più bello dell'originale. Sentiamo Paolo. Forse nelle nostre discipline la distinzione consiste nel costruire qualcosa, riproducendo qualcosa di nuovo, estraendo le invarianti presenti nel quadro, come in questo esempio di Rembrandt, e rispetto a quando invece si usa un meccanismo che ci ha raccontato molto bene Varottigara, per prova ed errori, cioè tu presenti molti casi. L'apprendimento automatico oggi nelle macchine è fatto presentando molti casi e istruendo le macchine con miriadi incredibili di casi dalle quali loro estraggono le regole. Sono due meccanismi diversi, estrarre le invarianti e imparare attraverso moltissimi casi. Se uno introduce una nuova tecnica pittorica, il dripping di Pollock ad esempio, tu puoi fare dei nuovi Pollock con questa tecnica, però perché sembrerebbe abbastanza semplice, perché lui schizzava dall'alto e così via. Beh, c'era parecchi strati, è un po' più complicato. Sì, però lui, qui è il problema del colpo d'occhio per i modigliani veri, i modigliani falsi. Lui diceva sempre, questo mi è venuto, questo è riuscito e questo no. In realtà li faceva con la stessa tecnica, però alcuni funzionavano e alcuni no. Ed è interessante perché in realtà che criterio usava per distinguere quelli venuti bene da quelli non venuti bene, che in fondo lo scopriva dopo diversi strati che lui metteva di pittura. Io credo che sarebbe molto interessante qui studiare nel dettaglio che cos'è l'invariante, cioè che cosa loro hanno estratto dai Rembrandt veri per fare dei Rembrandt nuovi. Sì, quindi invarianti. Però se posso dire una cosa, questi qui di Amsterdam ci hanno chiesto, le abbiamo telefonato e loro ci hanno detto vi do tutto gratis, niente copyright, niente, potete tutto, però dovete scriverci commenti possibilmente positivi che avete ricevuto dalla discussione. Bisogna che lo pensiamo. Scriviamo che siamo sconvolti. Sconvolti, però c'è una cosa da dire qui, che... Sì, no, qui ci vorrebbe tanto. Quel critico d'arte di cui parlava prima il nostro amico per sentire cosa dice lui di una cosa.
No, ma era ironico sul critico d'arte suo, c'era un pizzico di ironia. Grazie. Forse ciò da cui dovremmo cominciare ad astenerci è il desiderio di realizzare gli assoluti. Probabilmente una cosa è vera relativamente a un certo sistema di riferimento ed è falsa relativamente ad un altro sistema di riferimento, per cui relativamente agli usi, alle tecniche, scusate, alle metodologie riproduttive, questo è sicuramente meglio addirittura dell'originale, sicuramente, probabilmente si può definire più vero dell'originale, però relativamente al sistema dei produttori, cioè degli artisti, è sicuramente falso. Certo che è falso, perché però qui il punto è che la differenza fra questo Rembrandt e i migliori fatti da Rembrandt stesso è che sono fatti 350 anni fa anziché adesso. È irrilevante se l'ha fatto Rembrandt o l'ha fatto un pittore qualsiasi, l'essenziale è che il prodotto estetico esiste e non è una copia, perché non esiste questo quadro qui. Ma perché deve essere un falso? Un falso è cioè, è una questione di semantica. Tecnicamente loro hanno preso il genio di Rembrandt, l'hanno riprodotto adesso. Guarda che c'è una cosa da dire a me turba molto. Busoni ha scritto che ogni melodia che adesso che venga da Mozart o venga da uno dei cantanti pop di adesso, per dire uno dei Beatles, insomma, esiste già nell'etere, occorre prenderla. Di fatto, teoricamente, la Divina Commedia già esisterebbe secondo questo concetto. Quindi, tutto sommato, qui Rembrandt era un esecutore fondamentalmente di quello che già esisteva, questo voglio dire, probabilmente, e questi qua hanno spinto la cosa un poco più in là, e poi Rembrandt non è niente, fa difficile farlo, hanno fatto 360 algoritmi, roba di questo genere. Ma tu pensa al Pollock, adesso Pollock è usato in chemioterapia, in terapia neurologica comunemente, perché i frattali calmano, si sa, è usato in terapia psicologica, chi qua se ne intende lo sa. Ora, fra usare un Pollock stesso che vende a 100 milioni di dollari e un Pollock il fatto adesso che ti calma esattamente allo stesso modo, qual è la differenza? Non la capisco io questa. No, vabbè, allora, è la creatività, è la creatività già Francesca, però è creativo quello che fa Rembrandt, pure l'ha preso dall'etere. No, è creativo. Io qua non riesco a seguire questo ragionamento che la cosa esisteva già, perché siamo in un ambito filosofico a cui non arrivo, confesso, probabilmente sbaglio. Per me la Divina Commedia non esisteva nell'etere. Questo però c'è chi lo pensa. Sì, no, ma per carità, rispetto le opinioni di tutti, faccio fatica limite mio, ignoranza mio, ma c'è creatività anche in questa, perché in realtà loro nel creare, nel realizzare quest'opera hanno utilizzato hanno fatto delle scelte, cioè la creatività c'è quando c'è una scelta, loro hanno fatto delle scelte. Hanno scelto Rembrandt, certo, potevano però anche creare dal niente un altro artista che fa delle cose stupende. No, ma hanno fatto delle scelte dell'occhio, del baffo, del certo. C'è una scelta nei particolari. Quindi potrebbero loro digitalmente creare il ritratto ultra super perfetto? Sì. Potrebbero farlo. Allora cos'è questa? Una copia? È mancanza di creatività? No, non è una copia, come hai detto giustamente tu, perché la copia presuppone un originale. Noi appunto sempre nel mondo dell'antichistica c'è copia, rielaborazione variante, perché noi di fronte a le statue che noi vediamo nei musei sono quasi tutte copie romane di originali greci e noi giudichiamo l'originale greco attraverso la copia romana. Allora c'è tutta una letteratura sulla differenza fra la copia fedele, che è quella ai punti che è stata fatta, sì. La copia invece, la rielaborazione, dove cambia magari un pezzo di abbigliamento, la conciatura, il gesto della mano, la variante che è una lata ispirazione all'originale greco. Quindi c'è tutta una... Qui siamo oltre ancora questa... Però Francesca, la copia si
si definisce semanticamente quando tu copi la cosa Certo. fatta da un altro. Certo. Allora ti faccio un esempio. Fontana ha fatto 800 tagli. Certo. Allora, i primi 10 erano cose stupende, creative, sculture e pitture messe insieme, eccetera. Ma gli altri 790 non sono copie queste? Però se le ha fatte lui sono originali. Ecco, vedi, ma è un assurdo questo semanticamente. Sono copie tali e quali. Sì, sono originali d'autore. Ecco, diciamo, ha detto bene, originale d'autore. Originali. E quindi non lo so. È come quando non fanno le litografie, no? Sì. Che ne fanno 80. Certo, ma è la prima quella... Cioè La copia d'autore è quella che vale di più. Ti pare giusto questo? Sì. A me no. Connaturato ancora una volta al nostro sistema cognitivo, al nostro cervello. È legato a quel fenomeno che è stato molto studiato che si chiama essenzialismo psicologico. Cioè gli esseri umani sembrano avere una specie di nozione intuitiva del fatto che ci sono delle cose che hanno un'essenza, che sono definite da un'essenza. Non importa che tu sai dire che cosa lo definisce, ma voglio dire, sono le cose che noi chiamiamo le tigri, le donne, i quadri di Monet, questo genere di cose qua. E l'inclinazione e la passione per gli oggetti originali è così forte che tu lo osservi nei bambini in età prescolare. Dicevo, c'è questo collega inglese che ha fatto questi bellissimi esperimenti in cui a bambini in età prescolare lui si è inventato una copy machine. Quindi gli fa vedere un oggetto, dice dammi il tuo orsacchiotto, ne facciamo una copia, guarda, identico, indistinguibile, percettivamente lo stesso materiale. Sei disposto a fare cambio? Il bambino dice no, neanche per idea, io voglio il mio orsacchiotto originale. Anche se tu non lo sai distinguere, non importa. È il punto ovviamente dei connoisseur e degli apprezzatori. No? Tu hai un Monet a casa, un bel giorno ti dicono ah che peccato, è una copia. Ora, dal punto di vista della tua esperienza non è cambiato niente, ti piaceva prima, ti piace adesso. Perché fa differenza? Fa differenza dal punto di vista economico, è chiaro, no? Ma fa differenza perché il valore che tu gli dai è legato all'essenza dell'oggetto e l'essenza è legata al fatto che ha una storia. Ma scusami, Ti dico un'altra cosa soltanto per capire il punto. C'è un altro esperimento in cui fanno lo stesso giochino con un cucchiaino d'argento. Tu gli dai un cucchiaino normale e dici ne faccio una copia, stesso materiale argento e già, i bambini dicono ok, l'accetto la copia. Dopodiché gli dici guarda, questo cucchiaino d'argento apparteneva alla regina, erano bambini inglesi. Stessa cosa in apparenza, no? Stesso argento, stesso cucchiaino, a quel punto la copia non la accettano. Perché? Perché quel cucchiaino lì ha una storia, la sua essenza deriva dalla storia, dal fatto di essere appartenuto alla regina. E questo è il valore delle copie specifiche degli oggetti originali di Fontana o di qualsiasi altro. Scusami un attimo, ma non c'è un qualche cosa di politicamente corretto in tutto questo? Cioè che si dà valore a cosa che non ha valore, perché un'opera d'arte si valuta per il valore estetico. Il valore storico è politicamente corretto? È un modo elegante di dire conformismo. Il fatto che appartenesse alla regina Vittoria non cambia niente, l'oggetto è quello, è piacevole o non piacevole. Il fatto storico è conformismo, secondo me. Se non glielo dici, questo glielo dici, ma se non lo sanno, metti 10 Rembrandt davanti, per loro tutti sono uguali. Se l'ha toccato riconosce il suo odore. Il bambino vede, gli presentano una finta macchina che fa queste copie perfette, vede che è stata prodotta in quel momento e quindi le manca quest'aura che è stato è un po' come nel Piccolo Principe, quando lui dice alla fine ma quella rosa è quella che io ho curato per tanto tempo. Questo è quello che... Questo però esula dal giudizio artistico, evidentemente, perché diciamo questo, la frattalità, no? Pollock, senza saperlo, faceva cose frattali nella dimensione di Autor fra l'1,5 e 1,6. Non lo sapeva, ma li faceva, li venivano al cervello. Bene, ora, quindi in qualche maniera
ha aperto l'argomento fratalità nell'arte, tanto che si chiama espressionismo frattale, no? La cosa benissimo. Ora, secondo te, se qui si può dire come Rembrandt, che aveva un certo modo della luce, pigliamo Vermeer, pigliamo che vuoi tu, insomma, il tipo dei baffi, eccetera, ha aperto un certo quale campo. Ecco, Pollock ha aperto il campo della frattalità nell'arte pittorica, non pittorica, la cosa di quella lì, insomma, vabbè, sappiamo. Bene, se ora adesso si vuole, diciamo, fare una cosa frattale per psicoterapia, dimentichiamo il valore terapeutico, cos'è? È una cosa che come questa che copia Pollack? No, che non lo è. È semplicemente il tuo diritto di in qualche modo esplorare un certo modo di fare arte, in questo caso frattalità per esempio, che è quello che nel caso che parliamo di Vermeer, la luce della finestra eccetera, aveva Vermeer. Non vedo che ci sia una cosa di tipo truffa o che so io in questo, per niente affatto. Se uno lo vende è un altro discorso. Torniamo al discorso che facevamo ieri, cioè il falso nasce quando c'è l'intenzione di truffare la gente. Questo è. Quando qualcuno cercherà di vendere al Getty Museum, che ha comprato di tutto, dei falsi clamorosi, il falso Rembrandt, dicendogli che è vero, lì c'è l'intenzione. Certo. In questo momento è una genialata, è una cosa originale. Ma se lo vendono a 10.000 euro per dire cosa da niente, secondo me non vedo il senso di colpa qui in sostanza. Ecco. Sentiamo anche Luca Zamparo. Ma io sposterei un attimo, invece di mandare noi dei feedback, io inizierei quell'email chiedendo a loro una cosa. Come l'avete nominato voi nella vostra prima email, comunicazione, riunione? Perché lo dico questo? Perché ricordiamoci cosa diceva anche Walter Benjamin nel 1936 sulla riproducibilità tecnica delle opere d'arte. Se rileggiamo Benjamin oggi, al posto del cinematografo mettiamo stampante 3D, quel volume lì 100 anni dopo funziona perfettamente. E per tutti noi, soprattutto per noi archeologi, noi facciamo una grande distinzione fra manufatti, 99% di quello di cui ci occupiamo, e poi gli artefatti, perché dietro c'è la volontà, sia dal punto di vista creativo, e quindi poi che genera l'aura, definita da Benjamin, sia poi la ricezione, quindi l'interpretazione degli altri dal punto di vista questa è arte sì o no. Mi verrebbe da chiedere proprio a chi ha avuto l'idea di questa cosa qua, voi come l'avete definita? Il filmino scusa Luca, ti ho interrotto. Il filmino è intitolato The Next Rembrandt, cioè un altro Rembrandt, il Rembrandt futuro, il prossimo Rembrandt. Questo così l'hanno intitolato, loro secondo me l'hanno pensato così. Ma quindi abbiamo aperto una nuova tipologia. Siamo andati oltre la copia, il falso, la variante, la replica, il pastiche. Siamo andati ancora oltre. Ricreazione. L'importante è che non abbiano messo la firma. Certo. Sì, ma di fatti si può dire però questo è il prossimo Rembrandt. Se l'avesse fatto Rembrandt l'avete fatto così. Ti faceva quella che diceva che le cose sono lì, devono essere solo prese, come diceva Busoni, come dicevi tu. Allora, io quello che posso dire è che certamente con questi meccanismi di machine learning tu puoi creare tutte le opere che Mozart non ha scritto. Mozart con la sua testa. No, dimenticavo questo. Scusa, adesso questi di Amsterdam stanno andando nell'ambito della musica. Certo. Parlando e questo di Mozart. è esattamente la stessa cosa, perché è matematicamente è la stessa cosa. Quindi, ma è interessante questo esercizio? Certo che è interessante, certo che lo è. Certo, basta che sia trasparente, che sia chiaro qual è la genesi dell'opera. Diciamo, qui si potrebbe dire Rembrandt l'avrebbe fatto così e l'avrebbe fatto anche bene, perché questo è un ottimo ritratto evidentemente. No? È veramente bello. Va bene, devo dire che... Cosa scriviamo per loro ora, Francesca? Allora, intanto che siamo rimasti sconvolti e affascinati anche dalla qualità tecnologica che hanno utilizzato, perché
No, la cosa pazzesca è la pennellata, la riproduzione della pennellata, perché quando hanno fatto vedere i vari livelli, quella riproduzione, perché quello è un altro trucco, spesso i falsari non riescono a riprodurre in maniera fedele la pennellata. Loro hanno riprodotto anche la pennellata di Rembrandt con lo spessore del colore, quella è una roba pazzesca, quindi è una genialità che potrebbe creare nel mercato, perché una persona malintenzionata questo lo vende per 100 milioni di dollari. L'ultimo Apollo l'ha venduto a 100 milioni, per dire. Va bene, allora mangiamo qualcosa? Tutti quanti? Ce lo siamo meritati. E ringraziamo Ernesto e tutti i relatori, ma questa cosa secondo me è stata è sconvolgente. Allora, questo video è purtroppo Alessandra Ghisleri, che credo che non abbia bisogno di presentazioni, perché penso che l'abbiamo vista tutti in tutte le televisioni, perché è una sondaggista, quindi sono quelli che sbagliano sempre i sondaggi. Benissimo. E non ha potuto venire perché evidentemente in questi giorni la politica impazza, per cui sono tutti impegnatissimi. Ci ha mandato un video e il titolo della sua comunicazione era "L'arte di saper leggere la società con i numeri, tra il vero, il falso e il verosimile", quindi pienamente in tema con il nostro argomento, e adesso l'ascoltiamo e sentiamo cosa ha da dirci. Poter essere con voi, ma per un appuntamento che non si può assolutamente spostare, sono lontana, e quindi per poter contribuire anch'io a questo magnifico evento ho deciso di registrarvi un piccolo video in cui vi racconto alcuni spunti sul concetto di vero e falso e verosimile nei sondaggi. Oggi i sondaggi fanno da faro per intravedere il mondo verso cui potremmo andare e costruire davanti a noi un percorso. Attraverso lo studio delle opinioni, delle domande poste, dai dati passati e dallo studio dei trend, è ovvio che si può delineare quel mondo possibile, per citare Leibniz. Questo mondo possibile che emerge dai sondaggi può essere di diversa natura, benigna, maligna, anche neutra. In tutti questi casi quello che guadagniamo comunque è la possibilità di intravedere prima ciò che potrebbe essere poi e quindi agire di conseguenza. I sondaggi hanno il potere di sondare, mi piace questo gioco di parole, quindi sondare il mondo in potenza, no? Come potenza, come accezione aristotelica. Prendiamo per l'esempio l'uso dei sondaggi al fine di immettere un nuovo prodotto sul mercato. Quello che i sondaggi fanno è di creare un mondo possibile, quindi in potenza, in cui quel prodotto viene immerso nel mercato. Si raccolgono opinioni, come le persone si relazionano per quel prodotto e come risponderebbero su quel prodotto e come e quali sono i giudizi in merito a tale prodotto. Attraverso le risposte si può quindi quasi simulare come il mondo potrebbe rispondere all'immissione di tale prodotto nel mercato. Le possibilità che emergono sono plurime, di doppia natura, anche se vogliamo, positive e negative, ma anche neutre in alcuni casi, o addirittura anche indifferenti. Comunque in ogni caso ci viene data una linea guida di come una realtà possibile potrebbe creare un mercato possibile. Aiutandoci ad agire nel mondo reale, e quindi non solo per i nostri fini, ma quindi anche per scopi che interessano ai nostri clienti, si può scoprire attraverso i sondaggi il nostro fine, quindi raggiungere quello che veniva detto telos. Cioè i sondaggi sono come una candela che ci illumina la strada buia, e ovviamente una candela non può illuminare tutta una stanza, non è il sole, non è un incredibile lampione, è una candela che può illuminare un certo percorso. Fotografa un istante ben definito ed è l'immagine di quell'istante e ci permette non solo di non cadere, ma ci dà tutte quelle informazioni per permetterci di proseguire il nostro cammino. Quindi, come ogni strumento, sta a colui che ne fa buon uso e quindi di decidere
come e se usarlo per scopi nobili e anche valorosi oppure per fini meno nobili, quindi mossi da determinati interessi e strumentali. Sono strumenti molto definiti e sicuramente per questo possono essere anche molto pericolosi, non solo per chi li usa ma anche per chi ne abusa, possiamo dire con un gioco di parole ancora. Possiamo dire che il grande manager, l'ufficio marketing, il politico, l'addetto alla comunicazione riescono a scrutare, grazie ai sondaggi, possibilità e verità della gente, della eterogeneità della gente, che comunque rimarrebbero nascoste al nostro mondo e a quel mondo che noi definiamo intorno a noi. Perciò possiamo vedere oggi il sondaggista, lo possiamo leggere come il capitano di un veliero che naviga all'interno della società. Il suo vento sono le opinioni e le percezioni della gente e la sua mappa sono gli algoritmi che gli permettono di leggere e interpretare i dati emersi come risultati dei sondaggi. Ne consegue che il vero fulcro dei sondaggi risulta essere poi il sondaggista, il ricercatore, colui che è in grado di scorgere nelle opinioni della massa un trend o una linea comune di pensiero, attraverso il quale, come diciamo un rabdomante, cerca ovviamente quelle verità che si possono palesare da un momento all'altro. Per alcuni politici può essere un Virgilio, per le aziende spesso ci troviamo anche a scoprire dei lati oscuri della società, di come si rapporta con determinati prodotti o con determinate comunicazioni. In fondo, fin dai miti antichi, ogni re è sempre stato affiancato da un indovino che lo aiutava nella possibilità di scrutare il suo futuro. Noi purtroppo non abbiamo né palle di cristallo né bacchette magiche, ma ci affidiamo alle nostre armi che sono la matematica, il linguaggio e la logica. I sondaggi possono essere quindi visti come quello che veniva definito il telos di Aristotele, telos come il fine a cui agoniare o da cui distaccarsi. La ricerca di mercato quindi ci aiuta a vedere un possibile fine e questo perché senza scopo non ci può essere un'azione verso quest'ultimo. Quindi lo scoprire quello che potrebbe essere il nostro obiettivo è quello che è l'obiettivo della conoscenza, scoprire quel mondo che il nostro cliente non conosce, farglielo conoscere e offrirgli tutti quegli scenari che potrebbero essere utili a lui per interpretare al meglio il lancio di un prodotto, una campagna elettorale, una campagna di promozione, il sapere anche se un farmaco viene gestito nella maniera corretta o meno e così via. Ciò che emerge da tutte le ricerche di mercato non è il mondo come dovrà essere, ma il mondo come è raccontato attraverso il sentiment, le percezioni e i giudizi della popolazione. Quindi il sondaggista moderno acquisisce quasi il ruolo del poeta, in accezione aristotelica sempre. Infatti, come il poeta descrive il mondo come potrebbe essere nei vari scenari che ovviamente studia e scruta attraverso i risultati che percepisce e che ottiene dalle ricerche. L'arte delle parole, della descrizione del verosimile riescono a far intravedere un mondo che potrebbe essere attraverso non solo l'interpretazione del sondaggio, ma anche un mondo, descrivere un mondo come è attraverso quelle che sono le opinioni di coloro che compongono la società che si indaga. Quindi i sondaggi possono dare una linea guida di come il mondo si può manifestare o come potrebbe manifestarsi sottoposto a determinate spinte e quindi come interagire con quello che potrebbe essere il presente per poter modificare il futuro. Attraverso quindi la raccolta delle opinioni delle persone, di dati presenti e passati, si possono ottenere dei rapporti di causa-effetto molto stretti. È ovvio che il sondaggio va studiato sempre in tracking, cioè in continuità. Il fatto che i sondaggi non abbiano uno stretto rapporto causa-effetto obbligato, ma si può moltiplicare e si può anche definire in più lati, deriva dal fatto stesso che i risultati di questi ultimi sono basati da un rapporto diretto
tra colui che analizza e il corpo delle opinioni e dei dati grezzi, che siano essi big data, risposte a questionari e così via. Bisogna sempre passare per un filtro soggettivo, ovviamente, quindi essere oggettivi di fronte al numero, ma soggettivi con la propria esperienza, con la propria visione, per analizzare quei numeri e portare alle diverse letture. Ad esempio, è ovvio che se noi abbiamo il 50% delle persone che su una domanda offre un giudizio negativo e un 30% un giudizio positivo e un 20% non sanno rispondere, ovviamente a seconda di come si legge il dato e si interpreta e sulla storia di come si è arrivati a raggiungere quei risultati sta la descrizione dello scenario. Tanto più un dato viene letto con tutto questo contorno, tanto meglio il nostro cliente è soddisfatto nell'interpretazione di quello che noi gli abbiamo offerto, perché avrà una situazione più o meno reale di quello che è ovviamente lo spaccato analizzato. Per far emergere un esito di verità o falsità da un sondaggio bisogna entrare ovviamente in relazione con l'insieme delle opinioni raccolte e porsi molte domande. Quindi il questionario risulta fondamentale nella costruzione di un sondaggio, perché rispetto alle domande poste e alle lenti con cui si interpretano poi le risposte ricevute si può delineare uno scenario oppure un altro, e quindi quel potrebbe essere deriva dall'incontro e dal dialogo delle opinioni delle persone, dal filtro soggettivo che è stato messo alla base del questionario per filtrare le opinioni degli intervistati. Si potrebbe dire oggi che il sondaggista ha le proprie forme a priori, per citare Emmanuel Kant, forme a priori forgiate dalla propria esperienza, dalle credenze, dalla conoscenza, dalla visione del mondo e da quello che ovviamente sono le differenze della percezione e dell'eterogeneità dei campioni che sono stati raccolti. Ne consegue che queste forme a priori di ogni ricercatore saranno differenti anche nelle esperienze vissute. Ecco perché è sempre meglio avere un team di ricerca, perché ovviamente tutte le opinioni concederanno al ricercatore capo la capacità di interpretare il mondo visto da angolazioni differenti dalle opinioni della gente e dalle opinioni dei suoi altri ricercatori che intercedono insieme a lui nella lettura. Il bravo ricercatore cerca di uscire sempre dal suo inner cycle e di entrare in una visione molto più ampia e globale. Questo perché le verità e le falsità, così come le abbiamo definite, che emergono dai sondaggi, sono dei costrutti, degli aggregati delle singole esperienze e dei bias di coloro che partecipano ai sondaggi. Essendo una verità o una falsità che emergono dalle opinioni delle persone, esse non esprimono mai delle verità assolute, ma sempre delle verità relative proprio alle persone e alle proprie risposte, e quindi alle differenze e alle eterogeneità. Ecco allora che un buon campione definisce, con un buon questionario, definisce in maniera ben lineare diversi scenari a seconda di come sono state sollecitate le diverse domande. Come sosteneva Galileo, all'interno del Saggiatore, il libro della natura è scritto nella lingua della matematica, perciò questi archetipi di verità e falsità, cioè matematici e delle scienze naturali, possono essere elevati a livello universale. Ma il libro della natura non è scritto nella lingua delle opinioni, perciò le verità e le falsità in questa dimensione risultano sempre acquisire dei valori generali. L'opinione è una potente arma della ragione che permette il dibattito, lo scambio di idee e soprattutto il crescere e il trasformarsi delle società. Secondo John Bordey Rawls, filosofo morale e politico statunitense morto nel 2002, la ragione umana è posta in libertà e ha quindi opinioni differenti, che vanno anche contro una verità intesa come senso assoluto. Pensiamo ai terrapiattisti, per esempio, no? La scienza dei sondaggi si presenta allora come una scienza sociale che va ad indagare le opinioni a favore e contro e ad ognuno a far esprimere le proprie verità. Ma la verità della scienza sociale è, secondo Max Weber, qualcosa di difficile da maneggiare, perché non ha a che fare con la scienza naturale e la verità assoluta a cui siamo abituati,
ma si potrebbe affermare che quando si parla di sondaggi non bisognerebbe parlare di vero e di falso in termini assoluto, ma di verosimiglianze. Quindi a seconda di quelle che sono le diverse sollecitazioni ci troveremmo in comparti, in situazioni con diversi scenari. Platone descriveva il verosimile come una realtà posta tra il vero e il falso, perché per Platone, per la sua teoria della mimesi, anche come il mondo empirico imita il vero mondo delle idee, così anche le descrizioni e le teorie del mondo empirico dell'apparenza sono in grado di imitare la verità e si ritrovano a questo punto ad essere solo simili al vero. Queste teorie sondaggistiche potremmo affermare che sono probabili e possibili. Con questo gioco di filosofie e alcune citazioni siamo arrivati ancora ad Aristotele, dove per lui il verosimile risultava essere il luogo del possibile, di come le cose potrebbero essere, dove la credibilità risulta presunta e non univocamente raggiungibile. Essendo i sondaggi studi statistici e scienze sociali, David Hume, noto filosofo scozzese del 1700, con il suo scetticismo andrebbero contro i sondaggi. Hume infatti sosteneva che le scienze fossero solo un costrutto umano dotato di un grado di possibilità e non bensì di un grado di certezza universale. Perciò per Hume non sarebbe possibile fondare in maniera razionale alcune verità che emergerebbero dai sondaggi. C'è da dire che ai suoi tempi i metodi dei sondaggi non avevano a disposizione tutti gli strumenti che si hanno oggi in dotazioni e non erano quindi così precisi e soprattutto non riuscivano a sollecitare nella modalità come riusciamo noi oggi attraverso anche i social, gli smartphone e i cellulari, i computer, quelle che sono ovviamente i questionari e le verità che noi raccogliamo. Perché queste verità per Hume non sarebbero altro che risultati basati su opinioni di persone interrogate da altre persone. Perciò per Hume i sondaggi non avrebbero un valore deterministico, ma solo un grado di probabilità. Ecco che allora risulta essere la soggettività il motore immobile che dà vita alla verosimiglianza dei sondaggi. E riguardo a ciò, la meccanica quantistica può aiutarci a chiarire o ad oscurare maggiormente tale concetto. E arriviamo così a stabilire l'importanza e il valore dell'eterogeneità. Il valore di essere uno e assimilabile di volta in volta con coloro a cui piace il caffè al posto del tè, ad esempio, o chi vota il blu al posto del rosso, e così via. E secondo l'interpretazione della relazione della meccanica quantistica, portata in auge da molti fisici a livello mondiale, tra cui anche Carlo Rovello, nostro concittadino, un sistema acquisisce le proprie caratteristiche solo quando entra in relazione con un altro sistema che funge da osservatore. Poniamo ora che un sondaggio possa essere visto come un sistema chiuso, composto da un numero indefinito di opinioni, di per sé, senza una vera verità intrinseca. Grazie alle scoperte della meccanica quantistica sappiamo che un sistema acquisisce delle caratteristiche solo nel momento in cui interagisce con un osservatore esterno, in questo caso il sondaggista. Le caratteristiche che emergono dal sistema osservato dipendono quindi anche dalle caratteristiche dell'osservatore e dalla sua capacità di interpretazione. Ciò significa che ciò che emerge da un sondaggio, la sua veridicità, deriva anche da come l'osservatore si è posto nell'interpretazione del sondaggio, quali domande si era posto prima e quali risposte desiderava poi. In poche parole, quali erano le sue forme a priori nell'atto di analizzare le opinioni. Detto questo, e avendo fatto questo viaggio tra la filosofia e le varie teorie, ho scoperto che anche i Peanuts con Charlie Brown e Linus hanno le loro verità. Perché in una vignetta avevo letto che quando scopri e pensi di avere tutte le risposte, la vita ti cambia tutte le domande. Ed è proprio così, ed è con questa riflessione che vi saluto ancora e vi ringrazio per avermi invitato al vostro convegno. Applaudiamo anche se non c'è. Allora sì, io ringrazio virtualmente Alessandra Ghisleri che ha aperto altre piccole prospettive sulla distanza fra vero e falso, introducendo altre categorie, il verosimile, il probabile, il possibile.
e è un peccato che non ci sia, perché credo che la prima domanda che a me verrebbe spontanea da farle è: ma quanto mente la gente ai sondaggisti? Adesso invece in presenza, e la ringraziamo di essere venuta, Chiara Giaccardi, professore ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell'Università Cattolica di Milano, autrice di numerosi saggi. Sono andata a vedermi un attimo il suo profilo prima di presentarla, e l'elenco dei suoi libri è veramente infinito, e ci parlerà il titolo della sua comunicazione è Oltre la post-verità. Grazie di questo invito e anche della scelta di questo tema, perché è un tema tanto difficile e scivoloso quanto importante, quindi non siamo molti, ma magari queste riflessioni possono risuonare ormai anche fuori delle pareti dove sono pronunciate. Io sono una sociologa con una base però filosofica, a cui tengo molto, perché il tema della verità non si può affrontare se non ci sono dei fondamenti di qualche tipo, epistemologico, filosofico. Mi occupo di sociologia della comunicazione, soprattutto sociologia e antropologia della comunicazione, ed è dentro questa cornice che ho preparato questo intervento, che richiede una premessa, perché parlare di verità oggi non è come parlare di verità anche soltanto 20 anni fa o 30 anni fa, o quando mi sono laureata. Quindi la premessa, per così enunciare questa premessa, mi rifarei alle parole di Edgar Morin, un grandissimo intellettuale ormai centenario, forse ha 101 anni credo, ma tuttora lucidissimo, e teorico della complessità, perché noi viviamo in un mondo ipercomplesso e non possiamo non considerare tutte le dimensioni di questa complessità nel loro intreccio, non possiamo più isolare in maniera così a compartimenti stagni, iperspecialistica, le questioni che riguardano il nostro tempo. E Edgar Morin scrive: forse abbiamo superato i limiti al di là dei quali nessun problema fondamentale posto all'umanità può essere risolto solo nell'attuale quadro delle nostre società e nell'attuale divenire della nostra storia. Edgar Morin si pone la questione, appunto, il cambiamento e questa complessità crescente ci vede inadeguati nell'armamentario concettuale, nelle nostre categorie, nella nostra capacità di descrivere cosa sta succedendo. In questo sforzo, l'ultimo libro che ho scritto insieme al collega e consorte Mauro Magatti, anche lui sociologo, si chiama Super Società, perché pensiamo che la parola società, che è nata nella modernità, non sia più adeguata a cogliere appunto questo intreccio planetario di processi dove le intersezioni tra le varie dimensioni, tra le varie sfere dell'esistenza sono sempre più strette. In particolare l'intreccio tra la biosfera, cioè la sfera che riguarda la vita degli organismi viventi, la tecnosfera, cioè quella sfera di artefatti tecnologici che sono sì prodotti dagli esseri umani, ma che poi, come dire, vivono secondo logiche e dinamiche proprie, e la noosfera, cioè la sfera del sapere, della conoscenza, del pensiero, ma anche dell'arte, dello spirito, sono sempre più intrecciate. Il rischio qual è? Che la tecnosfera colonizzi le altre due, snaturando completamente la biosfera e plasmando la noosfera a propria immagine e somiglianza, in modo che non c'è più un punto di critica, un punto esterno sulla base del quale valutare e orientare lo sviluppo della tecnica. L'infosfera, cioè la sfera dell'informazione, un termine che è stato coniato già negli anni '80, ma che è diventato celebre con le riflessioni di Luciano Floridi, questo filosofo molto, molto in voga, che appunto ha utilizzato questo termine anche come titolo di uno dei suoi libri. L'infosfera sta un po' nell'intreccio
tra queste tre dimensioni, bio, tecno e la dimensione del nous, senza però ricoprirle, perché ormai nella società dell'informazione tutto è informazione, tutto è digitalizzabile, riconducibile a appunto un'informazione digitalizzata tradotta nel codice binario 01. Tant'è vero che ormai anche il genere lo leggiamo come binario o non binario, applicando a mio avviso in maniera totalmente riduttiva e mortificante la logica del digitale invece alla dimensione antropologica. Viviamo in un mondo entropico. L'entropia cresce e con entropia si intende l'aumento di disordine di un sistema che può portare alla sua fine, alla sua morte, un caos crescente che può portare alla sua dissoluzione e che cresce man mano che crescono soprattutto due dimensioni, la frammentazione del sistema e l'omologazione, cioè la perdita di varietà interna, la dedifferenziazione dentro questo sistema. Per esempio, il riscaldamento globale è una dimensione dell'entropia, una dimensione che riguarda l'aspetto appunto termodinamico. La perdita di biodiversità è un'altra dimensione di questa entropia, la riduzione del numero delle specie, quindi la dedifferenziazione dentro la biosfera. E poi c'è anche una dimensione di caos comunicativo. Pensiamo recentemente c'è stata la notizia di balene che hanno sbagliato strada, perché anche le informazioni che regolano la vita vegetale e animale sono impazzite. I fiori per il riscaldamento climatico sbocciano prima del tempo, poi la gelata li stronca, gli uccelli migratori perdono la rotta, le balene perdono anche loro la rotta e c'è il fenomeno delle balene spiaggiate. Quindi l'entropia ha queste dimensioni evidenti, sempre più urgenti, sempre meno rimandabili al futuro. Ma c'è anche un risvolto prettamente antropologico dell'entropia, che sulla scorta di un filosofo amico prematuramente scomparso, che è Bernard Stiegler, chiamiamo antropia, cioè quell'aumento dell'entropia legato all'attività specificatamente umana nell'era dell'antropocene, cioè nell'era in cui l'essere umano ha un impatto talmente forte sul pianeta da modificarne la stessa struttura geologica, scusate. E detto con un paradosso, l'essere umano distrugge le condizioni stesse della propria sopravvivenza. E l'antropia è speculare appunto alle tre dimensioni che abbiamo visto, cioè una forma di frammentazione che è la disgregazione personale collettiva, la frammentazione sociale, la perdita dei legami, la perdita di unità del sé, sempre più i disturbi psichici legati proprio alla fatica di abitare il proprio io sono in crescita soprattutto negli adolescenti e nei giovani. C'è dal punto di vista comunicativo una semplificazione e banalizzazione delle posizioni, una polarizzazione in schieramenti che spazialmente si dividono lo spazio pubblico, appunto, l'arena pubblica, e ormai non si chiede più che cosa pensi su un certo tema, ma da che parte stai, dove gli schieramenti sono proprio polarizzati in maniera radicale e ipersemplificata. E poi c'è il tema appunto del caos, del disordine comunicativo, si parla di infodemia, abbiamo sentito questa parola nel corso della fase più acuta della pandemia, no? Quando l'eccesso di informazione produce più disorientamento che possibilità di orientarsi per le persone. Le fake news, l'inquinamento rispetto alle campagne elettorali, tutto il tema della post-verità sta in questa dimensione antropica, cioè in questo crescente caos, frammentazione e semplificazione che riguarda appunto la nostra società. Quindi è questa la cornice, una cornice di complessità crescente, di super società,
una cornice antropica, una cornice dove la dimensione comunicativa e informativa incide moltissimo sull'aumento di questo disordine. Sapete tutti che post-verità è stata la parola dell'anno del 1996, che indica il fatto che i dati oggettivi, i fatti oggettivi sono meno importanti rispetto alla capacità di suscitare reazioni emotive. E qui mi viene in mente una frase del filosofo Jean-Luc Nancy che diceva: vero è ciò che mi tocca, cioè vero è ciò che ci scuote, che ci colpisce alla pancia, che ci suscita delle emozioni, e non c'è più una verità come un'idea di verità come adeguamento alla realtà o approssimazione alla realtà, ma come capacità di ottenere effetti. C'è una svolta pragmatica del concetto di verità. Vero è ciò che mi tocca, ciò che mi colpisce, vero è ciò che emoziona, ciò che produce degli effetti tangibili in termini proprio di orientamento delle opinioni, di decisioni, di voto, di comportamenti dell'opinione pubblica. Dentro questa idea di post-verità, però, appunto, questa idea può essere sottoposta a critica e l'obiettivo di questa conversazione di oggi da parte mia, di questo mio intervento, è proprio quello di sottoporre a critica questo concetto di post-verità, non attraverso delle armi moralistiche, diciamo così, o etiche, ma attraverso una serie di considerazioni che partono anche dall'osservazione, dall'esperienza, dall'osservazione di fenomeni che sono sotto gli occhi di tutti, che quindi possiamo riconoscere come utili per aiutarci a capire, no, queste dinamiche. Una prima critica che farei è questa, di cui abbiamo avuto testimonianza. Più informazione non significa necessariamente più conoscenza. E l'infodemia è stata proprio il segno di questo. Avevamo ogni giorno tantissime informazioni sul numero di contagi, sul numero di morti, su che cosa poteva o non poteva contrastare il contagio, a seconda poi del fatto che i tamponi fossero fatti durante la settimana o nel fine settimana. Sembrava che i dati cambiassero, ma in realtà è perché i dati non sono poi così sempre affidabili, come è stato detto, dipende da come sono. Quindi non è affatto detto che più informazione, che un accumulo di informazioni ci aiuta a comprendere meglio che cosa sta succedendo. C'era una vignetta molto bella del New York Times che diceva: ho visto le news del mattino, le news del pomeriggio, le news della sera, ho seguito non stop news, eccetera, perché non capisco cosa sta succedendo. Perché l'accumulo, la quantità non necessariamente produce qualità, se non ci sono dei criteri per orientarsi. Il filosofo coreano Byung-Chul Han, che è illuminante e per tanti aspetti della contemporaneità, scrive: da sole le informazioni non illuminano il mondo, anzi possono oscurarlo. Da un certo momento in avanti le informazioni non informano più, bensì deformano. E le informazioni, appunto, poi prosegue dicendo che oggi inseguiamo le informazioni ma non approdiamo a nessun sapere. Salviamo quantità immani di dati senza far risuonare i ricordi. Accumuliamo amici e follower senza mai incontrare l'altro. Così le informazioni generano un modo di vivere privo di tenuta e di durata. E in un testo più recente, Le non cose parla proprio di derealizzazione, cioè di perdita di contatto con la realtà. Quindi questo è un elemento critico e la critica è fondamentale, la stiamo perdendo. Abbiamo l'insulto, la svalutazione, ma la critica nel senso letterale del termine, di discernimento, di discernere, la stiamo perdendo e la dobbiamo recuperare. Quindi questo è un elemento critico. Non possiamo equiparare informazione e conoscenza, non possiamo ingenuamente pensare che più informazioni significhino più conoscenza. Anche perché, e questo lo scriveva Roland Barthes, grandissimo intellettuale del secolo scorso ormai, ma tutti noi siamo nel secolo scorso, qui non ci sono nativi digitali, millennials, generazione Z, purtroppo, gli farebbe bene, forse qualcuno laggiù in fondo, non so. Però quando tutto è soggetto all'informazione e quando l'informazione è polverizzata e non gerarchizzata, tutto
è sottratto alla riflessione, nulla più è disponibile per la riflessione. Quindi tra informazione e riflessione, soprattutto se l'informazione è non stop, c'è un rapporto quasi inverso, nel senso che se tutto è ridotto a informazione, la riflessione non trova spazio. Trova spazio invece la chiacchiera, che per Heidegger era il luogo in cui appunto si poteva parlare di tutto, si era soddisfatti di quello che si riusciva a dire, nulla era più un mistero, era più insolubile, e così ci si accontentava appunto di questa vacuità, un discorso ozioso, inattivo, inutile. La chiacchiera, dice Heidegger in Essere Tempo, che è alla portata di tutti, non solo esime dal compito di una comprensione genuina, ma diffonde una comprensione indifferente, per la quale non esiste più nulla di inaccessibile. Ecco, la verità, lo diremo, ci arriveremo, ma la verità in un certo senso è inaccessibile, e laddove noi pensiamo che tutto possa essere posseduto, detto, controllato, ci stiamo allontanando dalla verità. Un altro tema, un tema legato a questo, legato a questo eccesso di informazione, ma soprattutto legato al tema della polarizzazione, è quello dell'hate speech. Noi viviamo in un contesto informativo in cui il discorso dell'odio, in cui le provocazioni, in cui la violenza verbale ingaggia maggiori interventi e alimenta la viralità dell'informazione. E quindi è in un certo senso incoraggiata anche dagli stessi algoritmi che fanno emergere tutte quelle provocazioni o quelle forme di violenza verbale che sono capaci di innescare appunto un maggior numero di contatti, di rilanci e di comunicazioni. Siamo abituati a pensare che l'hate speech sia un discorso libero, che sia un discorso senza peli sulla lingua, sia un discorso autentico, che non vuole seguire il politicamente corretto, ma che ha il coraggio di dire le cose come stanno. Ecco, questa è un'altra delle illusioni della contemporaneità. L'hate speech non è free speech, non è discorso libero, ma è un discorso che cade vittima di questa polarizzazione spinta dal tipo di discorso politico che oggi prevale, basato appunto sulla polarizzazione degli schieramenti, dove non si cerca il dialogo, che è dialogos, che è quindi dia è la particella che indica una distanza, no? Come diaspora, come diagonale, e il logos è quella parola, quel discorso, quel ragionamento che invece cerca di unire, cerca di avvicinare, cerca di gettare un ponte. Ecco, noi non abbiamo più l'arte del dialogo, ma abbiamo l'arte dello scontro, l'arte di quello che Panikkar chiamava il dialogo dialettico, cioè il dialogo bellico, che mira a annientare l'avversario, non a comprenderne le ragioni per cercare di ridurre le distanze. Ecco, l'hate speech si colloca proprio in questa prospettiva anche epistemologica. Esiste solo il vero e il falso, e il vero è quello che dico io ovviamente, il falso è quello che dici tu, per cui ti devo annientare, ti devo sopraffare. E in questo contesto si parla anche di consenso post-politico, perché non essendoci più l'arte dell'ascolto, l'arte del dialogo, la capacità veramente inclusiva di comprendere anche quello che non ci somiglia e quello che non ci piace e cercare di, come dire, tessere dei fili di possibile cammino comune, visto che, come scrive sempre Morin, siamo ormai una comunità di destino e nessuno può chiamarsi fuori da questa comunità di destino. Siamo tutti collegati, siamo tutti sulla stessa barca, siamo tutti, noi diciamo, interindipendenti, cioè in un certo senso legati, ma anche responsabili, liberi di decidere come porci rispetto a questa relazione. Ecco, si parla di consenso post-politico perché in questo clima emergono delle figure di leader piuttosto populisti che si assumono l'incarico di esprimere la voce del popolo. In realtà sono figure autoritarie, sono figure appunto post-democratiche che si attestano
e attribuiscono appunto la capacità di intercettare la voce popolare, e in questo senso appunto si parla di consenso post-politico perché non si seguono più i canali democratici della discussione, del dialogo, ma si affida la propria speranza di miglioramento a questi leader. Bisogna anche stare attenti a un'altra questione importante quando si parla di verità e di post-verità, cioè l'illusione che sia possibile che il cosiddetto fact-checking ci consegni la certezza della verità, una sorta di positivismo digitale, no? Alcuni filosofi hanno scritto che a volte i fatti nascondono la verità, perché un fatto dipende da come lo ritaglio. Posso dire una cosa vera, ma se questa cosa vera non è la cosa più importante che sta succedendo in un certo contesto, l'informazione sempre ritaglia una porzione della realtà e dà rilievo a una porzione della realtà. Se quella porzione non è quella più importante, oppure se non sono in grado di collegare questo fatto ad altri e semplicemente accumulo una serie di fatti, non aiuto la comprensione di ciò che sta accadendo e non contribuisco a quella che possiamo chiamare, teniamola tra virgolette, la verità. Quindi paradossalmente a volte i fatti possono nascondere la verità, perché magari è vera una cosa che sto dicendo, ma è vera dentro un contesto, e se io non capisco il contesto posso anche stravolgere il significato di quel fatto che sto presentando. Mi viene in mente un'installazione di Ai Weiwei, visto che qui siamo in ambito artistico, che si intitola Evidence e che sostanzialmente consiste in una distesa di piattelli rotondi con sfumature di colore leggermente differenti, grandezze leggermente differenti, ma così una distesa di fatti, no? di cose che vengono accumulate ma che non formano nessun disegno, che non hanno nessuna struttura, che non illuminano nessuna connessione. Ecco, non bastano i fatti. Chiaro che il fact-checking è importante. Io invito sempre nei miei corsi David Puente, che fa questo lavoro meticoloso di fact-checking, ed è importante per smascherare tante menzogne che vengono dette. È necessario, se volete, ma non è sufficiente. Non è sufficiente perché i fatti non sono abbastanza per avvicinarci alla verità. Un altro elemento che noi invochiamo per, trasformare la verità in certezza, cioè in qualcosa che possiamo possedere, è il mito dei numeri, il data journalism. Abbiamo sentito un intervento sui sondaggi, no? C'è la mitologia del numero, come se il numero ci assicurasse una presa con la realtà. Ma i numeri a volte danno i numeri, dipende da come sono ricavati, dipende da come i sondaggi, dipende da come sono fatte le domande. I dati sulla pandemia abbiamo visto nel weekend, i dati sono più bassi, cioè ci sono meno contagi, ma in realtà perché sono stati fatti meno tamponi. Allora quel dato non è attendibile, perché non è, comparabile, non è ponderato il dato, no? Ecco, a volte noi abbiamo sete di questi numeri, ma i numeri ci dicono cosa, non ci dicono come, non ci dicono perché, e a volte il cosa che il numero ci dicono è anche molto labile, molto parziale. Pensate agli exit poll e a come tanto spesso, no, hanno dato risultati completamente diversi, perché poi nessuno ha voglia di dire effettivamente quello che ha votato. Quindi rivoluzioni, non doveva esserci la Brexit, c'è stata, non doveva vincere Trump, ha vinto, insomma, solo per citare qualche esempio del passato per non andare troppo vicino. Quello che conta e che bisogna, secondo me, considerare è che appunto l'idea di post-verità ci ha abituato a pensare alla verità come qualcosa che funziona. Se una cosa funziona è vera, se una cosa ha effetti è vera. E in un certo senso è così, ma è una visione troppo riduttiva della verità. Allora,
Per passare alla pars construens, abbiamo visto che la verità non sono i fatti, non sono i numeri, non sono lo schieramento vero o falso, io ho ragione, tu hai torto. Cioè, quindi come ci orientiamo quando, come dire, vogliamo cercare di avvicinarci alla verità? Mi aveva colpito alcuni anni fa un cartello della BBC che avevo visto su un mezzo di trasporto negli Stati Uniti che diceva "Tweets are not the whole story". I tweet non sono tutta la storia intera. E ho pensato che questo vale per qualunque tipo di informazione, cioè nessuno ha la storia intera. Come diceva il grande filosofo Luigi Parison, la verità è inoggettivabile. Non possiamo mai contenerla dentro le nostre parole. È inesauribile e inoggettivabile. C'è sempre dell'altro, c'è sempre un di più, c'è sempre qualcosa che rimane fuori da quello che riusciamo a dire, c'è sempre qualcosa che non vediamo, che è importante rispetto a quello che vogliamo raccontare. Ecco, la prima e basilare osservazione che vorrei condividere con voi per andare oltre quest'idea di post-verità come ultima frontiera della verità che ci costringe ad abdicare all'idea che una verità sia possibile e nello stesso tempo senza cadere nel fondamentalismo di chi ti dice io ho la verità e se tu non la vedi t'ammazzo, simbolicamente o fisicamente. Ecco, ci sono delle alternative alla rinuncia alla verità o all'imposizione di una verità che poi è una verità sempre parziale, difesa da un gruppo per i suoi interessi. Allora, io credo che recuperare quest'idea e quindi ritornare a un'epistemologia della verità e a un'idea filosofica del vero come intero, che però è inesauribile e inoggettivabile, perché se l'intero qualcuno può dire ce l'ho io, allora ritorniamo nel tema del fondamentalismo. Ecco, se la verità è inesauribile e inoggettivabile, ne discendono alcune considerazioni che possiamo anche utilizzare come criteri sia per valutare, per esempio l'informazione, sia per produrre contenuti dentro questo ambiente digitale. Quindi se il vero è un intero, noi questo intero non lo possiamo mai possedere. Roland Barthes diceva mai cercare di essere esaustivi, perché non possiamo esserlo. E Lacan, il famoso psicanalista, parlava del carattere inconcluso della verità. Allora, se questo ci dà l'idea del limite di ogni discorso. Quindi noi dobbiamo rinunciare all'idea di completezza, di totalità e quindi di totalitarismo, e invece abbracciare l'idea del limite del nostro sguardo sulla realtà, uno sguardo che cerca la verità ma che non la può mai possedere. Questo è il paradosso, un paradosso di cui parlava Michel de Certeau, per esempio, a proposito della fede. Cioè, Dio è ciò che non posso mai smettere che non posso mai trovare, non posso mai possedere, ma nello stesso tempo non posso mai smettere di cercare. Possiamo metterci la verità al posto di Dio e vale la stessa cosa. La verità è ciò che non possiamo mai possedere, che non possiamo mai trovare fino in fondo, ma che non possiamo mai smettere di cercare. E questo relativizza, no? Da una parte la nostra pretesa di tradurre la verità, di avere delle certezze. La certezza è scientifica, è l'esperimento che ci dà la certezza che due elementi si combinano producendo una certa sostanza, ma quando noi parliamo di verità umane la certezza non l'abbiamo mai e quindi la consapevolezza del limite ci dà quella umiltà e quella anche disponibilità ad ascoltare altro, perché se la mia visione è limitata è aprendomi ad altro che posso integrare questa visione limitata. Quindi non scambiare la verità con la certezza e essere consapevoli del fatto che appunto Merleau-Ponty lo chiamava universalismo prospettico, cioè
se la mia prospettiva è limitata, ho bisogno della prospettiva di altri per cercare di avere uno sguardo più ampio di quello che da solo posso avere. E a questo riguardo, e qui appunto mi avvio alla conclusione, posta questa premessa e posta l'idea di questo limite alla nostra capacità di comprendere la verità e soprattutto di possederla, diventa fondamentale la relazione, cioè la capacità di cercare la verità con altri. Da una parte diventa fondamentale quella che si chiama da Michel Foucault in poi la parresia, cioè la capacità di dire quello che si è visto, quello che si pensa essere vero dal proprio punto di vista, quello che si è conosciuto come vero, consapevoli che non è tutta la verità, ma che è il pezzo di verità che siamo riusciti a vedere. E la prova che chi parla in buona fede è che accetta i rischi di quello che dice. Non pretende di avere la verità in mano, ma dice qualcosa che può procurargli dei rischi personali. Quanti giornalisti sono stati uccisi perché erano sulle tracce di verità scomode. E il parresiasta è il contrario dell'ipocrita, cioè chi dice qualcosa per compiacere qualcun altro e per ottenere effetti personali. Quanto questa pratica nell'informazione è diffusa. I media dovrebbero essere cani da guardia, sono cani da compagnia che scodinzolano a chi dà l'osso più grosso molto spesso. Allora, come possiamo orientarci? Come possiamo da una parte valutare, dall'altra parte generare comunicazione che non pretenda di andare nella direzione della verità, ma che non demolisca l'idea di verità e che anzi contribuisca a come dire, ossigenare l'ambiente comunicativo. Bernard Stiegler diceva che i media sono, come diceva Platone, dei farmacon, delle medicine, no? Che da una parte fanno bene ma dall'altra parte fanno male, e non si può separare, non si possono separare queste due dimensioni. Non è che dipende da come li usiamo, perché noi viviamo in un ambiente mediale. Io sto parlando a un microfono, abbiamo uno schermo dove abbiamo visto un video di una persona che parlava in un'altra città, cioè noi viviamo quotidianamente in un ambiente ipermediatizzato, e quindi non è che possiamo dire dipende da come lo usiamo, no, questo ambiente ci modifica, ci plasma comunque, ci influenza in ogni caso. Ha una parte curativa, perché appunto abbiamo potuto ascoltare un discorso di una persona che non era fisicamente qui, però anche una parte tossica, perché l'abbiamo visto, sappiamo benissimo tutti i limiti, anche le patologie, no, che si generano a partire dai media. Allora, come abitare questo ambiente ipermediale, digitalizzato, in maniera da potenziare la dimensione curativa e da contenere la dimensione tossica che non può essere eliminata? Diceva McLuhan che ogni medium abilita e disabilita, e la componente disabilitante anche del digitale non può essere eliminata. Allora, innanzitutto dobbiamo essere consapevoli che comunicare non vuol dire trasmettere delle informazioni, che la comunicazione è un ambito molto più ampio dell'informazione, e così quella noosfera di cui parlavo all'inizio si deve alimentare non soltanto di informazioni che danno forma alla realtà, che non la rispecchiano semplicemente, ma si deve alimentare di arte, di spirito, di capacità di condivisione, di esperienze. La comunicazione non è trasmissione di contenuti, ma è un cammino di riduzione di distanze, dove l'esito non è già scritto nelle premesse. Io credo che sia un tempo, e da una parte la pandemia, questa cosa ce l'ha fatta vedere, dall'altra parte adesso la guerra, non sappiamo come andrà a finire, se finirà, che conseguenze avrà, conseguenze concrete molto immediate anche nelle nostre vite. Ecco, ci fanno capire che senza la capacità di ascolto attivo, quindi non semplicemente di essere ricettori, ma di essere attivamente
intenzionati a capire che cosa sta succedendo, qual è il punto di vista dell'altro. Penso anche al dibattito pro Putin, pro Zelensky, cioè come se fosse appunto uno scontro di civiltà, uno scontro semplicemente tra due, tra virgolette, supereroi. C'è una storia dietro, ci sono persone ucraine che si sentono russe, ci sono fatti pregressi, c'è una complessità di cui non teniamo conto, e lo dico perché insieme ad altri stiamo ospitando tanti profughi ucraini, ascoltando tante storie. Ecco, la complessità viene rimossa perché il dubbio sembra nemico della verità. Il dubbio è amico della verità in tutti gli ambiti, compreso nell'ambito religioso, e per fortuna Papa Francesco questa cosa l'ha capita benissimo e la continua a dire. Il dubbio è amico della verità, farsi sempre delle domande, non accontentarsi delle certezze, ascoltare chi non ci assomiglia per capire quello che noi non riusciamo a capire dal nostro punto di vista, ridurre le distanze. Comunicare è ridurre le distanze, non è trasmettere messaggi da un punto all'altro, non è un nastro trasportatore la comunicazione, ma è proprio questa capacità, a maggior ragione in un mondo complesso, di superare le contrapposizioni, i dualismi, le polarizzazioni ipersemplificate e sterili e fare dei passi avanti. C'è una processualità che dobbiamo assecondare, mentre invece lo schieramento, no, è nel qui e ora. Dimmi da che parte stai qui e ora. Invece c'è un processo di avvicinamento, di distanze che sembrano nell'istante insormontabili, ma che invece nel tempo, e qui non so, penso a Emmanuel Levinas, Il tempo è l'altro, che ci dice proprio questo: nell'istante l'altro sembra incommensurabilmente altro, sembra un aliud, un alieno, un nemico, una minaccia. Nel tempo possiamo vedere che questo altro in realtà è un alter, cioè un altro che ci costituisce, che è interdipendente con noi, con il quale dividiamo uno stesso destino pur nella differenza. Ecco, lavorare su questo terreno scivoloso, instabile, lavorare sull'accontentarsi, sul non cedere all'instabilità o alla liquidità, per dirla con l'amico Zygmunt Bauman, ma neanche sognare un mondo solido, un mondo tutto ordinato, un mondo stabile, ma abitare questa, lo dico con Stigler, metastabilità, cioè questi equilibri temporanei che riusciamo a raggiungere e che dobbiamo raggiungere, perché senza dei punti di equilibrio tutto si disfa, ma nella consapevolezza che è un equilibrio temporaneo, che è il punto di partenza di nuovi processi. Quindi da una parte c'è anche qui gli schieramenti, no? Il progressismo che disfa tutto, che butta via tutto il passato, tutta la tradizione, e invece il conservatorismo che deve trattenere, che deve solidificare. Ecco, possiamo uscire da questi dualismi sterili, possiamo dire che tutti e due hanno torto e che tutti e due hanno un pezzo di ragione, possiamo cercare dei punti di dialogo, degli equilibri metastabili come punti di partenza di processi condivisi, che non siano la vittoria dell'uno o dell'altro e la cancellazione di una parzialità da parte di un'altra parzialità. Io credo che per andare oltre la post-verità sia fondamentale reimparare l'arte di un dialogo dialogico, cioè un dialogo appunto che ascolta le ragioni dell'altro, che riduce le distanze, che trasforma le apparenti incompatibilità in punti di partenza per dei processi nuovi, che rinuncia all'idea di possesso della verità, perché in questo momento i progressisti da una parte e i conservatori dall'altra pensano di avere il monopolio della verità, e questo è ciò che li rende post-veritieri. E io personalmente come madre, prima di tutto, anche se ormai i miei figli sono tutti molto grandi, ma come docente è questo che cerco di insegnare ai miei studenti, cioè non accontentatevi delle verità prefabbricate, non pensate di dovervi schierare dentro. Adorno diceva: la libertà non è scegliere tra bianco e nero, ma mettere in discussione che esistano soltanto questi due colori. Ecco, non accontentatevi degli schieramenti precostituiti, ma cercate appunto il dialogo dialogico, cercate di trasformare la comunicazione in comunicazione generativa, capace di generare
un mondo nuovo, fare esistere ciò che ancora non c'è e non scegliere tra ciò che c'è già. Credo che ovviamente sia un cammino molto difficile, ma credo che sia il tempo di una libertà contributiva, cioè di una libertà appunto capace di far esistere ciò che non c'è ancora e non di prendere tra ciò che c'è già. E credo anche, avendo esperienza delle generazioni giovani, che ci sia questo desiderio e anche questa capacità e questa possibilità. Grazie dell'ascolto. Ringraziamo moltissimo Chiara Giaccardi per questa visione articolata del vero e il falso nella società. Siamo partiti dalle arti, la cultura, la storia, la scienza e adesso siamo arrivati alla società. E la società ci dice che il vero non esiste, che bisogna cercare di modulare tutte le diverse sfumature fra il vero e il falso. Mi è piaciuto molto il riferimento al dubbio, che fino adesso non era venuto fuori, invece la necessità del dubbio per riuscire a muoversi in queste sabbie mobili del vero e del falso. E adesso concludiamo con Antonia Aslan, che ringrazio di essere venuta, che anche lei non ha bisogno di presentazioni, è una scrittrice notissima che abbiamo visto aver ricevuto da pochissimo un importante premio per la carriera, che ha ancora tanto da dire. L'abbiamo sentita a maggio alla conclusione dell'Istituto Veneto, e siamo molto curiosi di sentire questa sua relazione su scritture e riscritture della storia, maestra di vita o di menzogna. Ciao Antonia, grazie di essere venuta. E non vorrei mettermi così a metà. Eccoci qua. Sono felice di essere qui e sono felice anche di così concludere questo incontro che spero sia, mi pare di aver capito che è una prima tappa, vero? E quindi è molto, sì, perché è veramente un argomento affascinante e pieno di riflessioni che nascono da altre riflessioni, indugi che ti viene, esempi che ti vengono in mente, e devo dire che anche per me è è stata un'esplorazione che mi ha dato molto piacere. Io credo che appunto dal titolo avete già capito che si tratta sostanzialmente di un discorso sulla storia, su come la storia è maestra di vita, come credevano già gli antichi, o come molte volte oggi, forse con qualche esagerazione o con qualche, come possiamo dire, violenza di linguaggio, di troppo, si tenta di dire. Io non sono una storica di professione, quindi in questo senso sono proprio anche le mie sono esplorazioni e riflessioni, ma insomma con l'età ti viene proprio anche è un piacere farle, essere stimolata a farle. Sono tanti anni che mi confronto con le lotte e sulla storia e sulla veridicità delle narrazioni storiche, che una volta venivano accettate molto più così, come si usava dire, a bocca aperta, bouche béante, come dicono i francesi, ma che adesso vengono contestate forse anche troppo, ed è il discorso sul dubbio e sul dubbio, diciamo, sistematico è in questo senso sempre opportuno. E questo, devo dire, mi è capitato di rifletterci sopra su tanti eventi storici, non solo del Novecento, ma anche del passato, sui quali man mano si è gettata una luce che è diventata, anche con l'acquisizione di nuovi documenti, sempre più chiara. Devo dire che in certi casi si è raggiunta una verità condivisa, un'accettazione di conoscenze condivise.
perlomeno per quello che riguarda gli elementi fondamentali di un evento, di un grande evento storico, e gli elementi fondamentali, naturalmente non le sfumature, non i dettagli sui quali ulteriori scoperte, magari di diari, di testi dimenticati, di memoir, possono gettare ulteriore luce. Io sono una persona che ama la storia. Amo leggere, amo anche scriverle naturalmente, amo leggere le storie, le descrizioni degli eventi grandi e piccoli che hanno tessuto lo svolgersi delle vicende umane. E sono una persona che è convinta che questo tessuto si è intrecciato, e questo va ricordato, non solo con le grandi personalità eccezionali, ma anche con la miriade, il pulviscolo dei personaggi di contorno, non dei protagonisti, ma dei deuteragonisti, dei tritagonisti e così via, che hanno però a volte influenzato il comportamento delle persone che in quel momento decidevano degli eventi, le quali non vanno però cancellate. Una certa tendenza storica negli anni soprattutto di origine francese, in anni abbastanza recenti, ha puntato molto l'attenzione sulle piccole storie, sulle microstorie. Ebbene, le microstorie possono essere molto importanti, però bisogna anche ricordare che ci sono i grandi personaggi che nel bene o nel male determinano, vincono le battaglie, costruiscono gli stati o li distruggono. Senza dimenticare gli interventi di quella misteriosa casualità che usiamo chiamare destino, a volte la chiamiamo anche provvidenza, a volte la chiamiamo con termini molto negativi, ma che può assumere anche l'aspetto di un rovescio temporalesco improvviso che ti cambia le sorti, per esempio, di una battaglia o di un mal di pancia dell'eroe, del comandante della parte vincitrice. Siamo sempre stati abituati a considerare la storia non come un maestoso edificio, e questo diciamo è quello che ci è stato consegnato, anche, che racconta e interpreta il nostro passato ed è costruito sui fatti avvenuti e che sarebbero i mattoni, diciamo, di questo edificio, la materia prima dell'edificio, che sono raccontati nel loro susseguirsi e interpretati. L'interpretazione è la struttura definitiva che i vari mattoni, i vari fatti messi insieme assumono davanti ai nostri occhi. E questo è opera degli storici che lo raccontano. Per esempio, senza andare in esempi troppo dettagliati, esempi che conoscono tutti, no, i grandi storici greci, Erodoto di Alicarnasso e Tucidide di Atene, ci hanno consegnato due visioni storiche diverse, perché per Erodoto c'era il famoso Thonos ton Theon, cioè questa invidia degli dei per i troppi successi degli esseri umani, che aveva a che fare con la visione degli dei come sono nella Grecia più antica, come sono nelle epopee omeriche, cioè personaggi veri e propri con le loro passioni, con le loro odi, che intervengono continuamente nelle vicende umane. E quanti di noi non hanno sofferto, leggendo l'Iliade, al destino di Ettore, che rispetto ad Achille non è privilegiato, mentre Achille ha tutte le possibili aiuti dalle divinità. E comunque Erodoto già ammira Pericle, siamo già in quel meraviglioso secolo della fondante della civiltà occidentale. Tucidide invece, con il famoso libro della guerra del Peloponneso, che poi comprende gli anni dal 431 al 404 a.C., come sappiamo, viene di solito considerato, ci viene insegnato come uno storico più moderno. È vero che non si basa più sulla visione più arcaica di questi dei che intervengono, su questo Thonos ton Theon, ma piuttosto su rapporti di forza umani, su rapporti di potere. Per esempio la famosa visione che all'interno, quello che chiamano anche la trappola di Tucidide, che all'interno di uno stesso
territorio, di uno stesso paese, non ci possono essere due potenze che crescono senza entrare prima o poi in conflitto. Lui lo vede l'esempio maggiore proprio in Sparta ed Atene e lo esemplifica con tutti gli atti e i successivi eventi della guerra del Peloponneso. Poi sappiamo di Tucidide certi punti anche di pathos irraggiungibili, come la descrizione della peste di Atene, che è tornata di moda con questa epidemia degli anni scorsi, che è stata pompata anche nelle narrazioni, come è stato anche detto, è stata anche esagerata, come se fosse una pestilenza di quelle che lasciavano le città spopolate, o come naturalmente le altre terribili pesti, quella del 300, quella di Manzoni e così via. Ora, il suo criterio di Tucidide sarebbe stato l'imparzialità, questo lui proclama e dice diverse volte, e tant'è vero che per raccontare bene queste cose alla fine si aggroviglia, come qualsiasi studioso, qualsiasi persona che abbia fatto il liceo classico sa, in questo greco così difficile che ti porta a interpretare una versione in modi assolutamente diversi fra loro e qualche volta opposti. Vabbè, questi sono per dire, se vogliamo citare come ultimo esempio breve, proprio per passare poi a una serie di osservazioni che mi paiono molto importanti. Se vogliamo ricordare Machiavelli, io ricordo per esempio personalmente che mi era piaciuto molto quel titolo lunghissimo, Descrizione del modo tenuto dal duca Valentino nell'ammazzare Oliverotto, Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, il signor Pagolo e il duca di Gravina, Orsini. Mi era piaciuto talmente il titolo che mi sono letta tutto il testo, che è breve poi, e il testo è assolutamente freddo, sofisticato. Lui ammirava il duca Valentino, ma racconta come il duca Valentino si è sbarazzato di tutti e quattro questi signorotti, prima strangolandone due subito, poi aspettando un po', poi avendo saputo che a Roma il protettore di uno degli ultimi due era andato giù, è stato spossessato del suo potere, ha strangolato anche gli altri due e così si è sbarazzato di tutti e quattro. Questo che viene spesso inteso, questo breve testo di Machiavelli viene spesso inteso come una specie di approvazione che egli aveva verso il duca Valentino. Gli storici poi e gli analisti di Machiavelli hanno tante altre visioni, spesso anche contrapposte, ma comunque io ricordo questa lettura che mi entusiasmò insieme al celebre ultimo capitolo del Principe. Quindi eravamo di fronte a queste specie di monumenti e anche tutti i collegamenti che ci davano una visione un po' quali che fossero i principi a cui si affidava lo storico. La ricerca dei fatti era nei limiti di quello che in quelle epoche riuscivano a fare, accurata e senza pregiudizi. E il giudizio veniva dato ben chiaro dall'interpretazione. Ecco perché poi sulle reali idee di Machiavelli ci sono anche stati tanti contrasti, perché in realtà lui era molto oggettivo, molto obiettivo in quello che raccontava. Ora ci è stato anche insegnato che naturalmente ogni storico del passato ha poi elaborato la sua interpretazione e che in genere, dico fra virgolette, questo avviene abbastanza rispettando almeno in qualche modo la realtà concreta dei fatti come quello storico è stato in grado di appurarli. E naturalmente gli storici successivi, riprendendo in esame gli stessi eventi con prospettive più ampie e maggiori informazioni, costruivano qualcos'altro su quella base, approfondiscono la comprensione degli eventi e in qualche modo ci è stata data una visione scientifica della storia come work in progress, in qualche modo spesso anche ingenuamente pensando che comunque la storia è magistra vitae e quindi ci porta in qualche modo a evitare degli errori sulla base di quelli che sono stati compiuti. Questo oggi direi che è una visione ormai in discredito, visto quello che nel Novecento è successo. Perché proprio nel Novecento e nel secolo in corso, questi 22 ormai anni del 2000 che abbiamo già percorso, si è affermata
una distorsione abbastanza pericolosa della storia come opinione. Sono stata veloce perché questo è il punto che mi interessa di più. I fatti che sono mattoni, sì, come dicevo prima, ma non da adoperare, ma da scegliere a seconda che servano o no per costruire la realtà immaginaria che corrisponde alla volontà dello storico o alla creazione di mitologie ideologiche e politiche. Questo è possiamo dire, una malattia che ha gravemente contaminato proprio l'esercizio della storia. Lo vediamo, lo leggiamo, ci vengono proposti continuamente libri che abbracciano una o un'altra visione con formulazioni apparentemente anche persuasive, ma nella realtà profondamente malate. Io credo che questa costruzione di una realtà immaginaria porta alla costruzione di miti, e questi miti, una realtà immaginaria e mitica che diventa un mito che poi diventa intoccabile, che non si può più contestare, sul quale non si può più ragionare con freddezza. Un esempio classico in questi ultimi anni, proprio in questi ultimi anni, è diventato, dopo l'anniversario del bicentenario, un evento che siamo tutti stati in certo modo educati a interpretare come un grande momento della crescita dell'umanità, e cioè la Rivoluzione francese. Quello che è accaduto in Vandea, se in Vandea è veramente successo come uno storico meticoloso, giovane, che faceva la sua tesi di dottorato ha scoperto, sono stati dati ordini di sterminio della popolazione con le famose colonne infernali che, dopo che i vandeani erano già stati sconfitti, li ha sterminati un numero che non ci sono documenti, non ci sono tutti i dati precisi, ma calcolando questo giovane storico era uno storico vergine, pieno di idee, capisci? Pieno di iniziative, pieno di voglia di studiare. E cosa è andato a fare? È andato a cercare i registri delle popolazioni prima e dopo, prima di questi eventi e dopo del 1794, che sono della Convenzione nazionale e che sono stati subito compresi come eventi terribili, ma che sono stati poi eclissati e in qualche modo considerati all'interno di qualche casuale eccesso di zelo da parte di comandanti repubblicani. In realtà non sono stati i comandanti inviati lì, ma è stata proprio la Convenzione che ha fatto dei decreti che c'erano, si trovavano, lo storico li ha trovati, ma nessuno li prendeva in considerazione. Ecco il caso del mattone che c'era, ma che è stato messo da parte per un'interpretazione tutta basata sull'esaltazione del mito della Rivoluzione francese, che naturalmente non va cancellata, non va neanche considerata in senso negativo, ma all'interno della quale questo evento si è verificato. Tant'è vero che addirittura Babeuf lo descrisse con una parola che anticipa la famosa definizione di genocidio inventata da Raphael Lemkin nel 1944 a proposito del genocidio armeno e di quello ebraico. Tutti sappiamo, vero, che Lemkin era un intellettuale, un avvocato ebreo polacco che sfuggito ad Auschwitz riparò negli Stati Uniti e lì inventò nel 1944 la parola genocidio, ma pensava anche agli armeni perché li aveva studiati fin dal 1920. Ebbene, Babeuf parlò di popolicidio, che è lo stesso in pratica. Cioè inventò questa parola e il libro suo fu talmente, questo suo libro fu talmente dannato che questo giovane studioso ne trovò una sola copia negli archivi. Questo era un protocomunista in un certo senso, negli archivi in non so quale biblioteca dell'ex Unione Sovietica.
Naturalmente, siccome il libro, la tesi di dottorato che aveva fatto, prima una tesi che non è dottorato ma la K prima in francese, e poi la tesi di dottorato di questo giovane studioso, fu discussa? Fu presa sul serio? No. Fu affidata al silenzio. Per molti anni, in tutti i modi, si cercò di non parlarne. Ora, in questo modo, la storia diventa vassalla del potere, soprattutto di quello autoritario. Oggi stampa e televisione seguono un po' dappertutto, non solo negli stati autoritari. Gli storici dell'una o dell'altra vengono ascoltati, ma come profeti, cioè incarnano le idee, le ideologie, i pregiudizi prima di aver veramente guardato che hanno in testa. Non è che siano tutti così, non mi permetterei mai di dirlo, conosco molti storici di tutto rispetto, però certamente ce ne sono, perché è in qualche modo una malattia che ci sta corrodendo. E vorrei, in questo senso, se me lo consentite, parlarvi di alcuni esempi che parlano da soli. Questo della Rivoluzione francese e della Vendée, il giovane storico si chiamava, non so se sia ancora vivo, Reynald Séché, era la sua prima tesi in cui parlava di un villaggio, perché partì da questo, della storia di un villaggio nella Vendée, e lì aveva trovato tutte le carte, aveva trovato i diagrammi della popolazione prima e dopo la tragedia, aveva trovato anche un sacco di riscontri negli archivi nazionali di Francia, centrali, quelli c'erano, ma nessuno li aveva presi in esame. I suoi professori, visto il risultato che era molto brillante di questo primo lavoro, lo incoraggiarono a proseguire e fare il dottorato, e il dottorato venne fuori col titolo famoso, che poi divenne famoso, Contribution à l'étude du génocide franco-français. Lui l'ha chiamato il genocidio franco-francese, quindi contributo allo studio del genocidio franco-francese e poi 2 punti, la Vendée vengée, la Vendée vendicata. Questo libro è stato preso sul serio solo 20 anni dopo, è uscito nel 1985. Ma guardiamo un po' la storia del Novecento, guardiamo come si intreccia valutazioni, informazioni sulla storia, su eventi storici, valutazioni e propaganda. Naturalmente non voglio parlare, non mi soffermerei mai a parlare su fascismo e nazismo, che avevano i loro ministeri della propaganda, di cui sappiamo già molto. Non c'è dubbio che vanno messi come esempio e come primi esempi. Ma veniamo a una cosa su cui sto scrivendo un piccolo libro che però per il momento è fermo perché ho avuto altre cose da fare, e cioè sugli scrittori italiani che andarono scrittori storici italiani che andarono in Unione Sovietica all'epoca, diciamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, e di chi erano e come vi si trovarono. Naturalmente venivano invitati, veniva loro offerto un trattamento assolutamente privilegiato e loro tornavano in Italia e scrivevano dei libri che sono lì, basta cercarli, come sono lì gli articoli che scrivevano sul giornale di partito L'Unità. Per esempio, sono casi clamorosi perché il modo in cui questi scrittori, mostri sacri della letteratura contemporanea dell'epoca, abbracciavano le tesi della propaganda del partito, sono agghiaccianti.
Vi invito a dare un'occhiata al libro di Moravia, per esempio, sul suo viaggio in Unione Sovietica, o al libro di Carlo Levi, il famoso autore di Cristo si è fermato a Deboli. Bel libro, era anche un ottimo pittore, hanno fatto dei festeggiamenti, non so se l'anno scorso o no, e quest'anno deve essere a Torino, e hanno fatto una mostra su di lui. Non mi risulta che abbiano parlato di questo libro, che ha avuto un bellissimo successo, pubblicato da Einaudi, si intitola Il futuro ha un cuore antico. Bellissimo titolo, lui sapeva fare dei bei titoli, bellissimo titolo, bellissimo, bello anche da leggere, piacevole, ma anche lì l'adesione acritica a una manipolazione mentale non te lo aspetti da un celebre scrittore italiano. Non ti aspetti questa adesione acritica, totale, mani e piedi, si può dire. Perché chiaramente se uno ti offre un bel viaggio, hai possiamo dirlo, un occhio di riguardo per chi te lo offre. Questo è umano e del tutto accettabile. Forse però che l'occhio di riguardo si ampli a mirare ogni dettaglio e a sorvolare su altri dettagli ben visibili nella capitale, a Mosca nell'epoca, come le code ai negozi, i negozi sguarniti, la gente miserabile per le strade e così via, e a tenere gli occhi ben chiusi, le orecchie ben chiuse di fronte a qualsiasi sussurro degli intellettuali antiregime che già c'erano, questo non depone a loro favore. Per non citare, ed è l'ultimo che vi cito, ma ne sto trovando altri perché prima di finire il libro vorrei fare proprio una perlustrazione, capito, completa. Per non citare un mito che viene imposto a tutti gli ecco un mito, un uomo mitico, uno scrittore mitico, che viene imposto a tutti gli studenti delle scuole, senza eccezione quasi, e che non è l'unico buon scrittore dell'Italia contemporanea, e cioè Calvino. Italo Calvino spedisce all'Unità delle corrispondenze da Mosca che sono impressionanti. Non sono finora riuscita a trovarne traccia, che le abbia raccolte in volume. Forse alla fine se ne vergognava. È anche possibile. E sarebbe almeno un sé. Però, certo, tutto questo non viene mai citato. Al massimo si accenna vagamente che ha fatto un viaggio in Russia. Sempre nella dimensione di stati ex o post comunisti, perché è un caso talmente bello che voglio condividerlo assolutamente, è la storia di Elena Ceausescu. Elena Ceausescu è un caso di cui dovremmo vergognarci tutti, perché il modo come questa impostora, questa donna che aveva fatto appena, era stata bocciata nella scuola media inferiore, ma aveva una volontà di ferro e un'ambizione di ferro, di ghisa, chiamatela come volete, riesce a farsi passare in tutto il mondo per una grande chimica, una donna che aveva scoperto delle procedimenti e aveva avuto proprio delle intuizioni geniali nel campo della chimica. Amici miei, qui non si tratta di chimica. Non sapeva neanche cosa vuol dire CO2. In Romania, dove tutti lo sapevano, compresi tutti quelli che scrivevano, erano costretti tutti i professori di chimica che erano costretti a scrivere articoli per lei, la chiamavano con un soprannome, che adesso non mi ricordo neanche, ma che vuol dire, siccome faceva errori anche nel citare le formule chimiche, non diceva CO2, ma diceva, non so, Codoi, una roba così, la chiamavano Codalunga. Ebbene, Elena Ceausescu, che morì, come sappiamo,
insieme al marito, dopo essere stati deposti nel 1989. Nel 1900, vi leggo perché non c'è che leggere in questo caso. Nel 1980 uscì per la Sugar Co. un libro in Italia in cui si leggeva: prima di passare all'analisi del libro, credo che sia importante accennare alla personalità e all'attività del suo illustre autore, l'accademico, dottore, ingegnere Elena Ceausescu. Non era né accademica, né dottoressa, né ingegnere, non aveva neanche fatto le scuole superiori. Scienziata di fama internazionale, copre attualmente le cariche di Presidente del Consiglio Nazionale per la Scienza e la Tecnologia in Romania e Direttore Generale dell'Istituto Centrale per la Chimica. Queste sono parole tratte dalla prefazione a questo libro che si intitola Ricerche nel campo della sintesi e della caratterizzazione dei composti macromolecolari, edita da Sugar Co. E la prefazione era, tenetevi forte, di Antonio Carrelli, presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Per fortuna non era l'Istituto Veneto, per fortuna, però i Lincei sarebbero anche importantini. E lui l'aveva scritta la prefazione. Non posso dire altro che lasciare a voi il giudizio. Il celebre genetista Giuseppe Montalenti, che forse avete sentito nominare, io l'avevo sentito nominare, nel 1983 scrive invece, quindi il primo libro che ho citato è dell'80. Nell'83 Montalenti scrive la prefazione a un secondo libro di Elena Ceausescu, Nuove ricerche nel campo dei composti macromolecolari. Lei era praticamente analfabeta. Si sono ritrovate, dopo la caduta della coppia Ceausescu, che finì poi così male, poveracci, addirittura le pagelle delle sue scuole elementari, in cui, ripete l'anno, viene dichiarata che la sua alfabetizzazione è molto labile, molto scarsa e così via. Ma l'ambizione era ai margini. Lei conobbe Ceausescu all'inizio degli anni 40, si attaccò a lui come un'ostrica allo scoglio, perché lui era perfino imbarazzato. La presidente della Camera Nilde Iotti scriveva un'altra prefazione a un altro libro, Romania, Socialismo, Collaborazione e Pace. Uno degli scritti sulla coppia Ceausescu era firmato da Carlo Salinari, preside noto della Facoltà di Lettere della Sapienza di Roma. Si calcola che il numero, vi lascio sorvolo su qualche altro dettaglio, si calcola che il numero di opere encomiastiche dedicate a Ceausescu e a sua moglie durante gli anni 70 e 80, per numero di opere l'Italia era al primo posto al mondo con 17 volumi. Allora, è chiaro che saranno stati volumi pagati, io non ho dubbio di questo, ma contro 6 della Gran Bretagna, 5 della Francia e 3 della Repubblica Federale Tedesca. Siamo peraltro in buona compagnia perché nel Regno Unito le venne dato la membership, venne nominata membro di una delle più importanti prestigiose accademie, scusate, questa non è la parola giusta in questo caso, istituti di ricerca scientifica della Gran Bretagna. Quindi questo è un esempio che ho voluto dettagliare proprio perché oggi è poco conosciuto. Non solo, ma se andiamo su internet troviamo un paio di informazioni corrette. Questo però non l'ho preso da internet. E troviamo anche ancora un sacco di voci in cui la si cita come una importante chimica. Quindi rimangono, si perpetuano, restano lì. E questa povera donna, protagonista, evidentemente lei una volta arrivata al sommo del potere, ci teneva ad essere riconosciuta. Non poteva fare politica come ministro perché in Romania pare che suo marito non lo permetteva. E allora lei si è creata la sua carriera di chimica. Aveva fatto in tutto 2 mesi o 3 mesi
come allieva in un istituto in cui insegnavano anche la chimica ed era tutto lì. Adesso è stato trovato fuori tutto e tuttavia rimane ancora per molti, o non la conoscono o non sanno, che è uno dei casi più clamorosi proprio di falsa verità che viene spinta e condivisa così tanto che diventa vero. Pensiamo anche, per esempio, che nessuno di quelli che tutti questi libri stampati in italiano, mettiamo che siano stati pagati, ma quelli che hanno fatto le prefazioni? Ingannati come? Pare che lei non riuscisse a dire una frase in gergo chimico. Infatti non partecipava mai ai convegni. Diceva che partecipava. Guardate, i dettagli sono incredibili. Lei diceva che partecipava, che andava a una meeting di chimici. Poi, ultimo momento, lei, il consorte del presidente, aveva avuto un impegno e non ci andava mai. Cioè, l'importante era che potessero dire che lei era stata invitata. Quindi lei era nel gruppo delle persone che dovevano, cioè per esempio se io adesso non ci fossi qui, però sul programma ci sono. È così, sul programma ci sono. E tutti questi programmi, anche negli Stati Uniti, ha avuto onorificenze. L'unica cosa che non è riuscito è di avere un'onorificenza da Washington. Per cui lei se l'è presa moltissimo con la loro presidente Jimmy Carter, che chiamava l'uomo delle noccioline. Beh, molti lo chiamavano così, ma insomma tanto per raccontare. Non voglio annoiarvi, ma questa mi pareva proprio una storia deliziosa. Veniamo a eventi più recenti, ne potremmo fare parecchi e potremmo vedere come appunto si costruisce come una panna montata la fama intorno a una persona che poi, se voi andate a vedere i dettagli, non esiste. Oppure la partecipazione. Abbiamo avuto per esempio un Presidente del Consiglio che del suo curriculum figurava avere insegnato all'Università di Vienna. In realtà era andato una volta a ascoltare una lezione. Però c'era stato all'Università di Vienna una volta ad ascoltare una lezione. E conosco anche il caso, che non citerò per nome e cognome, di un giornalista molto noto italiano che ha chiesto, aveva avuto una piccola supplenza in una grandissima università americana, ma ormai questo era passato alcuni anni, per cui ha chiesto alla titolare, che è mia amica e me l'ha raccontato casualmente, perché lei era del tutto innocente, non si domandava solo perché lui volesse farlo, che mi raccontò: non capisco perché quel giornalista mi ha chiesto se può fare qualche lezione, 2 o 3 ore di supplenza gratuitamente. Perché avrà tanto da fare? Perché vuol fare? E te lo dico io perché? Perché dopo nel suo curriculum viene fuori che ha insegnato di nuovo nella tua università. Queste le sappiamo, queste cose. Le sappiamo, ma ci sono piccole vanità che ognuno di noi ha, lo riconosciamo e siamo seri, siamo fatti così, tutti siamo fatti così. Un po' di vanità ce l'abbiamo tutti, però fino alla menzogna non ci sentiamo di arrivare spesso, o perlomeno così esplicita, così sfacciata, così pervicace, sfacciata soprattutto, perché nessuno poi a meno che appunto un giornalista pignolo non vada a vedere all'Università di Vienna se c'è il tuo nome da qualche parte oppure no. E così un'amica ti dica casualmente come mai mi chiede di fare delle supplenze, perché per lei era una roba strana, no? Grosso giornalista italiano, sacco di impegni, sacco di cose da fare, è stato anche deputato, che so io, eccetera. Per cosa diavolo vuol venire a fare 3 ore di supplenza di letteratura italiana? Lei non lo capiva. Cioè, si vede che mi vuol bene. Sì, dico, penso di sì. Penso che ti voglia bene. Allora, altri esempi di questo tipo, avvicinandoci a noi e a quello con cui voglio concludere, parlerei di un altro caso che è molto più, se vogliamo, drammatico. C'è un personaggio dell'elite intellettuale e anche religiosa turca che si chiama Fethullah Gülen. Costui è nato in un villaggio vicino a Erzurum, località molto sprofondata nel cuore dell'Anatolia, verso est, dove
una grande colonia di armeni nel 1915 venne distrutta. Lui discende da una famiglia turca di un villaggio vicino. Fethullah Gülen ha avuto una carriera brillantissima, giovanissimo, ma è un imam, è uno che è rispettato anche per quello. Era un conferenziere ancora da giovane talmente brillante che lo seguivano in molti, e alla fine, man mano che si accresceva la sua influenza, cominciò a costruire delle scuole e insomma era diventato una potenza in Turchia. All'inizio era un alleato con l'attuale presidente di Turchia, Erdogan. Poi Erdogan si sentì, come gli è spesso successo, si sentì messo in ombra da lui, perché il successo di Gülen era soprattutto nella sua visione di un Islam che tendesse alla pacificazione con la dimensione occidentale e con la visione cristiana della vita, non abdicando, ma semplicemente coabitando, coesistendo, discutendo in modo molto brillante. Ha fondato scuole un po' dappertutto e poi si è stabilito, poi è andato a vivere negli Stati Uniti, dove aveva fondato altre scuole. A un certo punto, e questo naturalmente, su questo girano verità, fra virgolette, come è stato detto prima, fasulle di tutti i tipi. Erdogan ebbe quella specie di tentativo di colpo di Stato, che poi pare non lo fosse, ma insomma lasciamo stare questo. Decise che era giunto il momento in cui lo poteva abbattere e cancellò d'autorità tutte le scuole guleniste, si usa dire così, all'interno della Turchia, e cominciò un'opera di smantellamento di tutte le scuole di dipendenti o che si ispiravano a Fethullah Gülen, che adesso ha, credo, 78-79 anni, in tutto il mondo. Spesso queste erano state fondate proprio anche con finanziamenti da personaggi turchi di alto livello, eccetera. Cominciò a dire che Gülen aveva finanziato delle rivolte, insomma un castello di accuse, e pretese dagli Stati Uniti che lo estradassero in Turchia. Gli Stati Uniti non hanno ceduto e Gülen vive indisturbato in una villa sulla costa orientale degli Stati Uniti. Tale è la pervicacia nel cercare di demolirlo, che la quantità di verità alternative che sono state inventate e messe in circolo su di lui dalla macchina propagandistica della Turchia attuale sono, non dico pari, questo è impossibile, ma parallele a quelle che sono state inventate a riguardo del genocidio armeno, che, come sapete, lo Stato turco ancora nega. Nega nel modo più, se vogliamo, banale possibile, dicendo che non è mai successo, oppure nega con sfumature, dicendo che è successo qualcosa ma che è avvenuto per motivi di guerra, senza nessuna attinenza alla realtà storica, ma lo fa continuo. Però su Gülen la stessa macchina propagandistica si è messa in moto contro un solo uomo, ed è tale la pervicacia che, nonostante la dannazione, diciamo, la damnatio di Gülen, non memorie perché è ancora vivo, si sia prolungata per tutti questi anni, l'altro ieri, forse 15 giorni fa, fine settembre, si è perpetrato l'ultimo di questi, nel silenzio totale, di queste, diciamo, conseguenze. Da allora, da quando è stato designato Gülen come capro espiatorio massimo da parte per qualsiasi suo insuccesso da parte di Erdogan, 15 giorni fa è stata chiusa una scuola, la più brillante scuola di Tirana, in Albania, dove per tutti questi anni, con elargizioni di denaro, con influenze sempre crescenti, la Turchia erdoganiana ha ampliato il suo raggio d'azione
ed è riuscita a costringere il governo albanese a chiudere un liceo per ragazze che era diventato il liceo di elite per l'istruzione femminile dell'Albania. Cosa incredibile, perché questa scuola, sì, è ispirata alle visioni di Guilain, ma le visioni di Guilain sono visioni di pace, di progresso condiviso, sono del tutto accettabili, per dire la verità. E questo liceo comunque si era sviluppato come il migliore centro di educazione femminile in Albania. Le ragazze che lo frequentano erano le più brillanti dell'intero paese, venivano dai villaggi più lontani con un sistema anche di borse di studio, perché sono molto generose queste scuole, che forniva anche alle più disagiate la possibilità di studiare, di arrivare alla fine degli studi, di imparare lingue e di farsi una carriera. Quindi un danno all'intera nazione albanese che deriva da questo. Ed mi pare anche questo un esempio di cui nessuno parla e che ecco, non vorrei, non mi ci fermo di più perché è solo una notizia. Sono quelle notizie che poi trovi, e questa è una cosa che ahimè oggi bisogna fare, sul sito più piccolo, sull'informazione, sul luogo dove ti informano di certi dettagli, e bisogna affidarsi un pochino non solo a quello che leggi sui giornali più diffusi, ma anche a quello che sta sotto le righe, che viene, la cosa più terribile non è che non viene detto male, ormai purtroppo non viene semplicemente detto, quindi non se ne sa niente. Non si sa niente di certi dettagli di quello che avviene negli Stati Uniti, per esempio. I nostri corrispondenti dagli Stati Uniti ci dicono un quarto di quello che realmente succede, e sempre mai puntualizzando sul fatto che per uno che anche ci sta poco, a me è capitato di starci abbastanza a lungo, ma hai tanto e comunque ripetutamente, lo senti, lo capisci, e cioè la grande differenza fra gli stati. Questo fatto che gli Stati Uniti siano Stati Uniti, ma siano 50 stati diversi, che non si guardano affatto di buon occhio fra loro, fra l'altro, e che hanno in comune solo la politica estera. E per esempio la sanità è di ogni stato. Quindi anche come sono stati trattati, come hanno gestito l'epidemia recente, è diverso da stato a stato. Di questo filtrano pochissime informazioni. Quando sei lì le vedi, le sai, le senti, e New York non sono gli Stati Uniti, New York è una cosa a parte. E invece il cronista che oscilla fra Washington, New York, con una puntata a Los Angeles, tranquillamente non si occupa di 47 stati, che sono diversi l'uno dall'altro, non c'è niente da fare. Fra l'altro fra loro si capiscono anche subito da dove vengono per via degli accenti. Sì, appunto, ma noi molto di più, noi abbiamo anche vere e proprie lingue, e loro è più sfumato perché poi, vabbè, un altro discorso. Mi avvio alla conclusione, sul serio. Naturalmente, quello che a me sta poi più a cuore e sul quale naturalmente trovare le informazioni è sempre difficile, è la situazione di questa guerra fra Azerbaigian e Armenia, che è scoppiata 2 anni fa, guerra del settembre 2020, e che non è mai cessata. Quel poco che si sa o che filtra sui giornali italiani è una assurda visione, dice bisogna fare la pace, ma chi la può fare la pace? L'altro ieri il presidente Aliyev, che è ormai presidente ereditario dell'Azerbaigian, che fra parentesi è uno degli stati con minore libertà di espressione del mondo, deve essere al 168° posto su 175 stati, se non mi sbaglio, perché i numeri qualche volta contano, sono importanti, soprattutto se raffrontati, io dico. Quando io dico, non so, mi capita di parlare, nel genocidio armeno sono morti 1,5 milioni di persone, circa, magari un pochetto meno, mettiamo anche 1,3 milioni, ma su quanti? Quello è l'importante. Quanti erano? Gli armeni erano 2 milioni, c'era stato un censimento l'anno prima. Quindi quella è la proporzione che conta. Quando vado nelle scuole lo dico sempre, calcolate come se in Italia
in un'estate scomparissero 45 milioni di persone. 3/4, sono 3/4. E anche più leggo, più vedo anche tasselli che emergono sempre più numerosi dai luoghi più impensati e dalle voci più incredibili, non fanno che poi confermare questa realtà, anche se naturalmente poi chi è sopravvissuto racconta la sua storia di come lui ce l'ha fatta. Allora oggi la situazione è una situazione che non viene raccontata. La situazione è di una Armenia che ha circa oggi 2,5 milioni di abitanti, che è in pericolo, perché come è stato proclamato apertamente, ma non viene mai riportato, sia dal presidente azero, anche l'altro ieri, che dal presidente turco, che ha detto che hanno due aspirazioni diverse ma compatibili fra loro. L'Armenia è la pietra d'inciampo sulla congiunzione via terra della Turchia con i paesi, con le repubbliche islamiche della ex Unione Sovietica dell'Asia centrale, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan e così via. Lì si esercita da 20 anni un'influenza attraverso così economica, ma soprattutto culturale della Turchia, che sogna questo, cioè un impero neo-ottomano. È talmente evidente questo, però non si dice. Però la verità è quella che lui stesso dice. È una verità oggettiva, no? È un sogno, sì, è un sogno, si spera, però è un progetto che va in una certa direzione. E questo progetto viene espresso chiaramente. E la guerra del settembre 2020 lo dimostra. I droni che hanno ucciso 5.000-6.000 giovani soldati armeni erano droni fabbricati dal genero di Erdogan e sono i famosi droni e missili Bayraktar, che anche adesso vengono impiegati di nuovo perché pare che siano piuttosto efficienti. Ora, quella guerra è stata sospesa in ritardo, non vado a dettare nei dettagli, grazie a un intervento della Russia. La Russia ha imposto un cessate il fuoco che viene continuamente violato e circa un mese fa è stato pesantemente violato con bombardamenti a tappeto su cittadine di confine, ma non più solo nel Nagorno-Karabakh, che era questa regione secessionista, ma in Armenia stessa. E questo ci mostra una volontà che è stata espressa chiaramente dal presidente Aliyev di considerare tutta l'Armenia come Azerbaigian dell'Est. Questo viola ogni consapevolezza storica, ogni realtà, cioè cancella la realtà di un territorio abitato da questa popolazione di origine indoeuropea, che sono gli armeni, da 3.000 anni. Le prove sono innumerevoli, ma le prove di fronte a questo modo di descrivere le cose non sono irrilevanti. Tanto è vero che ci sono già storici che raccontano come tutta la zona abitata da minimo 3.000 anni dagli armeni erano zone azere. Come? Gli azeri non c'erano mai stati, sono venuti dall'est molti secoli dopo, ma la logica diventa un optional, diventa un qualche cosa che tu con un solo gesto della mano cancelli e butti via. E questa è una cosa che non tocca solo le teorie, non tocca solo i ragionamenti che anche noi qui stiamo facendo, tocca la realtà umana di questa piccola nazione che è sotto attacco. Non sarà, non è stata, è in questo momento, perché è circondata da due potenze più forti, armate fino ai denti, dal punto di vista della popolazione infinitamente maggiori, perché
2 milioni e mezzo all'Armenia, e questi sono i numeri. Forse loro dicono ancora 3 milioni, ma il numero reale è già calato perché molti sono anche scappati. 9 milioni circa sono gli azeri e 73, 75, non so, ancora, forse ancora un po' di più, sono i turchi, alleati strettamente fra loro perché gli azeri vogliono prendersi tutta l'Armenia, come dicevamo anche a giugno, no? E invece la Turchia vuole il corridoio di sotto, cioè congiungere la Turchia, se guardate una carta geografica lo vedete subito, la Turchia con l'Azerbaigian e oltre con gli altri stati. Questo è un progetto, è un proposito, ma questo è un proposito di due potenze e fin lì non siamo in quello che io dicevo, ma ci siamo quando vediamo come la cosa viene ignorata, viene evaporata in qualche modo, viene appena accennata a pagina 24, riga sotto 3 righe, oppure vengono accettate come un scelto numero di parlamentari del Parlamento italiano, dei 2 rami del Parlamento, ha dimostrato 1 anno e mezzo fa, andando a prosternarsi di fronte al dittatore azero. Che poi ci sia il gas di mezzo è comprensibile, però non è necessario inginocchiarsi, perché alla fine lui lo vende e noi lo compriamo, ma lo paghiamo. Ecco. Quindi l'ultima cosa, chiudo con una pagina da un piccolo libro che ho scritto e si chiama Il libro di Mush, che è stato ristampato, e dove racconto di 2 donne che proprio avendo perso tutto in questa valle, alta valle di Mush, avendo perso tutto, perché si salvano perché erano da un'altra parte, tornano al villaggio e tutti sono morti, riescono a salvare un grido prezioso, che è una testimonianza di una cultura antichissima che non deve perire. È una storia, che è una storia vera, io naturalmente l'ho un pochino. Questo libro si chiama Libro di Mush, che è uno dei più importanti resti, si è salvato il libro, della grande civiltà della miniatura armena, di cui abbiamo qui a Venezia, a San Lazzaro, una delle 3 più grandi collezioni del mondo, fra l'altro. Questo è un libro che ha una caratteristica. È stato miniato, il manoscritto è del 1202, con le sue miniature, ed è il libro più alto della tradizione armena, perché è alto 1 metro e pesava 30 kg. Adesso ne pesa 29,5 perché alcuni fogli sono stati venduti e portati proprio a San Lazzaro, qui a Venezia, alla metà dell'Ottocento. Ah no, prima a Vienna e poi a Venezia da poco. Quale sarà il miglior consiglio? Salvare la vita o salvare il libro? Come si sentirebbero se perdessero il libro? Testimonianza unica e preziosa che gli armeni avviati alla distruzione non sono solo quella massa di disperati, facile preda di uno sterminio annunciato, i cui stralunati superstiti vagheranno affamati per le pianure della Mesopotamia, ma un popolo che è l'erede di una cultura millenaria e di straordinarie tradizioni artistiche, che parla una lingua complessa e sofisticata e scrive in un alfabeto antico ed elegante. Le sue chiese sono il geniale risultato di una cristallina secolare sapienza costruttiva. La sua musica, le sue danze commuovono e trascinano. Ma chi parlerà più degli armeni quando il massacro sarà compiuto, se niente dovesse salvarsi di quello che hanno fatto nei secoli? È di queste 5 persone che l'angelo muto si cura. È per la loro anima che bisogna, lui lo sa bene, salvare il libro. Salvando il libro, salveranno anche se stessi. Grazie. Con questa bellissima relazione di Antonia Aslan siamo tornati sul vero e il falso nella storia, sulle menzogne, su domande che ci eravamo poste anche ieri. La storia la scrivono i vincitori, ma non solo i vincitori, la storia mano a mano che viene scritta viene falsata
E questo per noi che lavoriamo nell'antichistica è un vero problema. Se non si riesce a ricostruire la verità storica oggi, figuriamoci se possiamo essere sicuri che Nerone sia stato quel crudele incendiario che la storia ci ha tramandato, oppure se invece è un principe illuminato vittima della storiografia successiva. Ma io direi, aprirei la discussione, perché sono state toccate delle tematiche veramente molto importanti, la società e la storia, e quindi volevo sapere se c'era qualcuno che voleva intervenire. Posso dire una cosa io intanto, perché grazie di questa bellissima relazione. Intanto che lei parlava sono andata a cercare Elena Ceausescu su Wikipedia, che è una delle fonti, delle Bibbie per esempio degli studenti, la prima cosa che fanno è andare... E qui dice titolo di studio laurea in ingegneria chimica. Poi se uno scende un po', però bisogna scendere un po', Elena Ceausescu era un'impostora, e c'è questo articolo del Post, che è questa rivista online, che riferisce di una inchiesta fatta da un giornalista del Guardian che ha rivelato appunto che questa laurea non c'era, che lei era un'impostora. Ma è l'inchiesta che lo rivela, però magari loro lo dicono ancora. Certo, e infatti quindi è impressionante questo, ed è utile vedere come in rete c'è tutto e il contrario di tutto, cioè la verità e la menzogna ma sono sullo stesso piano, anzi la menzogna viene prima, perché la prima informazione che ti viene è quella di Wikipedia che dice che era un ingegnere chimico, magari uno si ferma lì, si accontenta di quello, non ha la pazienza di scendere in voci. Invece sei uno studente che deve cercare Certo, infatti, quindi no, grazie di questa cosa, e farò questo esempio ai miei studenti. Grazie, perché è poco conosciuto, quindi è anche abbastanza... Sollecitato dalla signora Aslan, che ha parlato di falsi per i quali, per sintetizzare, per la scoperta dei quali, cioè della natura falsa dell'oggetto di cui si tratta, si deve ricostruire una storia attraverso una serie di ricerche d'archivio, di documenti, eccetera, eccetera, compreso, per dire, le pagelle della moglie di Ceausescu. Io volevo fare, a proposito di questa faccenda, un esempio forse, non so come dire, comunque per certi versi più compromettente ancora, di cui ci siamo dimenticati. Venezia è una città d'arte importante, sappiamo tutti, e siamo qua. E sappiamo il ruolo che ha l'UNESCO, non solo nei confronti di Venezia, ma di tutte le città d'arte, di tutte le situazioni artisticamente e culturalmente importanti. Eppure l'UNESCO, forse vi ricorderete di qualcosa, ha prodotto uno dei più grandi, secondo me, paradossi della storia della cultura 5 o 6 anni fa, dichiarando Gerusalemme una città di origine musulmana. Cioè, nonostante le contestazioni che, nel caso particolare, i rappresentanti dello Stato di Israele hanno portato, e nonostante il fatto storico acclarato che è dal X secolo a.C. fino al VI secolo a.C. che Gerusalemme è città sede degli ebrei, nonostante questo l'UNESCO è riuscita a scrivere che vengono prima i musulmani nella realtà urbana degli ebrei. Credo che sia la sovversione di un elemento facilmente, cioè della cronologia, prima ancora che una falsificazione di documenti. È una cosa secondo me uno scandalo gravissimo, anche e soprattutto perché si è perso completamente, non ne parla appunto nessuno e così via. Grazie. È vero, non ne parla nessuno, cioè è folle quello che poi succede, perché appunto come Madame Ceausescu, che è un esempio, poveretta, travolta dalla storia, dalla morte, eccetera, quindi non è un esempio, però è così, e anche lei l'ha appena controllato. Questo me lo ricordo benissimo, ed è una delle tante casi, però viene poi dimenticato. E l'hanno detto, è come il comportamento fra il paradossale
e l'osceno che ha spesso l'ONU. Perché insomma l'ONU continua a biasimare. Io, per carità, in questo momento poi so benissimo che fra questi droni, non solo droni che hanno colpito in questo modo terribile sti poveracci, non solo ci sono quelli costruiti da Erdogan, ma ci sono quelli israeliani, perché sono stati venduti all'Azerbaigian, in funzione, perché il Medio Oriente e il Caucaso sono complicatissimi, amici miei, in funzione anti-iraniana, perché l'Azerbaigian ha rapporti piuttosto tesi con l'Iran. Quindi questo è realmente avvenuto. Però, voglio dire, vi pare possibile che l'ONU abbia proclamato, non so, qui il numero non lo so, ma è spaventoso, diciamo 150 mozioni contro Israele e neanche una contro uno dei tanti dittatori che infestano il mondo? Neanche una. È possibile che la stessa UNESCO sia stata presieduta da personaggi estremamente dubbi, di cui anche lì ho letto, cioè gli esempi sono infiniti, ma è per quello che poi hanno fatto questa. C'era una che forse era una bulgara a presiedere l'UNESCO quando è stata fatta questa dichiarazione. Sì, forse sì. Adesso mi ricordo che ce l'ho un appunto da qualche parte, perché vuol dire che contro lo Stato di Israele hanno una lente così di ingrandimento, e contro, non so, gli stati che nell'elenco delle democrazie, del livello di democrazia e di libertà, per esempio di parola, di pensiero dei giornalisti e così via, sono gli ultimi posti, su quelli non si dice niente, perché ormai fanno parte di blocchi. Una delle visioni secondo me più angoscianti è proprio andarci all'ONU, vederla, vedere la piazza di fronte, lo stato di abbandono, il senso di... Vabbè, questo è un altro discorso. Allora, se qualcuno vuole chiedere qualcosa alla professoressa Giaccardi lo faccia adesso, mai più, perché sta andando via, perché c'ha un treno. Grazie infinite, veramente un'apertura. Grazie. Ecco, noi contiamo di pubblicare. Ah, benissimo. Ecco. Pubblicare gli atti del convegno. Lei si sente poco bene, ho capito benissimo. No. Va bene. Arrivederci. No. Sì. No, devo dire no, ma comunque non importa. Rinunciamo subito al testo della Giaccardi e vediamo di collazionare gli altri, no? Capito? Ad impossibilità. Va bene, allora... Va bene, mi pare che a questo punto possiamo chiudere. Ringraziamo ancora Antonia Aslan e tutti i relatori di queste 2 giornate, che sono state densissime, interessantissime, e niente, io mi auguro che appunto altri abbiano voglia di fare il punto di quello che hanno detto, perché credo che proprio questa sventagliata sugli ambiti più diversi, perché dalla storia dell'arte alla storia, all'attualità, alla società, alla scienza, che stamattina l'ha fatta un po' da padrona, veramente abbiamo visto come il concetto di vero e falso si declina in modi diversissimi, cioè non esiste una verità e una falsificazione, esistono 1000 sfumature e 1000 approcci diversi. Quindi devo dire che io ho imparato moltissimo e ringrazio tutti. Grazie Antonio.